benvenuti consiglieri comunali, il pubblico in sala e il pubblico che ci segue da casa. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale con il consueto appello. Bassetto Paolo, Bevilacqua Silvia, Bortolotto Giulia, Braido Fabio, Braido Giovanni, Caldarca Antonella, Carnelos Graziano, assente giustificato, Cutifani Irene, Zareggian Antonio, non c'è, De Bastiani Alessandro, Presente. Denardi Marta, Errante Lorenzo, Tosocco Gianluca, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, Euliana Antonella. Come numero ci siamo, scrutatori. Nomino gli scrutatori, Toffoli, Errante e Denardi. Grazie. Il primo punto, comunicazioni. Comunicazione del sindaco, prego. Grazie Presidente, saluto tutti coloro che sono collegati da casa e saluto anche i cittadini che sono presenti in aula questa sera. Saluto tutti i consiglieri e buon consiglio comunale. La comunicazione che vado a fare sono due comunicazioni molto veloci, sono due informative su due iniziative che verranno fatte lunedì 28 luglio. La prima alle ore 15 presso l'Aula Civica del Museo della Battaglia è inerente alla questione del distretto urbano del commercio, che brevemente il distretto urbano del commercio è stato riconosciuto dalla Regione Veneto a favore della città di Vittorio Veneto e dei partner che ne fanno parte durante la precedente amministrazione, quindi l'amministrazione Miatto. Il titolo del distretto urbano del commercio, il nome è Viver Bene Vittorio Veneto e appunto lunedì faremo un incontro pubblico aperto soprattutto agli operatori del commercio ma anche agli operatori turistici per riprendere tutto il percorso relativo al distretto urbano del commercio e essere pronti nell'eventualità che la Regione Veneto nei prossimi mesi emetta appunto dei bandi e quindi voglio dire ci prepariamo con tutti i partner che faranno parte appunto del distretto urbano del commercio. Mentre la seconda comunicazione, anche questa è un'iniziativa pubblica organizzata dal GAL in collaborazione col Comune, sempre lunedì 28 luglio alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale e qui il GAL, l'ente territoriale, ci presenterà un bando relativo ai finanziamenti a contributi a fondo perduto a favore di attività produttive, attività artigianali che si sono sviluppate negli ultimi 6 mesi, bando che era già stato fatto precedentemente e quindi verrà riproposto e quindi anche qui tutti coloro che sono interessati e che hanno interesse ad aprire una nuova attività o che l'hanno già aperta negli ultimi 6 mesi, invito a partecipare alla serata. Grazie. Grazie Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? No? Allora, in conferenza dei capigruppo abbiamo deciso di spostare l'ordine del giorno, poiché abbiamo in aula l'ingegner Gobbo che ha redatto il piano degli interventi. Portiamo al primo punto dell'ordine del giorno il piano degli interventi, poi faremo seguire le 9 interpellanze, interrogazioni e quindi la mozione prevista al punto 11. Quindi adesso io passo al punto numero 10.
Allora, il punto 10, illustrazione del documento del sindaco per la variante generale al piano degli interventi ai sensi della legge regionale aprile 2024, il cosiddetto piano del sindaco. Sì, il documento sarà illustrato, poi sarà discusso, e però non c'è una votazione finale perché il documento si risolve con una semplice presa d'atto che non ha bisogno di votazione. Come fosse un normale punto dell'ordine del giorno. No, dichiarazione di voto no, perché non c'è. I 7 e i 5. Sì, va bene. Allora inizio io. Allora abbiamo pensato per l'illustrazione di suddividerci un po' i compiti tra la sottoscritta, quindi io che farò un'introduzione, dopodiché interverranno i tecnici che hanno seguito appunto la stesura di questo documento, ossia l'architetto, la nostra dirigente, l'architetto Madalosso e il dottor Gobbo che ci ha accompagnato in questo percorso. E dopo anche darò la parola all'assessore Marco Dus, l'assessore all'urbanistica Marco Dus. Cercheremo di essere un po' succinti appunto nell'intervenire, ma insomma ecco questo è quanto. Innanzitutto in premessa vorrei dire che questo documento è cosiddetto documento del sindaco, però la denominazione corretta è documento programmatico preliminare a quello che è appunto la variante al piano degli interventi. Io vorrei ringraziare tutti coloro che stanno lavorando a vario titolo nel gruppo di lavoro alla stesura di quella che sarà la variante al piano degli interventi e ringrazio anche in anticipo tutti coloro, cittadini e tecnici, che parteciperanno alle fasi di consultazione e di approfondimento che verranno avviate dal mese di settembre, cioè dopo l'illustrazione di questa sera ci sarà una fase ripeto, di consultazione e di presentazione alla cittadinanza del documento, e quindi quello che voglio dire è che siamo giustamente aperti alle osservazioni, ai contributi di associazioni, di cittadini, dei tecnici. Questi piani urbanistici si costruiscono dal mio punto di vista tutti assieme, ognuno facendo la propria parte e dando il proprio contributo. Questa sera andiamo ad illustrare, io in particolar modo, quelli che sono gli obiettivi e gli interventi che verranno perseguiti appunto per la stesura di questo piano degli interventi, in sintonia naturalmente a quello che è il piano di assetto del territorio, il famoso PAT, che è stato approvato nella consigliatura precedente durante l'amministrazione Amiatto nel 23. Una volta concluso tutto questo iter procedurale, che durerà parecchi mesi, perché oggi illustriamo solo il documento cosiddetto del sindaco, poi c'era tutta la fase delle osservazioni, la stesura, l'adozione, l'approvazione, quindi durerà parecchi mesi questo lavoro, alla fine del quale avremo questa variante del piano degli interventi che assieme al PAT andrà a formare il piano regolatore comunale che sostituirà il vecchio piano regolatore generale. Ci sono dei riferimenti normativi a cui facciamo riferimento e innanzitutto la Regione ha provveduto ad aggiornare la legge 11 del 2004 introducendo nuove leggi regionali, la 14 del 2017, la 14 del 2019 e soprattutto su quella del 14-2019 vorrei soffermarmi un attimo sull'articolo 1 per appunto evidenziare che la Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo, nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale, con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia,
alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica e idrologica. Io ho voluto leggere questo principio che è all'interno di questa legge perché penso che sia non solo un principio scritto all'interno della legge, ma dobbiamo farlo proprio nostro attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione e questo è un po' lo spirito che ci guida anche nel fare questo piano degli interventi. Venendo un po' alla centralità del documento, dal nostro punto di vista questo piano degli interventi, che ripeto si costruisce tutti assieme, ci offre l'opportunità di avviare un processo di trasformazione della nostra città e su questo permettetemi di dire che le trasformazioni delle città avvengono in processi molto molto lunghi, nessuno ha la bacchetta magica per trasformare da un momento all'altro una città e quindi siamo tutti compartecipi a questa trasformazione, come da sempre lo è stato per il passato, e sta a noi avere la capacità, voglio dire, di intercettare quelli che sono i bisogni e dare delle risposte alle esigenze poi di chi abita la città. Quindi dicevo l'opportunità di trasformarla nel rispetto dell'importante patrimonio culturale e naturale, un'evoluzione che dovrà rispondere ai cambiamenti sociali che sono in atto, tecnologici e ambientali, trovando nuove soluzioni anche alla necessità dell'abitare. Permettetemi di fermarmi un attimo su questo punto perché è sempre più evidente la necessità di avere a disposizione case a prezzi, voglio dire, abbordabili, insomma, accessibili, e quindi questo dell'abitare secondo me è un'emergenza attuale e che sarà un'emergenza per il futuro, quindi qui dovrà concentrarsi la nostra attenzione nel dare delle risposte positive. Questo strumento urbanistico è ancorato alle nuove sfide del presente e di un futuro prossimo, quella che è la transizione ecologica, l'inclusione sociale, la rigenerazione urbana, con l'obiettivo di promuovere una Vittorio Veneto più innovativa, più accessibile e più resiliente ai cambiamenti climatici che abbiamo visto insomma in questi giorni ci coinvolgono tutto il nostro territorio, se non tutto il mondo, e quindi qui spetta a noi adesso ora provare a dare delle risposte. Sosteniamo una città da ripensare nelle sue connessioni vitali e nella sua relazione con la vita di ciascuno dei suoi abitanti. Anche qui costruiamo una città dando delle risposte ai singoli, direi, oserei dire, perché poi sappiamo benissimo che attraverso la cura della città, la cura del particolare, capiamo anche, possiamo aiutare quella che è la qualità della vita. Permettetemi un esempio, voglio dire l'accesso a quello che potrebbe essere un asilo, a un parco giochi, cioè cercare un attimo di vedere anche i minimi particolari di quello che ci circonda attorno, in modo, ripeto, che la città sia una città vivibile e con una possibilità appunto di stare bene all'interno della nostra città. Per quanto riguarda la pianificazione vera e propria, naturalmente noi come analisi e come riferimento prendiamo quello che è stato fatto dal PAT, cioè tutta l'analisi e tutto quello che il PAT ha preso in considerazione, il piano assetto territoriale, e quindi da lì si parte per sviluppare gli strumenti che ci porteranno a questa variante di piano degli interventi. Altra questione, l'utilizzo, ecco, ci è sembrato, faccio un piccolo riferimento, nel PAT per quanto riguarda il dimensionamento del PAT era abbastanza alto, come vi ricorderete anche i consiglieri anche di minoranza e tutti i consiglieri che facevano parte insomma della scorsa legislatura, si parlava di un aumento di popolazione prevista negli anni di circa 3.000 abitanti, che sembrano numeri assai eccessivi, no? Vista la nostra realtà di denatalità e anche magari di poca attrattività della città. Ora, questi numeri sono riferiti a quelli che erano
i vecchi PUA, cioè i piani urbanistici attuativi che non sono stati fatti, completati all'interno del nostro territorio consolidato, e quindi questi numeri praticamente si riferiscono al vecchio piano regolatore in definitiva. Al di là appunto dei numeri, quello che vorremmo sottolineare, ecco, che siamo fortemente convinti di limitare al minimo l'utilizzo della capacità edificatoria derivante dalle zone di espansione e quindi dal consumo di suolo. E su questo vorrei rimarcare la questione. Come sapete, noi abbiamo nel PAT erano previste 3 aree di espansione residenziale e una di espansione a livello industriale di attività produttive. Su questo siamo orientati a evitare le aree di espansione residenziali, perché pensiamo che molto c'è da recuperare, molto c'è da rigenerare all'interno della città. Abbiamo dei contenitori vuoti sparsi per tutto il centro cittadino e da Serravalle andando fino giù a Meschio, e quindi spetta a noi, ripeto, attuare quelli che sono gli strumenti per recuperare questi grosse volumetrie, anche qui in quella che deve essere le condizioni ottimali, ossia una parte propositiva dalla parte privata che deve trovare anche un riscontro dalla parte pubblica, quelle che possono essere dei partenariati o quant'altro. Per quanto riguarda le attività produttive, ecco, nell'eventualità noi saremo propensi solo ad espandere eventualmente zone produttive, però in una omogeneità e in una area organica, cioè qualora ci siano veramente aziende che hanno necessità e mettendoci insieme sviluppano una progettualità di ambito importante con tutto quello che ci va attorno, quindi l'aspetto di urbanizzazione, dei sottoservizi e quant'altro. Questo è il nostro intento. Detto questo, sappiamo che anche in zona industriale ci sono degli edifici capannoni che sono anche dismessi, quindi siamo più propensi anche a far sì che le attività produttive si possano anche insediare o riconvertire in questi capannoni dismessi, queste fabbriche che magari non sono più utilizzate. E un'altra questione che è stata posta anche, mi sembra, durante il PAT era quella di eventualità di vedere anche che certe attività di tipo artigianale o industriale, ma compatibili con la sostenibilità cittadina e dell'ambiente, possono trovare insediamento anche all'interno dei contenitori vuoti della nostra città, ripeto, compatibilmente da un punto di vista della produzione e compatibilmente con l'ambiente. Dopodiché abbiamo elencato quelli che sono i temi e gli obiettivi generali della variante. Tra l'altro è stato consegnato un libricino, insomma, che illustra appunto il documento ai vari consiglieri. Abbiamo un po' cercato di captare quello che sarà il ruolo della città di Vittorio Veneto per il futuro. Su questo vado un po' veloce, nel senso che la nostra Vittorio Veneto la conosciamo tutti, sappiamo quali sono le criticità e sappiamo anche quali sono i punti di forza di Vittorio Veneto. Innanzitutto l'aspetto storico-culturale della nostra città, l'aspetto ambientale e paesaggistico, che è la nostra forza, oserei dire, che tutti ci riconoscono e che ci distingue da tutte le altre città territoriali, dalla stessa Conegliano o dalle stesse altre città, quindi su questa dovremmo cercare appunto di agire. E non da ultimo tutto l'aspetto dei nostri parchi legato all'ambiente, riconosciuti da tutti, il nostro fiume Meschio, insomma, dove pensiamo che possa essere valorizzato. Molte volte abbiamo pensato, insomma, che il Meschio è l'asse portante su cui si sta ripopolando la nostra città, perché mi viene da dire, alle volte vediamo il centro cittadino vuoto in alcune situazioni, però se andiamo presso la pista ciclabile del Lungomeschio, ecco che vediamo tantissimi cittadini che naturalmente passeggiano o fanno la loro attività sportiva o semplicemente una biciclettata. Quello che voglio dire è che ci sono dei cambiamenti sociali
e cambiamenti di stile di vita. Ecco, noi dobbiamo essere capaci di interpretare questi cambiamenti anche dei stili di vita delle persone e cercare anche di assecondarli facendo delle scelte. Questo non vuol dire non fare attenzione a quello che è il nostro centro cittadino e quindi tutto il discorso delle attività produttive, del commercio e anche su questo cercheremo un attimino di focalizzare l'attenzione. Dopodiché, sempre negli obiettivi generali, abbiamo ripreso quelli che sono gli obiettivi che avevamo inserito nel nostro documento programmatico di mandato, quelli che sono la partecipazione, la connessione e la sostenibilità, il turismo, la cultura, lo sport, l'ambiente e la gestione delle risorse. Per quanto riguarda la partecipazione, mi viene da dire, appunto, dobbiamo agire tutti assieme. Gli strumenti ci sono e questo documento è senza dubbio un documento che offre questa possibilità di condivisione e quindi cerchiamo appunto di partecipare. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, naturalmente è il nostro intento quello di riuscire a implementare quelle che sono le piste ciclabili e il collegamento pedonali, favorendo la connessione appunto tra le persone e tra le zone. Quella che è l'accessibilità agli spazi per gli utenti più deboli e qui appunto attuando quello che era il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche approvato anche questo durante la precedente amministrazione. Per quanto riguarda il turismo, la cultura e lo sport, ci sono tantissime tematiche da sviluppare, dai cammini, dalla parte strategica dei cammini che insomma siamo circondati, a parte dei cammini locali, abbiamo anche il passaggio di cammini importanti a livello europeo e tra l'altro anche dell'implementazione della ciclabile Monaco-Venezia e quindi abbiamo di che occuparci. Stessa cosa per quanto riguarda investire nella riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, rendendolo più funzionali e sempre più ecosostenibili e su questo abbiamo appunto avviato un intervento importante, avvieremo a breve sul palazzetto dello sport, ovviamente la palestra Bortoluzzi di Costa e insomma ci sono situazioni da sistemare. Ancora per lo sport c'è l'impegno insomma di quanto riguarda la questione della piscina comunale, del campo da rugby e tutto questo per dire che anche lo sport sta vivendo c'è una nuova visione, no? In questo ambito e potrebbe fare da traino a quello che è poi l'offerta della città. Riqualificazione dell'edilizia scolastica ai fini della sicurezza e del risparmio energetico. Per quanto riguarda l'ambiente, tutelare il paesaggio rurale e montano, valorizzando le componenti naturalistiche e ambientali. Dopodiché, sì, tutta la questione del risparmio energetico con gli interventi insomma, che abbiamo anche iniziato a fare. Un'altra questione importante è la sicurezza del territorio, e ripeto, l'abbiamo visto anche in questi giorni, una su tutto il dissesto idraulico, idrogeologico e anche quello sismico, che appunto sta diventando una questione assai importante, essendo la nostra zona di Vittorio Veneto al centro di quella che è la pericolosità a livello sismico. E non da ultimo abbiamo appunto nel documento, che non vado a leggere nel dettaglio ma che troverete poi pubblicato nei siti e adesso gli architetti vi diranno anche dove lo troverete, c'è tanto da sviluppare. Ci sono delle zone da implementare, quella che è la Valle Pisina sul discorso del Lago Morto, dove tutti noi, l'abbiamo sempre detto, è stato detto anche dalla precedente amministrazione, cercheremo di offrire dei servizi, di portare dei servizi e quant'altro. Mi fermo qua, dico solo che il PI, oltre a questo, lo diranno meglio i tecnici, ci sarà anche l'affiancamento di quelli che sono gli strumenti, no, per mettere in atto queste azioni, uno su tutto il regolamento della perequazione urbanistica e quello che è il regolamento per i crediti edilizi, che però lascio dopo la parola a chi segue e che spiegheranno meglio di me. Mi fermo qua e lascio la parola, penso, all'architetto Madalosso, giusto? Grazie. Grazie Sindaco.
Adesso si prenota l'ospite, l'architetto Madalosso. Eccoci. Prego. Mi sentite? Sì. Buonasera. Il sindaco ha già sviscerato tutto e tutte le questioni, partendo dalla normativa edilizia che riguarda l'urbanistica, e farei soltanto un brevissimo passaggio per ricordare le linee essenziali delle leggi regionali che portano allo sviluppo, alla modifica e alla definizione della pianificazione locale. La legge regionale 11 del 2004 ha come punti essenziali lo sviluppo sostenibile e durevole, la tutela delle identità storico-culturali, valorizzazione del paesaggio rurale e montano, uso razionale delle risorse territoriali, sicurezza del territorio, coordinamento delle politiche nazionali ed europee. Questi sono tutti punti che sono stati presi e riconosciuti all'interno del territorio di Vittorio Veneto e fatti punti di analisi per la progettazione urbanistica futura, che il sindaco ha ben illustrato prima nel documento. Gli strumenti urbanistici della legge 11 del 2004 sono il PAT, che è il piano di assetto del territorio di cui Vittorio Veneto è dotato, e il PI, che è la variante generale al PRG, che costituisce la strumentazione di fatto, lo strumento di fatto attuativo dei prossimi anni, dei prossimi 5 anni, perché la programmazione è vista nel prossimo futuro dei 5 anni. Il PAT di Vittorio Veneto è stato approvato nel 24 con decreto della provincia del giugno del 24, è efficace da agosto dello scorso anno e costituisce il quadro strategico del PI. Vittorio Veneto ha già fatto 2 varianti al PI, la variante 1, variante Verdi del 25, che è adottata e verrà approvata a breve. Siamo in fase di conclusione dei tempi dei 60 giorni per la presentazione delle osservazioni e successivo recepimento, e la variante 2 di San Giacomo di Veglia, riclassificazione zona industriale della cantina, che invece è già stata approvata. Leggi regionali di aggiornamento alla 11, abbiamo la legge regionale 14 del 2017, contenimento consumo del suolo, anche questo un parametro di riferimento molto importante nella prossima programmazione, la legge 14 2019, Veneto 2050, la 29 2019, urbanistica, paesaggio e parchi, la legge 19 del 21, Veneto, cantiere veloce. Strumenti di valutazione ambientale, la VAS, valutazione ambientale strategica, la VINCA, la valutazione di incidenza ambientale per i siti Natura 2000, e la legge regionale 12 del 24, regolamenti attuativi. Allora, abbiamo quindi 2 filoni, un filone normativo che va a valorizzare questi temi e a concretizzarli con l'indicazione di puntuali tematismi che poi devono essere presi a riferimento per la pianificazione, e poi invece abbiamo tutta la parte che riguarda la valutazione ambientale puntuale, che dà quindi le garanzie per il mantenimento dell'equilibrio ecosostenibile del territorio con VAS e VINCA. Rischio idraulico è l'altro parametro oggetto di valutazione, che viene piano distrettuale, l'autorità di bacino delle Alpi orientali,
va a incidere sul PRG, sul PAT, sul PATI, sul PI e sul PUA. E poi c'è la questione della zonizzazione sismica, quindi l'adeguamento delle zone sismiche. Per Vittorio Veneto abbiamo la zona 1 ad alta pericolosità e anche questo dà delle indicazioni puntuali. Tenete conto che da una parte abbiamo il PGRA che dà indicazioni sulle zone a rischio e la zonizzazione sismica che è stata sviluppata con la microzonizzazione di primo e secondo livello e di terzo livello che però dovrà essere integrata con un lavoro puntuale che stiamo mettendo in campo. I punti cardine della normativa regionale, li ripetiamo, sono il contenimento del consumo del suolo, il suolo visto come una risorsa non rinnovabile, vengono definiti come plafond massimo per Vittorio Veneto 13,95 ettari, queste sono indicazioni della DGR 668 del 2018, consentiti solo interventi in ambiti consolidati con la legge 14 del 2017. Rigenerazione urbana e rinaturalizzazione con la demolizione dei manufatti incongrui, la riqualificazione edilizia e ambientale, la premialità e crediti edilizi da rinaturalizzare. Su questo argomento vedremo dopo nel dettaglio, perché con il PI verrà fatto il registro dei crediti edilizi e parallelamente verrà fatto invece il regolamento. Poi abbiamo le varianti minori e semplificate, che sono le correzioni cartografiche, lo sportello unico produttivo, le modifiche d'uso di edifici e le opere pubbliche. In conclusione, la legge regionale 11 del 2004 rappresenta il quadro normativo di riferimento. Le varianti al PI devono rispettare i principi di sostenibilità e contenimento del suolo, sul quale appunto tutto gira un po' attorno. La VAS e la VINCA garantiscono la sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche. Io ora avrei terminato e vediamo i... Grazie architetto. Allora adesso do la parola all'assessore Marco Dus, prego. Buonasera. Innanzitutto mi prendo anche 2 secondi per dei ringraziamenti, in prima persona il sindaco, e poi la dirigente Maddalosso e tutto lo staff, il suo staff, e naturalmente il dottor Gobbo che ci ha guidati in questa prima fase di stesura appunto del documento del sindaco, che poi darà il via a questa fase rilevante, la prima, quella della concertazione con i vari stakeholder del territorio, e poi le successive che ci porteranno all'approvazione del piano degli interventi. Dunque, questo documento del sindaco contiene molto, non contiene tutto naturalmente. Ci sono delle parole chiave che secondo me vanno a descrivere quello che era un po' il nostro intento nel redigere questo documento. E uno è la tutela, la valorizzazione, l'organizzazione e la trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione degli interventi, siano essi relativi alle infrastrutture per la mobilità, ma anche quelli naturalmente di tipo edilizio, residenziale e produttivo. Quello che si è cercato di fare è dare una lettura unitaria del territorio, in modo appunto da avere una lettura univoca di quello che è il nostro paesaggio urbano e ambientale. Sono molti temi che voi trovate scritti però con delle maglie molto larghe. Li abbiamo scritti con le maglie molto larghe, non entrando nel dettaglio specifico,
perché come sapete meglio di me la nostra società è molto dinamica, in continua evoluzione, e quindi andando a vincolare un singolo territorio con un banale bollino significava magari impedire un certo tipo di operazione piuttosto che di un'altra. Questo qui lo vediamo, l'abbiamo visto nel passato quando si erano redatti altri piani che magari ipotizzavano una crescita della nostra città, che poi alla luce del presente così non è stata. Naturalmente ci siamo mossi nell'alveo di quello che è il tracciato del piano di assetto del territorio che è stato redatto dalla precedente amministrazione. Quindi non era nostro compito quello di dare una visione di Vittorio Veneto nei prossimi anni, il nostro compito era appunto quello di mettere a terra quella visione che era stata delineata e descritta nel piano di assetto del territorio. E è un compito che dovrà essere fatto appunto in concertazione con chi avrà interessi in questo e naturalmente sotto la guida e gli indirizzi che questa amministrazione vorrà dare. Venendo un po' a quelle che sono le linee guida operative della variante generale del PI, naturalmente, ripeto, abbiamo utilizzato dei macro temi come quello della riqualificazione dei centri storici, il recupero dei borghi storici e quindi anche una ricucitura con le periferie, come si suol dire in questa materia, poi una qualità architettonica e riuso del patrimonio edilizio, un recupero degli ex opifici lungo l'asse del Meschio e un potenziamento della Green Belt e rete ecologica. Questi sono solo alcuni dei punti. Dopo nel documento che noi abbiamo, a cui abbiamo voluto dare anche una veste grafica, li abbiamo un po' più dettagliati, però insomma avrete modo di leggerli e discuterli sia in questa seduta che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Che altro dire? Mi pare che di aver toccato tutto quello che avevo da dire e quindi mi taccio e aspetto un vostro intervento. Grazie. Grazie Assessore. Adesso abbiamo l'altro ospite, l'Ingegner Gobbo, pianificatore. Grazie e buonasera a tutti i presenti. Il mio intervento è mirato solamente a precisare, illustrare la procedura di redazione della variante generale per gli interventi. Gli obiettivi, le linee guida, le strategie sono state ampiamente descritte e illustrate negli interventi che mi hanno preceduto, quindi ora mi sembra corretto necessario fare una sintesi sull'iter procedurale. Questa di stasera è la prima tappa di questo, chiamiamolo viaggio pianificatorio, un viaggio che ha assunto con una missione e delle finalità molto importanti ed è lodevole che questa amministrazione abbia voglia puntare a queste azioni pianificatorie volte più che altro alla riqualificazione, alla rigenerazione del tessuto urbano del territorio di Vittorio Veneto. Questa è la prima tappa. È la prima tappa che prevede, come da articolo 18 della legge 11/2004, l'illustrazione del documento del sindaco in sede consiliare. A seguito dell'illustrazione il documento del sindaco viene pubblicato sul sito ufficiale del comune, quindi viene data massima visibilità, massima comunicazione e viene avviata la fase di partecipazione e consultazione. La legge urbanistica regionale non definisce le modalità, demanda, quindi dà ampia discrezionalità al Comune nel definire le modalità di costruzione di questa fase di consultazione e di partecipazione. Essendo il primo piano di interventi, ovvero la variante generale dello strumento urbanistico operativo del Comune di Vittorio Veneto, organizzeremo nel mese di settembre tavoli tecnici, incontri pubblici proprio per diffondere, per dare comunicazione e per stimolare gli aventi titolo, la popolazione, gli stakeholders a manifestare, a presentare proposte per la formazione di questa variante generale.
Successivamente, o meglio, parallelamente, è una fase che durerà qualche mese, questa fase di concertazione e partecipazione, si procederà con la redazione del piano, una redazione che è già partita in queste settimane, perché noi non partiamo da un foglio bianco, partiamo da un piano di interventi che è il PRG diventato PI a seguito dell'approvazione del PAT. Quindi abbiamo in sintesi la variante generale che ha contraddistinto la pianificazione urbanistica, quindi la disciplina di piano Vittorio Veneto negli ultimi decenni. Da questa base qua noi partiremo con tutto un lavoro di armonizzazione, di omogeneizazione, di aggiornamento e adeguamento della base non solo cartografica ma soprattutto della disciplina urbanistica. Quindi non saranno mesi in cui attenderemo o faremo solamente attività di partecipazione e di concentrazione, ma sarà un'attività quotidiana fatta dall'ufficio di piano nel aggiornare, nel rendere diciamo attuale una base di piano che è il risultato della stratificazione pianificatoria di Vittorio Veneto degli ultimi decenni. La variante verrà quindi costruita, verranno valutate tutte le proposte che verranno presentate da parte degli emittenti titolo, da parte della cittadinanza, verrà fatta una verifica di compatibilità con la cornice pianificatoria sia a livello normativo, le leggi sono state ben citate puntualmente sia dal sindaco che dal dirigente che dall'assessore, ma soprattutto anche di conformità con il quadro pianificatorio strategico che è dato dal PAT vigente, PAT approvato nel 2024. Queste proposte verranno poi inserite in questo nuovo piano variante generale che è in fase di redazione e di costruzione. Il piano, come ben sapete, perché di recente il Comune ha adottato delle varianti parziali, viene adottato dal Consiglio Comunale, viene depositato secondo i termini di legge per 30 giorni e nei successivi 30 giorni qualsiasi cittadino può presentare, avente il titolo, può presentare delle osservazioni alle modifiche apportate alla variante adottata. Parallelamente la variante generale viene valutata dal punto di vista ambientale in termini di VAS, quindi valutazione ambientale strategica, l'autorità competente è la Regione Veneto, e verrà anche valutata l'incidenza per quanto riguarda i potenziali impatti sui siti Natura 2000, quindi questa valutazione si chiama VINCA, quindi la VINCA è un endoprocedimento alla VAS, l'autorità competente è la Regione Veneto. Di parallelo il piano verrà valutato dal punto di vista idraulico, abbiamo prima detto che abbiamo una criticità e purtroppo è cronaca anche di questi giorni di tipo idraulica, il PGRA lo ha ribadito già nel 2021 con il primo piano di gestione del rischio e alluvioni che scade nel 2027 e verrà ovviamente aggiornato il prossimo anno per essere operativo nel successivo periodo di cogenza e dovremo poi portare dentro al PI le limitazioni e le prescrizioni derivanti dalla microzone sismica. Quindi noi dovremo valutare la nuova pianificazione urbanistica del Comune di Vittorio dal punto di vista idraulico, PGRA, quindi le criticità P2, P3, zone di attenzione, i conoidi alluvionali che purtroppo caratterizzano la parte alta del territorio, la zona di Serravalle, e la microzona sismica, sapendo che il Comune, come tutta la vallata, è caratterizzata da una faglia attiva capace, già rilevata, già censita e già parte della strumentazione specialistica. Quindi ogni valutazione dovrà tener conto, dovrà poi essere valutata in termini specialistici, quindi sismici, idraulici, VAS e VINCA, come vi ho detto. Per andare in approvazione della variante dovremo ottenere pertanto il parere della Regione Veneto in termini di VAS VINCA, difesa del suolo, Genio Civile di Treviso per quanto riguarda la questione, gli aspetti idraulici e sismici e non ultimo il consorzio di bonifica per quanto riguarda gli aspetti idraulici minori. Acquisiti tutti i pareri, porteremo la variante generale in Consiglio Comunale per l'esame delle osservazioni pervenute con le controdeduzioni e l'approvazione della variante generale. Quindi questo di stasera è la prima tappa, potrei definirla, quindi è l'inizio di un lungo percorso complesso dove speriamo che anche l'apporto di cittadini
che può già manifestarsi nelle prossime settimane con la presentazione di istanze, e può, diciamo, dare il proprio contributo, il proprio, diciamo, indirizzo alle scelte pianificatorie dell'amministrazione. Vi ricordo che i cittadini possono intervenire nella fase ovviamente della partecipazione. Andremo poi a illustrare nel mese di settembre anche la modulistica per la presentazione del proprio contributo, e poi potrà dare il proprio contributo in fase delle osservazioni, ma a piano già adottato. Quindi secondo noi la fase più importante per l'apporto dei cittadini è quella che si attiva da settembre in poi, perché il cittadino lì può manifestare, diciamo, le proprie, diciamo, volontà e il proprio apporto per la pianificazione, per la nuova pianificazione del Comune di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie. Ingegner Dobbo. Ingegnere. Bene, dopo questa illustrazione abbiamo capito che d'ora in poi prenderà avvio una discussione che coinvolgerà il maggior numero di persone, di cittadini possibili, e i primi interventi sono riservati a voi consiglieri in questa seduta per avviare questo dibattito lungo e speriamo proficuo per la nostra città. Sette più 5 come i normali punti dell'ordine del giorno, anche se non è regolamentato in realtà. Bene, ringraziamo Antonella Caldat che rompe il ghiaccio. Prego. Buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'illustrazione. Allora, innanzitutto ho ascoltato con grande attenzione l'illustrazione sia da parte della sindaca che da parte dell'assessore e ho notato un primo elemento, cioè, e lo dico anche in senso positivo, nel senso che la sindaca ci ha dato l'illustrazione di quello che è un po', anzi non un po', di quella che è, a suo parere ovviamente, la visione della città, di quello che sarà Vittorio Veneto nei prossimi anni, giustamente a lungo periodo, sul lungo periodo, sottolineando, un po' come anche nelle sue corde, l'attenzione a tutto il tema dell'ambiente, del rispetto all'ambiente, dell'aspetto del non consumo del suolo, cioè tutti quegli aspetti un po', diciamo, legati all'ecologia, no? In senso lato. L'assessore Dus ha esordito con 4 o 5, scusi, non mi ricordo più, temi, che sono i temi su cui a suo parere si lavorerà, e ho notato che mancava in questa lista proprio il discorso dell'ecologico-ambientale, cioè erano 4 tematiche molto più, diciamo, pragmatiche. Ecco, quindi leggo da una parte questa visione un po' ideale, se vogliamo, anche dall'altra invece il lavoro di chi deve mettere a terra i contenuti e si rende conto di ciò che bisogna fare concretamente giorno per giorno, dove appunto mi ha colpito che non abbia parlato di questo tema dell'ambiente in senso lato, in modo particolare del consumo del suolo. E poi arrivo al punto. Volevo però fare una premessa. Mi è capitato recentemente di partecipare a Conegliano ad un incontro con i rappresentanti di tutte le categorie produttive, artigiani, imprenditori, aziende vere e proprie, poi rappresentanti del turismo, eccetera. C'erano davvero tutti. E mi ha colpito la visione che loro hanno dato. Si parlava proprio dello sviluppo del territorio di tutti i comuni, no? Messi insieme, di quest'area vasta. E mi ha colpito in senso positivo una cosa che volevo condividere con voi, perché può essere anche
un punto di riflessione sul lavoro che c'è da fare. Quindi è una prima proposta, anche se non è formalmente presentata sui documenti, quello che l'ingegnere ha detto che ci verrà consegnato per presentare le osservazioni. Cioè, loro hanno detto, da quando è stata inaugurata la Pedemontana, noi viviamo in una zona industriale allargata che va da nord di Treviso a Montebelluna e comprende Conegliano e Vittorio Veneto. Quindi dobbiamo immaginare non più le singole zone industriali, ma questa grande zona industriale attorno a cui c'è una città diffusa che poi si chiami Montebelluna, Treviso, Conegliano, Vittorio, però di fatto un luogo dove, o più luoghi, dove le persone vivono per lavorare all'interno di questa grande zona industriale. E le distanze non ci devono preoccupare, perché oggi per andare da Vittorio a Montebelluna con la Pedemontana in 30-35 minuti si arriva. Penso a una persona che abita in periferia di Milano che va a lavorare in centro, e di sicuro con i mezzi questo è un lasso di tempo assolutamente normale. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare in un senso di area vasta. In questo senso io mi sono chiesta che cos'è che caratterizza la mia città, un pezzo di questa città allargata, ma quella che io conosco come la mia città Vittorio Veneto, cioè cos'è che valorizzerei nella mia città perché funzioni questo sistema. Senza dubbio la nostra è una città dove si vive bene dal punto di vista ambientale, questo è indubbio perché è la città più verde, è la città che ha il Meschio con tutte le piste ciclabili che sono migliorabili per carità, però ne abbiamo le colline, abbiamo i percorsi, abbiamo una qualità dell'aria e dell'acqua che in tanti ci invidiano, quindi valorizziamo questi aspetti che sono in linea anche con ciò che voi in parte avete scritto. Però per far che cosa? Perché questo è il punto, cioè cos'è che serve a noi? L'ha detto anche la sindaca prima. A noi serve cercare di ripopolare la nostra città. Okay? Se c'è il lavoro, la gente può venire, meglio che venga a vivere a Vittorio piuttosto che a Montebelluna. Allora, cos'è che dobbiamo offrire noi? Ripeto, dal punto di vista ambientale, secondo me l'offerta è già di altissima qualità. I collegamenti ci sono perché abbiamo più strade che altro, si può incentivare le ciclabili, ma non è quella che veramente fa la differenza, anche se è importante. Certamente abbiamo buoni servizi, abbastanza buoni, migliorabili. Se devo guardare il flop dei recenti centri estivi, direi che i servizi sono senza dubbio migliorabili, ma ovviamente c'è spazio per tutto. Ma il vero tema, poi avete parlato dello sport, giustamente, lo sport è un punto attrattivo, ma il vero tema è dove va a vivere sta gente. Allora, io non credo che parlare di edilizia popolare e basta sia giusto. Primo perché, e ne abbiamo discusso, mi ricordo c'era anche il consigliere Carnelos, primo perché l'edilizia popolare che va realizzata perché ci sono dei bisogni, non è l'edilizia che fa crescere l'economia di una città. Quindi noi dobbiamo essere in grado di dare tipologie di abitazioni a prezzi umani, calmierati, a prezzi buoni, diciamo, di mercato, che non possono, questo è il punto, non possono essere previsti solo nelle ristrutturazioni e nel recupero, perché recuperare un'abitazione, una casa, uno stabile, significa, e lo sappiamo, tutti quelli che hanno provato a farlo, andare incontro a una serie di imprevisti incredibili, che costano perché c'è di sicuro qualche tubo, insomma sappiamo, no? Poi tutti i vincoli, oltre a tutti i vincoli ambientali e della sovrintendenza che pesano sul nostro territorio. Anche se qui, bene, avete detto, semplificazione della parte amministrativa. Allora, siccome non è possibile pensare che tutte le persone che noi abbiamo arrivino qua, vadano ad abitare in case ristrutturate, dobbiamo pensare di recuperare, certo, ma
cioè non edificare in senso libero, ma dare la possibilità di edificare, per esempio, e poi ne parlerò nel secondo intervento, per esempio recuperando tutte le aree intercluse. Ecco, mi fermo qua perché ho finito il tempo e poi riprendo il discorso. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere D'Arè. Grazie Presidente. No, giustamente un'amministrazione presenta dopo che è stato finalmente portato e partorito il PAT, viene poi l'atto successivo che si tratta di un documento programmatico che va a inserirsi nella progettualità della città da adesso in avanti. Vediamo che i vecchi PRG sono stati redatti in tempi, diciamo, estremamente lunghi e sicuramente la città aveva bisogno di attuare quel PAT che è stato partorito in maniera, è stato un parto lungo, difficile, faticoso, lo dico per la mia amministrazione, lo dico per quelle che si sono succedute, ma alla fine era necessario fare quell'operazione per poi poter partire e fare qualcos'altro. Allora, giustamente il sindaco fa un'illustrazione delle finalità delle leggi regionali, la 14, la 17 e quant'altro, la 11, che sono, diciamo, poi le leggi che hanno determinato, diciamo, lo sviluppo del Veneto più o meno così, riconosciuto, approvato, piaciuto o non piaciuto. Non vedo però su questo programma, e ho sentito anche dalla sua illustrazione, la zona industriale ha detto la allarghiamo se non ho capito male, cioè se arriva la necessità. C'è già la necessità, secondo me. Noi dobbiamo essere previdenti nell'attuare la zona industriale, di allargare la zona industriale, che è quello che arrivo dal mondo del lavoro e a 21 anni ero già in partita IVA, quindi ho una predisposizione per questo tipo di argomento, che poi dico, abbiamo la possibilità, siamo nella zona industriale, e anche trascritto qua, la seconda zona industriale più grande del Veneto, e credo che dobbiamo continuare su questa linea, perché se vogliamo sviluppare la città si sviluppa attorno al lavoro. Ricordiamoci che Vittorio Veneto, quando era sopra i 30.000 abitanti, lo era perché avere gli opifici, avere le aziende, avere le fabbriche che si sviluppavano, e naturalmente lo sviluppo delle aziende è stato poi lo sviluppo generale anche dell'urbanistica sul territorio. Non vedo su questa, chiamiamole idea, attenzione, senza offendere nessuno, la viabilità che arriva dalla zona industriale, la famosa rotatoria da poi sottopasso, la tanto decantata bretella infame, perché è un qualcosa che ho portato io e ho portato e sostenuto in maniera decisa e forte, ma in questo momento funziona, come ho portato avanti il traforo con le amministrazioni prima della mia e portato avanti, ma vediamo che il traforo in questo momento serve come. Allora non possiamo pensare di sviluppare una città se non abbiamo anche un'idea di viabilità generale. Poi piace o non piace, qualcuno le strade non le vuole, qualcuno anch'io preferisco i sentieri, anch'io faccio mountain bike e quindi frequento le strade non asfaltate possibilmente. Però credo che su questo bisognerà sicuramente intervenire in maniera... cioè, non si può non pensare a uno sviluppo di una zona industriale al di là, cioè nel contesto generale, come d'altra parte lei ha detto nelle finalità, che è contigua a quella esistente. Non chiediamo di
può fare altre zone industriali. Chiediamo di allargare quella zona industriale che è necessaria se vogliamo, ripeto, sviluppare questa cosa. Ripeto, la viabilità l'ho detta. Se poi pensiamo a un'edificazione popolare, sicuramente sì, vediamo che però tanti edifici, diciamo tante abitazioni, tanti numeri civici che erano abbandonati sono stati occupati un po' progressivamente da tanti extracomunitari che con il lavoro e grazie al lavoro si stanno insediando su tanti siti abitativi, pensiamo al Fadalto, ma pensiamo anche nella nostra città. Quindi l'esigenza di un'edilizia popolare è compensata forse anche con questo, ripeto, forse anche con questo. Uno studio approfondito di quanti numeri civici abbandonati o chiusi sarebbe bene che nella stesura di questo piano importante sia fatto e portato avanti. Quante abitazioni sfite chiuse abbiamo, quante case abbiamo, per 1000 motivi. E questo è un'amministrazione la deve portare fare un'indagine generale se vogliamo parlare di residenza più o meno diciamo importanti. Poi è chiaro, se noi andiamo a vedere alcuni interventi fatti nel passato della nostra città, e penso alla zona del Marco Polo, no? Dove si è realizzato poi un grosso complesso industriale, un grosso complesso abitativo, ma non solo, anche sportivo, e lo vediamo e funziona. Assessore, può capire che lei non è d'accordo. No, ma vede che cos'è? È riluttante, muove la testa, allora io le dico la mia, poi lei fa il suo intervento e magari possiamo anche confrontarci, ma che mi venga a dire che quell'area non è stato un intervento urbanistico importante e sicuramente che ha di pregio della città e ha valorizzato la città, perché con i piani sportivi, con il golf, con il padel, che abbiamo visto la storia del padel che è stata dibattuta anche all'interno di questo Consiglio Comunale con tante persone presenti, ma allora io il concetto urbanistico lo vedo in quel tipo. L'edilizia popolare le abbiamo viste nel passato, forse l'edilizia popolare si può fare con altre motivazioni, con altre finalità, con altre possibilità, ripeto, questo è quello che io mi sento di dire e penso. Grazie consigliere Darè, adesso ha chiesto la parola il consigliere Gianluca Posocco. Sì, grazie. Il mio intervento innanzitutto è per augurare buon lavoro a chi deve fare il piano di interventi, perché il piano di interventi dopo il PAT è un piano puntuale. Okay? Si arriveranno tante osservazioni, già sono arrivate dai cittadini, non è vero che da settembre arriveranno, perché sono già arrivate quando noi avevamo finito il PAT, hanno cominciato a chiedere il pezzettino di terreno per fare la casa, questo, e ne arriveranno a centinaia, giustamente, in base alle indicazioni date dal PAT. E io vi auguro buon lavoro perché poi c'è da decidere. Non sono, perdonatemi il termine, le ovvietà scritte su questa brochure, su quello che abbiamo presentato stasera. Poi bisogna concretamente andare a decidere. E qui ci sono delle decisioni da prendere e quindi vi auguro buon lavoro, perché sarà veramente un momento di confronto. Cioè io mi immagino, quando ero in maggioranza, immagino voi in maggioranza, in cui importante e anche molto, molto difficile. Perché tutte le belle parole che sono state dette questa sera, poi andiamo a confrontarci con le richieste che arrivano dai cittadini in base a un piano a un PAT che è stato approvato nel 2024. Questo sarà il banco di prova importante, questo sarà un momento di discussione con i cittadini, non tanto a settembre in cui diremo semplicemente è stato fatto il PAT, queste sono le linee, cosa ne pensate? Perché se andiamo a presentare questo piano qua, cioè il cittadino si aspetta, lì vogliamo fare questo, lì vogliamo fare questo, lì vogliamo fare questo. Il cittadino si aspetta idee. Okay? Questo è ovvio, va bene essere presentato, parliamo, poi però sul concreto, che idea diamo alla città, lo vedremo. Stasera sono emerse qualche idea detta dalla sindaca che ha parlato
sviluppo industriale nì, ha parlato ma ci sono delle aree residenziali possibili ma non sono troppo d'accordo, ha impostato il discorso dell'emergenza casa, però concretamente io ancora non ho visto niente, quindi anch'io come cittadino farò le osservazioni, la mia idea sul sviluppo urbanistico della città la sapete, l'ho espressa più volte, ma ripeto, i prossimi mesi saranno intensi dal punto di vista urbanistico. Buon lavoro assessore e veramente buon lavoro a tutti e un arrivederci con i consiglieri e alle prossime discussioni. Grazie consigliere. Antonella Caldart per la replica. Più che la replica, concorso. Allora, il tema, la premessa era per spiegare che io non sono a priori contro, anzi, il consumo del suolo, assolutamente, però credo fortemente che sarebbe una follia bloccare qualsiasi tipo di ulteriore costruzione, perché i nuovi edifici, se noi riusciamo a permettere a chi può farlo, a chi vuole farlo, di costruire nuovi edifici, adesso vi farò qualche esempio, magari anche quelli in edilizia convenzionata, questi senza dubbio poi permetteranno e saranno un ulteriore volano per chi poi, se aumenta la città, migliora la situazione economica, per chi vuole investire anche nel recupero del vecchio. Parlavo prima come esempio dell'utilizzo delle aree intercluse. No? Noi abbiamo un sacco di aree a Vittorio dove c'è una casa che magari sul retro è chiusa, che non ha accessi, eccetera, che ha il cortile. Ecco, quelle aree lì, che sono poi tutte aree urbanizzate, se noi permettessimo la realizzazione di quei piccoli interventi che la gente di sicuro, i cittadini di sicuro vi chiederanno di fare, avremo anche il vantaggio che essendo aree già urbanizzate non ci sono spese di urbanizzazione, però incassereste gli oneri di urbanizzazione. Questo permetterebbe di avere dei piccoli nuclei nuovi che crescono e attorno magari anche di favorire il recupero di ciò che è esistente. Per cui è un'idea semplice, chiaro che poi il nuovo deve essere regolamentato, non vogliamo certo che succeda ciò che sta succedendo a Milano, cioè in un cortile se si costruisce, in uno spazio intercluso se si costruisce devono esserci delle regole di altezza, eccetera, cioè, su questo siamo tutti d'accordo, però non bloccate, non dite a priori nessun consumo del suolo, perché è veramente anacronistico, cioè non possiamo pensare è il nuovo che porta al recupero del vecchio. Questo deve essere il mantra, non nessun consumo del suolo. Crediamoci, guardate, avete in mano uno strumento importantissimo, avete una grandissima responsabilità nei confronti dello sviluppo di ciò che sarà Vittorio Veneto, però non può essere come leggo nelle conclusioni del documento che era allegato al Consiglio, dove proprio nelle conclusioni si dice Vittorio Veneto nel futuro, Vittorio Veneto ha tutte le caratteristiche per diventare la città ideale per un futuro da costruire. Ecco, io non credo che questa che avete descritto qua sia la città ideale, io credo che sia una città idealizzata piuttosto, una città dei sogni, mentre noi abbiamo bisogno di concretezza, quindi per favore non sprecate questa opportunità perché davvero è unica e passa una volta solo. Noi siamo ad aiutarvi, a supportarvi, speriamo che questa volta quando faremo le osservazioni vengano prese in considerazione, anche se vengono da questi mostri della opposizione, ma questo è un documento serio su cui veramente bisogna lavorare insieme. Grazie e buon lavoro. Grazie. Interviene il consigliere Roberto Tonon. Grazie Presidente. Oltre all'illustrazione che è stata fatta del piano degli interventi, ho ascoltato con molto interesse anche gli interventi dei colleghi che hanno parlato poco fa e ho trovato interessante i modi di vedere, diciamo così, la città. Fra l'altro, lo dico molto francamente, credo anche sia difficile dissentire da quello che è stato detto e mi spiego perché.
Parto dall'intervento relativo alle attività produttive. Mi pare che nel documento sia scritto in maniera molto chiara che per quanto riguarda l'espansione si dice la quota di consumo di suolo disponibile verrà eventualmente utilizzata per una richiesta omogenea ed organica proveniente dalle attività produttive in via preferenziale, non esclusiva. 1. 2. Per quanto riguarda, è scritto tra l'altro anche nello stesso capitolo, si parla di riutilizzo, diciamo così, degli vecchi edifici industriali lungo l'asse del Meschio, già citato da più di uno come asse vitale da moltissimi anni per la città di Vittorio Veneto, del riutilizzo dei siti industriali con attività compatibili con il contesto ovviamente urbano. E quindi non è che si sia detto da parte di questo documento no, non vogliamo attività produttive, anzi. Abitare. Per quanto riguarda l'abitare, attesa la necessità, visto quello che è successo anche oggi in giro, della salvaguardia il più possibile dell'ambiente, le quantità d'acqua che cadono ultimamente sono difficilmente gestibili anche se le opere idrauliche sono fatte molto bene. L'abitare è bene, a parer mio, preferenzialmente, anche se riguardo ai costi concordo pienamente con quello che ha detto la collega Caldà, il riutilizzo, ove possibile, di abitazioni abbandonate, le ha citate anche il collega Darè, preferibilmente. Sappiamo benissimo che nel 2017 la Regione ha stabilito per norma che dovevano essere individuate le zone consolidate. Beh, ce n'è un sacco di terreni liberi nelle zone consolidate, quello non fa consumo del territorio, quello non è consumo del territorio. Per cui concordo che un'eventuale richiesta fatta coi cresmi, diciamo così, di un eventuale ampliamento in zona industriale può comportare lo metto fra virgolette, il sacrificio del territorio. In questo caso sì, perché all'interno della città ce n'è una marea di aree di consolidate non utilizzate. Ma torno indietro perché? Perché, a parte dopo qualche piccola svista, che non si dica che correggevo solo quando ero in minoranza, qualche piccola svista da tutti errori veniali. Avrei però da chiedere alcuni chiarimenti che non mi sono molto chiari. Mi permetto di utilizzare, siccome ovviamente questo è ben stampato, ma ha un'impaginazione diversa da questa, allora io utilizzo le pagine del documento che era agli atti. Allora, a pagina 8, fine, nei contenuti, si parla, non so chi vuole rispondere, non c'è problema, la variante generale perseguirà l'obiettivo di redigere un piano unitario per l'intero territorio finalizzato alla lettura univoca del paesaggio, 8, fine pagina 8, e dello sviluppo urbanistico sui contenuti generali, omogenizzando la disciplina di piano, le modalità attuative, le carature urbanistiche e le relative banche dati. Qua c'è scritto uniformando le previsioni all'interno della cornice pianificatoria del vigente PAT con particolare attenzione agli ambiti che nel tempo si sono caratterizzati e contraddistinti per pianificazioni puntuali contrastanti o divergenti. Vorrei un chiarimento su questa frase, a cosa si riferisce. Vabbè. Per quanto riguarda poi la visione della città, si parla di la città, il terzo capoverso, la città, il ruolo e la visione futura di Vittorio Veneto, la città rappresenta la porta di accesso al territorio dolomitico in quanto riveste il ruolo di grande area urbana dotato di servizi territoriali, valenze culturali e aree produttive di importanza provinciale. Non è molto chiaro, secondo me, questo
questo pensiero. Poi si parla, vabbè, viali monumentali, parchi secolari, non so a quali si riferiscano, e altre cose. Per quanto riguarda i temi principali del piano, vorrei far notare una cosa. Si è sempre parlato di quest'asse del Meschio. E diciamo che il Parco del Meschio data ormai decenni addietro, non è una novità. È stata citata anche, mi pare, dalla collega Caldart, riprendendo un'affermazione del sindaco della pista ciclabile, tutto incrementabile, tutto migliorabile, eccetera, ma quella pista mi pare dati dal 95, se non ricordo male, quindi ormai è ben più che maggiorenne. All'interno del Parco del Meschio, meglio, lungo il nostro Meschio, sono citati gli ex opifici, nuovi spazi per la comunità. I numerosi ex opifici lungo il Meschio hanno le potenzialità per poter diventare abitazioni, spazi coworking, centri culturali e luogo di aggregazioni, attività economiche e direzionali. Volevo solo far notare che sarebbe bene fare una riflessione su quali sono. Se posso dire, sono pochi ormai, sono veramente pochi quelli da sistemare. Visto che ho finito il tempo, continuo dopo, grazie. Grazie consigliere. Non vedo altre prenotazioni. Prenotato? No, non mi appare la prenotazione. Eccolo. Consigliere Thomas Toffoli. Buonasera Sindaco, consiglieri, assessori e il pubblico presente. Spendo anch'io due parole su questo documento importante del Sindaco che riguarda appunto la visione del recupero edilizio e di uno sviluppo di un'edilizia residenziale economica che è previsto nel piano di interventi. Bene anche il recupero dei capannoni dismessi, che si parlava appunto della zona industriale, non anche tanto un ampliamento della zona industriale, il recupero dei capannoni, però se puntiamo a uno sviluppo del lavoro dobbiamo puntare anche per riempire questi capannoni, invitare aziende anche da fuori ad investire, perché poi porteranno operai, gli operai porteranno lavoro, porteranno anche famiglie che andranno ad acquistare e occupare case. Bisognerà aiutare queste famiglie, questi lavoratori anche attraverso, speriamo nel futuro, visto che ci saranno le prossime elezioni regionali, attraverso degli aiuti dalle regioni, col comune eccetera, dei fondi dove la regione sarà garante appunto per aiutare queste famiglie. Questo è importante, un tema importante che è da salvaguardare il territorio e tutto quello che rientra in questo documento. Un'altra cosa sul recupero edilizio, va bene il recupero ma magari anche la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato, anche in un altro sito che si aveva già parlato nei precedenti consigli comunali. Quindi auguro buon lavoro e tenendo presente anche di queste mie idee. Grazie. Grazie consigliere Toffoli. Vabbè, se non ci sono in questo momento, per il momento, altre richieste di intervento, ridò la parola al Sindaco. Grazie. Vado un po' così a interpretare anche gli spunti che sono arrivati e grazie degli interventi che sono stati fatti perché insomma ci danno anche la possibilità di poter spiegare i nostri intenti, no? Ecco, la cosa principale, parto dalle osservazioni, le puntualizzazioni fatte dalla consigliera Caldart e sono d'accordo con lei sul discorso che il Veneto insomma, si presenta con un certo aspetto, no? La città diffusa e qui dalle analisi che vengono fatte insomma, è dato per assodato questa tipologia di urbanizzazione che c'è in Veneto che secondo me va anche un po' da... dico così, un po' da risistemare, insomma, per quel poco che si può,
ormai è una cosa consolidata, ma insomma ci sono alcuni aspetti che vanno un po' migliorati, proprio per far sì che ci sia una qualità di vita un po' migliore. Detto questo, rispetto alla questione del consumo di suolo c'è un equivoco di fondo, l'ha segnalato adesso il consigliere Tonon nel suo intervento. Allora, quando andiamo a parlare di consumo di suolo, vergine, tra virgolette, è quello riferito ai famosi 13 ettari, se non sbaglio, che la Regione Veneto ci ha riconosciuto nell'ultima legge decreto regionale, quindi stiamo parlando di quella tipologia di consumo di suolo. Giustamente tutto quello che c'è all'interno del consolidato, che è molto molto esteso, cioè i perimetri di consolidato della nostra città sono veramente ampi, tutto quello che c'è all'interno, naturalmente se venisse realizzato o ci fossero aree di fabbricabilità non viene considerato consumo di suolo, anche se in effetti lo è di fondo, perché quando andiamo a asfaltare o rendere così impermeabilizzabile un'area, ecco che c'è effettivamente una copertura di suolo verde, ad esempio, che sta all'interno. Ecco, almeno io penso che, ripeto, il PI, come ha detto lei, ci dà la possibilità di fare un riordino, di eventualmente, naturalmente, soddisfare, rispondere ad alcune esigenze, naturalmente, all'interno appunto con dei criteri, quelle che ha detto lei, dei lotti interclusi, insomma, sono ormai criteri che sono diventati, come posso dire, di criteri generali che vengono adottati normalmente. Insomma, io ho visto piani regolatori fatti anche negli anni passati, dove sui lotti interclusi si è sempre cercato di portare avanti una ragionevole fabbricabilità, quindi nessuno è contro a questi principi. Altra cosa che mi preme sottolineare, quando parliamo di rigenerazione urbana e quindi di costruzioni, siamo più vocati all'idea di demolizione di vecchi edifici, naturalmente non quelli che hanno diciamo, i gradi di protezione insomma, riconosciuti dalla sovrintendenza o storici, ma bensì gli edifici insomma, che sono superati da un punto di vista energetico e abitativo, ecco che lì dobbiamo cercare di attuare degli strumenti in cui ci sia l'abbattimento e la ricostruzione di edifici sostenibili da un punto di vista energetico con nuove tecnologie. È un po' questa la nostra visione, cioè demolire, cercare di aiutare, di demolire il vecchio, addirittura spostare cubatura, magari saranno più precisi anche i tecnici, quello di dire dove ci sono degli edifici da abbattere che non sono più usufruibili, ecco che lì si potrebbe generare credito edilizio da spostare in altre zone che sono più attuabili questa realizzazione. Quindi è un po' questo il concetto che mi sembra che sposi anche la sua tesi. Ecco, forse sono stata mal interpretata fin dall'inizio nel mio intervento, ma insomma qua mi sento di rassicurare su questa, e che è anche un nuovo modo di fare urbanistica, no? Cioè, ecco, cerchiamo di svestirsi di tutto quello che era il vecchio modo di fare urbanistica. Altra cosa che dico, naturalmente devono esserci degli interessi privati che si sposano su quello che è la richiesta e i bisogni, no? Perché voglio dire, fino adesso non è che non si poteva fare, costruire, è vero che purtroppo l'intervento economico privato sta venendo un po' meno, vuoi per la crisi economica e sociale che è in atto, cioè anche questo dobbiamo fare i conti anche con questo fattore, no? E siamo qui per cercare insomma di sollecitare anche questi interventi anche da parte dei privati, soprattutto dei privati, perché naturalmente il pubblico non è che può sostituirsi al discorso abitazioni. Giustamente facevate riferimento alla questione della residenzialità popolare, io dico solo che c'è necessità anche di seguire quel filone, non dico esclusivamente naturalmente, però quando abbiamo il discorso di calmierare i prezzi bisogna studiare assieme altri sistemi, perché c'è una coppia di ragazzi giovani che non riescono ad affittare un'abitazione, una casa o pagare un mutuo, qua siamo di fronte veramente ad una crisi. Vado velocemente e sviluppo la questione della zona industriale che citava il consigliere Darè.
Sì, siamo d'accordo, purché ci sia una omogeneità, cioè l'ambito in cui si interviene sia importante, ok? Ma è l'unica zona di espansione, consigliere, è l'unica zona di espansione che lei trova nel PAT, giustamente, e quindi l'abbiamo detto, l'abbiamo riscritto, l'ha detto il consigliere Tonon, e quindi questa è la questione. Nell'eventualità che sia però una espansione omogenea di infrastrutture anche. Per quanto riguarda il discorso del consigliere Posocco, sì, questa è una prima bozza. Naturalmente anche qui le richieste devono arrivare, consigliere, sì, sarà avviata la fase, saranno valutate. Quello che voglio dire, e ripeto ancora quel concetto che ho espresso prima, non abbiamo la bacchetta magica, cioè non è che domani mattina, cioè Vittorio Veneto partirà una fabbricabilità, un'edificabilità, almeno questo io penso. Sono processi che vanno guidati attraverso soprattutto gli strumenti innovativi che ci sono, e questo è quello che vorremmo fare. Per quanto riguarda le risposte del consigliere Tonon, lascio magari ai tecnici o all'assessore Dus se vuole intervenire. Grazie. Grazie. Do la parola all'assessore Dus. Sì, dunque, anch'io sono qui a ringraziarvi perché gli interventi sono stati molto centrati, nel senso che avevano lo scopo di portare un contributo fattivo a questo documento, e spero che questo dialogo che abbiamo iniziato questa sera potrà svolgersi anche in futuro. Una precisazione, il mio naturalmente è un intervento di completamento a ciò che il sindaco ha presentato, quindi mi sembrava ridondante ritornare su alcuni temi che erano già stati esplicitati. E sulla visione, sulla lettura univoca che questo documento ha voluto presentare, anche qui è quello che ha appena espresso il sindaco, la nostra visione sulle aree di completamento e su quei famosi 13 e passa ettari che abbiamo, diciamo, a disposizione. Quindi non possiamo più immaginare di avere un'urbanistica à la carte dove il singolo viene a chiedere il pezzettino di terra, ma dovremmo tentare di dare una visione il più possibile univoca e armoniosa, sapendo che però il costruito è già il 90%, quindi non è che si possano modificare e fare delle trasformazioni così importanti e impattanti. Importanti anche le questioni legate alla città diffusa, i nuovi collegamenti viari che aprono magari anche nuovi scenari sia dal punto di vista produttivo ma anche abitativo, sul completamento delle aree rimaste appunto incomplete. Anche lì non si tratta solo di riempire delle singole caselle, ma è capire se quell'area lì ha senso che continui ad avere un certo tipo di sviluppo oppure si deve pensare a qualcos'altro. Io non sono entrato nel tecnico dicendo quali sono un po' le chiavi di lettura che vogliamo dare per incentivare alcuni strumenti, no? Una, l'accennata il sindaco, è la revisione delle schede di vincolo degli edifici che interessano moltissimi degli edifici della città, che naturalmente erano state prodotte in un preciso momento storico con una strumentazione che oggi si rileva superata o del tutto inadeguata, e che impedisce a molti privati di poter intervenire rigenerando i singoli edifici, perché quel singolo grado di protezione appunto ne vincola in modo stringente la trasformabilità dell'edificio stesso. E quindi lì cosa abbiamo detto? Andiamo a rivedere i 4.000 edifici schedati? No, sarebbe un lavoro che non finirebbe mai, però possiamo immaginare che se qualcuno ha un interesse appunto la revisione di quella singola scheda, possa venire a presentarci quella revisione, quindi poi quello sì dovrà essere valutato e quindi dare eventualmente la possibilità di una riduzione del grado di protezione.
E questa è una cosa che è avvenuta in passato, come sapete meglio di me, e che continua ad essere richiesta, perché alcuni degli immobili che avevano una loro ratio, insomma, quel tipo di protezione, ora magari non ce l'hanno più perché di quell'immobile è rimasto solo il sedime di fondazione, quindi non c'è più nulla da salvaguardare. E, quindi già questo strumento qui può essere importante. L'istituzione del regolamento e poi del registro dei crediti edilizi è un altro strumento che stiamo portando e che accompagnerà il percorso del piano degli interventi, e anche questo dovrà generare con il giusto punteggio, diciamo, di valutazione all'interno dei lotti un'idea appunto di rigenerazione di alcuni spazi. Quindi io posso abbattere un edificio, posso mettere questi crediti edilizi in questa banca virtuale e qualcuno può andare a pescarli per poi realizzare di più o diversamente nel singolo lotto, che naturalmente verrà valutato. A questi si aggiungono altri strumenti che stiamo cercando di mettere in atto, non ultimo un grandissimo tema e molto complicato che è quello del rapporto con la soprintendenza, che riguarda sia gli immobili nostri, del patrimonio comunale, ma anche moltissimi immobili privati. C'è poi anche questioni legate a temi appunto del fotovoltaico, un tema molto attuale, sugli edifici storici, sui centri storici. Anche questo è insomma, un argomento di importante dibattito. Per quanto riguarda quello che diceva un po' il consigliere Posocco, sì, ha ragione, cioè, hanno sicuramente una fisiologica tensione nell'analizzare alcune proposte, perché sono delle proposte che si inseriscono in un quadro appunto molto urbanizzato, molto complicato, e che poi coinvolgono tutta la città. Certo è che se vogliamo avere una visione di futuro della città è importante preservare quello che noi abbiamo ereditato, che è molto, perché abbiamo detto che siamo partiti da un territorio che dal punto di vista urbanistico e ambientale ha una qualità superiore rispetto alle città e che ci contraddistingue rispetto alle altre città della nostra dimensione territoriali, però non possiamo rimanere solo nostalgici di un passato che non tornerà, ma dobbiamo avere anche una visione di futuro. Punto di equilibrio, sì, immagino che non sarà facile trovarlo, perché, ripeto, poi le spinte magari di chi sta fuori di queste aule, sia dal punto di vista commerciale che imprenditoriale, magari non collimano sempre con quella che è la nostra idea di sviluppo, no? E quindi, ripeto, un punto di equilibrio, ma è il mestiere di chi fa politica trovarlo, no? Basta? Mi pare che... no, sì, naturalmente sì, ha ragione il consigliere Tonon quando dice che gli opifici sono stati rigenerati, alcuni sono in corso di rigenerazione e su alcuni stiamo proprio lavorando anche dal punto di vista urbanistico per tentare di trovare anche lì il giusto punto di equilibrio, però ce ne sono anche pochi, ma qualcosa è rimasto da rigenerare oppure da ripensare, perché quel posto lì, in quel luogo lì, magari in questo momento non ha più senso di esistere, e quindi magari anche pensare che quel posto può generare crediti edilizi. Anche su questo ci sarà da fare una riflessione. Torno a dire, su alcuni ex edifici industriali si è deciso appunto di lasciare come indicazione di massima le maglie molto larghe, per capire poi se appunto con singole trattative di pubblico-private, con progetti pubblico-privati possono agevolare magari l'investimento e anche la guida del pubblico, insomma. Questo mi pare di aver toccato tutto. Adesso lascerei invece per la risposta tecnica l'architetto.
No, brevemente volevo precisare il rilievo effettuato dal consigliere in merito alle pianificazioni puntuali divergenti e contrastanti. Si fa riferimento alle attività produttive in zona impropria schedate dai PRG, che proprio per definizione sono dei diciamo, elementi puntuali che la pianificazione vigente, i PRG vigenti riporta nella propria cartografia proprio per strutture produttive in zona impropria, e quindi sono dei contenuti di piano che sono in contrasto con il contesto insediativo dove sono collocate. Somma, diciamo, in addendum a quanto detto, c'è anche il problema delle aree decadute ai sensi dell'articolo 18,7 della 11, di tutte quelle aree sottoposte a PUA, esempio zone residenziali, che sono decadute, quindi sono tornate da pianificare, quindi senza pianificazione, quindi in contrasto con il contesto insediativo. Quindi diciamo, l'armonizzazione va a trattare anche queste diciamo, questioni tecniche che ereditiamo dalle PRG previgente, attuali P di partenza. Mi metto più, come dire, in coda a quanto ha detto l'assessore Dus e anche il sindaco. Ovviamente per me la barra dritta sullo scarso consumo di suolo, sul minor deve restare. Una cosa però, sono già dei discorsi che sono già usciti e abbiamo letto anche sui giornali. Sono riconoscente all'assessore Dus che si è già attivato per far sì che il fatto che le relazioni, si veda la soprintendenza come qualcosa di ostativo, come un problema. Ovviamente questa non è la mia esperienza per quello che riguarda un po' la mia attività, è uno strumento che ci aiuta anche a guardare le cose, però è difficile ristrutturare. Io l'ho fatto 2 volte e con capacità di spesa evidentemente molto normali, molto modeste. Non sarei mai riuscita ad andare in un posto nuovo, ma questa è una forma mentis. Quello che così auspicherei, e non so che tempi possa avere, è che possa nascere proprio da questa occasione di mettere mano un po' a tutta la visione della città, un modello per le ristrutturazioni, che un modello intendo normativo, di relazione degli uffici con le persone che devono lavorare, con i tecnici impegnati, con la soprintendenza, con i beni ambientali, tutto quello che c'è intorno, in modo che a Vittorio Veneto possa nascere davvero un modello di relazione, di modo di ristrutturare, dal punto di vista, non sto parlando dal punto di vista architettonico, che semplifichi e che il più possibile entro le norme, e che affianchi tutti quelli che vogliono intraprendere questa cosa, in modo che non si sentano come dire, lasciati soli. Ecco, è a margine di tutti i nostri discorsi. Questa secondo me è una visione. Questo ci porta anche ad essere molto rispettosi dei centri storici, di quello che abbiamo già fatto. Ogni volta che noi costruiamo qualcosa di nuovo ci prendiamo la responsabilità di cambiare un assetto che si è strutturato nei secoli, no? E quindi cautela per il suolo, ma anche per tutto l'insieme, e magari la nascita di un modello di relazioni, un modo di lavorare che possa essere poi anche così condiviso, chissà, no? Diventare Vittorio un esempio, perché è chiaro che lo possiamo diventare noi e non una città moderna che non ha le stesse necessità. Per cui grazie e buon lavoro. Grazie. C'è una replica del consigliere Posocco. Sì, più che un intervento è una domanda, la faccio all'architetto Madarosso. Ci può far sapere nei prossimi giorni quanta cubatura c'è in ambito consolidato disponibile per la città da costruire? Un'idea?
perché poi sai, in città passa l'idea del consumo del suolo che non c'è, ma in realtà ce n'è tantissimo, quindi questo vale per Vittorio ma vale anche per tutte le altre città d'Italia, quindi anche sapere cosa si può costruire, la quantità che ce n'è, come diceva, mi ricordo la sindaca, ce n'è tantissimo che ci basta e avanza non so per quanti decenni, quindi se ce lo dice nei prossimi giorni la ringrazio, o se lo sa già. Grazie consigliere Posocco, una replica del consigliere Tonon. Grazie, non ho nulla da replicare, volevo solo concludere l'intervento che avevo iniziato prima. Siccome ci vuole anche un po' di estetica, allora mi riferisco sempre al documento che era agli atti. Alla fine della pagina 1 si cita l'articolo 1 del comma 7 della legge regionale 11/2004, secondo me è l'articolo 15 perché di solito l'1 è l'oggetto. Allora direi di verificare. Così come all'inizio di pagina 2 si parla di legge 11/2024 e presumo ovviamente sia 2004, ovviamente. E poi vabbè, la variante, altro errore veniale, è stata adottata il 30 del 4, non il 30 del 5. A qualcuno piace scherzare, ma evidentemente non ha gusto estetico, perché le cose fatte bene secondo me sono più belle a proposito di sovrintendenza. Poi, a parte che si cita il cammino di San Cristoforo a pagina 12, che lambisce il nostro territorio in realtà, non tocca il territorio. Quindi, così come il sentiero E7 è noto per tutti come Venezia-Monaco, ma non arriva né a Venezia né a Monaco, perché parte dalle Canarie e arriva a Costanza nell'est Europa. Però volevo finire di sottolineare, così concludo il mio intervento, ribadendo mettendo insieme due pensieri che sono stati espressi sia dal vice sindaco che dal collega Derè, quello della viabilità. Quando si parla di nuovi collegamenti viari, lo ha fatto anche la collega Caldart a proposito di città diffusa, quindi non parlo solo dei collegamenti del territorio, ma anche quelli della città, nuovi collegamenti, il traforo, ma anche rinnovati collegamenti, tipo l'elettrificazione ferroviaria. Anch'io sono convinto che oltre ai collegamenti immateriali, pensiamo alla banda larga che diciamo, è sempre più necessaria, e tanto per dire a Serravalle è già un problema. È già un problema perché oltre a quello non si arriva in centro storico di una città di 28-27 rotti mila abitanti. A Serravalle ci sono problemi di banda larga. Una città moderna, non è colpa del comune in questo caso, né di questa né della precedente amministrazione, ma evidentemente chi deve pianificare questo tipo di interventi dovrebbe forse guardare con un po' più di attenzione, perché come è possibile portare nuove attività se non c'è collegamento, non c'è banda dati? È chiaro che nessuno va. Quindi non solo collegamenti immateriali, anche collegamenti materiali. Perché? Perché sappiamo benissimo che in talune zone se ci si arriva, si va. Se non ci si arriva, va bene, un'altra volta. Nel massimo rispetto dell'ambiente, ma anche della mobilità che sappiamo in questi anni è sempre più ampia. Credo sia un dato di fatto che nessuno può smentire. Per quanto riguarda poi, le ha citate il vice sindaco, le schede di protezione, è un tema non facile da affrontare, sicuramente in accordo con la sovrintendenza, ma anch'io sono convinto che le schede fatte 30 anni fa non è detto che oggi siano attuali, o meglio, che contestualizzate oggi possono avere un significato ben diverso da quello che aveva 30 anni fa. È cambiato il mondo in 30 anni, non una volta, più di una, non possiamo restare ancorati a schemi e a documentazione, meglio pianificazione ormai vetusta, ma vetusta perché sono passati gli anni. Chiudo solo sottolineando, diciamo, che
non ritengo sia idealizzata la città, ma forse come città ideale se uno non ha non una visione, perché i visionari una volta erano considerati quelli che erano un po', che avevano le travegole, ma quelli che hanno una bella e buona idealità possono fare belli e buoni progetti. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Ha chiesto la parola il consigliere Cutifani, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo solo fare una riflessione un po' su quello che ho sentito finora. Si è parlato di lavoro, di cercare di far arrivare persone che in città in generale e di farlo attraverso l'ampliamento dell'offerta lavorativa, si è parlato di ampliamento della zona industriale, sono tutte cose per carità giuste, però forse sarebbe importante fare anche una riflessione che va un po' oltre, no? Il posto di lavoro in sé, che parla un po' a chi arriva e a cosa trova, no? Perché continuare a ragionare nell'ottica del Veneto che lavora, il Veneto che produce, rischia un po' di farci perdere di vista altro che ci stiamo accorgendo che è molto importante. Perché? Perché siamo pieni di realtà lavorative in cui c'è lavoro, ma nessuno che accetta di lavorare in quel posto per vari motivi. E quindi spostando l'attenzione un po' sulla qualità del lavoro, e non solo del lavoro, ma in generale, no? In maniera più ampia, della qualità della vita, e quindi anche mi vengono in mente queste sperimentazioni che si stanno facendo della settimana lavorativa corta, che stanno riuscendo, si stanno raccogliendo dei risultati importanti, ci dicono che il lavoro ha preso un posto nuovo, diverso rispetto a prima nella scala di priorità di una persona, e anche un valore nuovo. E quindi sì, pensare la città come un posto in cui si lavora, ma anche la città come posto in cui si vive, e quindi in questo documento è interessante anche tutta la parte, le parole coesione sociale, partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte, e non solo, anche al prendersi cura della città, perché è vero che la pista ciclabile in un'ottica della persona che parte alle 7 di mattina e torna alle 7 di sera diventa relativamente importante, magari importante nei sabati e nelle domeniche. Invece in una città vista in maniera diversa, in maniera nuova, in maniera vissuta dalle persone, diventa fondamentale. E poi l'ottica nuova è anche per chi vogliamo aprire l'attrattività della città, per pochi o per tanti, e se, come almeno a me arriva da questo documento, l'idea è di arrivare a tanti, anche i servizi che offre la città devono essere per tanti, e quindi servizi che aprano a tutte le famiglie, quindi servizi con prezzi calmierati, per esempio sulla base dell'ISEE, e quindi non più qualcosa a cui alcuni non possono accedere, e sono sempre più le famiglie che non possono accedere a dei servizi. Quindi ecco, volevo solo portare una riflessione un po' più ampia, perché mi sembra che si ricada sempre sul aumentiamo i posti di lavoro in modo tale che le persone arrivino a Vittorio Veneto, però forse aprire un po' di più ci permette di vedere la città nelle sue tante sfaccettature che ha, e tante sfumature che sono tutte importanti. Grazie. Grazie consigliere. Una replica per il consigliere Darè.
rispondo così in maniera marginale. Ho capito, però credo che la settimana corta sia difficile da attuare nei nostri territori, ma non importa, non è questo il problema di questa sera. Io parto invece, vado già oltre questo documento, cerco di capire quelli che sono veramente i punti difficili della città, che lo erano prima, lo sono adesso, lo saranno anche dopo. In parte ha risposto anche l'assessore Dus quando dice i grandi siti, pensiamo alla Colussi, pensiamo agli Tagementi, pensiamo diciamo a quegli edifici, anche gli edifici ANAS che si trovano, per capire quella che adesso è chiusa, quella di Serravalle, quelli sono edifici ANAS, là bisognerebbe che l'amministrazione comunale potesse intavolare quantomeno un discorso di ristrutturazione, magari anche a carico del comune. Adesso non so la formula, la forma, perché è difficile da capire, però in un'area bella come Serravalle, entrare in quegli edifici dove sono fatiscenti, perché quello è l'aspetto che diamo, ed è il biglietto di entrata della nostra città, quindi in un programma come questo che va al di là della vostra amministrazione, ci sarà anche quelle dopo, perché è un documento che va costruito diciamo nell'arco degli anni. Credo che quel punto sia un punto quantomeno da valutare. Chiedo poi anche diciamo l'edificio della Cosmo. L'edificio della Cosmo, la vecchia Cosmo, ci sono dei fondi regionali per l'abbattimento di quei siti e sono fondi tra l'altro è una delle tante leggi o delle proposte di legge che poi sono diventate tali dell'avvocato nostro paesano, avvocato Barel, e quindi anche questa è un'opportunità che va sfruttata, va vista, perché ci sono poi aree di completamento, e parlo ancora del Marco Polo. Là c'è una zona di completamento di edilizia convenzionata che è ferma ormai da 20 anni, 25-30. Forse è il caso di andare a una contrattazione con la parte privata e risolvere quel problema, perché è un'area bella, è giusto anche che sia completata, poi arriviamo in consiglio comunale, magari con un accordo pubblico-privato, però quella è qualcosa che va risolto, cioè sono dei nodi della città che secondo me vanno affrontati con serietà, con senso di responsabilità da parte della maggioranza ma anche da parte della minoranza, perché credo che lo sviluppo della città si fa anche su queste che non sono piccole cose, ma sono dettagli importanti per un completamento della bellezza del nostro territorio. Ripeto, le cose che sono andate avanti bene con i privati nel nostro territorio, le centraline sì, quelle hanno avuto un sviluppo strepitoso, non ce n'è una sola ferma, ma per contestazioni, però diciamo che hanno anche delle criticità per quanto riguarda quando si parlava del fiume Meschio, quindi una valutazione va fatta diciamo nel contesto generale. Ripeto, chiedo un censimento dei siti chiusi, perché questo permette all'amministrazione di avere degli interventi precisi per non attuare, per far sì del consumo del suolo. Quindi, ripeto, questo documento è ampio, dice tutto, però io porto anche dei punti e delle puntualizzazioni che l'amministrazione non può e non deve evitare. Grazie consigliere. E chiede la parola l'assessore Dus, però. Prego. No, già, a parte che ha fatto 2 interventi, ma così può fare. Ma poiché l'argomento è molto importante, vorrei anch'io fare una piccola riflessione, lo faccio come consigliere comunale, nella veste di consigliere, anche se premetto che il tema dell'urbanistica non è il terreno sul quale io mi muovo con più disinvoltura. Della discussione di questa sera mi ha colpito una definizione che ha fatto la consigliera Caldar,
quando parlava di questa vasta area industriale connessa, mi ha fatto balenare un'idea di questa appunto immensa area industriale nella quale noi ci viviamo dentro e probabilmente la visione è corretta. Mi sono accorto che io invece ero ancora legato all'idea del Veneto dei campanili, no? Con tutti i vari centri piccoli o medio grandi, dove a fianco sono sorti poi anche le aree industriali. Però effettivamente probabilmente ha ragione la consigliera, c'è stato questo sviluppo disordinatissimo e brutto da vedere, che ha caratterizzato il nostro Veneto e che purtroppo lo ha reso anche molto più brutto, anche se più ricco, dobbiamo considerare anche questo. Comunque io voglio ritornare sul concetto di consumo di suolo, perché il consumo di suolo non è un affare dei fanatici ambientalisti che idealizzano, no, questo stop. Il consumo di suolo, se non sbaglio, fa riferimento a una legge che il Veneto ha varato nel 2017, in cui indica come orizzonte della data di consumo zero il 2050. Quindi è la regione, è l'amministrazione centrale che ci indica la strada e ci indica l'obiettivo, anche se l'obiettivo lo pone al 2050, per il quale abbiamo un certo margine di tempo. Però quando noi abbiamo approvato l'ILPAT, no, ci sono, per questi meccanismi la regione affida al comune che deve approvare il PAT una quota massima, no, di consumo, che erano appunto quei 13.000-14.000 metri quadrati. Ecco, la cosa che io non ho condiviso allora, è stata l'adozione di tutto il terreno possibile, cioè di tutta la quota possibile, no? Che effettivamente se si voleva, e alcuni comuni l'hanno fatto, invece di adottare la quota massima, hanno mediato con porzioni inferiori, proprio nell'ottica del risparmio del consumo di suolo. Noi invece nel 2024, quando abbiamo approvato il PAT, la maggioranza ha voluto porre questo termine, questo obiettivo, e mi ricordo che c'era anche un professionista che coadiuvava, dava una mano all'amministrazione di allora per appunto lo svolgimento del PAT, che aveva commentato, lo dico in termini grezzi, ma aveva detto così, cioè intanto portiamo a casa questo che è il massimo che possiamo portare a casa, però dopo c'è un escamotage per il quale potremo averne ancora. Ecco, voglio dire, ritorniamo secondo me nella realtà. C'è un bell'articolo di Francesco Iori di qualche anno fa che lo aveva intitolato "Il cemento che cresce più della popolazione". Questo è il Veneto, purtroppo. E ce lo dice l'ISPRA, ce lo dice tutti gli anni, ci dice che il Veneto, dopo la Lombardia, è la regione che consuma più suolo, e ci dice che in Veneto, dopo la provincia di Verona, viene la provincia di Treviso. Noi siamo dei insaziabili consumatori di suolo. L'ultima considerazione è che se noi guardiamo questa visione che abbiamo prospettato di area industriale, area produttiva, area abitativa, ci mancava solo da mettere l'area di coltivazione intensiva, e ci rendiamo conto che praticamente il suolo è completamente consumato.
Cioè, suolo da consumare non mi sembra che ce ne siano ancora. Grazie. Sì, ne approfitto solo perché il dibattito mi affascina e mi affascinano anche questi temi di questa sera, e in particolar modo quello legato alla qualità del paesaggio urbano che abbiamo ereditato in questa città e che caratterizza anche la nostra città e che, come si è detto prima, anche per un'interpretazione diversa magari di una norma può cambiare in maniera repentina e consegnarci un paesaggio urbano e quindi poi una città completamente diversi, ridisegnati, magari moderni, che però dopo noi a nostra volta lasceremo ai posteri. E quindi, come si è detto, è questo qui un intervento molto, molto delicato, e esempi di questo ne vedete in tutto il Veneto, no? Interpretazioni o applicazioni di norme di un certo tipo generano magari appunto un'attrattività e un'energia di investimenti molto forte, e però ci consegnano un paesaggio abitativo che non era più quello di un tempo. Anche qui torno a usare l'altra parola, che è l'equilibrio tra ciò che abbiamo ereditato e ciò che consegneremo al futuro, va trovato. Prima parlava il consigliere Darè delle case ANAS, no? E quelle lì ad esempio hanno un fascino dal mio punto di vista architettonico che diciamo, personalmente le trovo molto affascinanti. È chiaro che però si inseriscono in un contesto che in questo momento non può essere goduto, perché sono praticamente su una statale, non ci puoi far nulla di quella cosa lì, non la puoi neppure abbattere, perché i dialoghi con la sovrintendenza anche su quegli edifici sono stati fatti, che però si portano dietro dei vincoli tali per cui il loro eventuale ipotetico abbattimento comporterebbe poi una ricostruzione, il che è un paradosso, perché noi ci troveremo a ricostruire qualcosa che già ad oggi non ha senso di esistere più, purtroppo dico. E questo vale anche per le case che su quella strada lì insistono in questo momento, per cui da qui la necessità di ripensare questi luoghi. De Bastiani, prima il Presidente De Bastiani ha citato, io faccio un'altra citazione, dai, molto più semplice, per dire che alla fine sono decenni che giustamente ci confrontiamo con la pianificazione del nostro territorio, e Calvino nel 1956 scrive un libro sulla speculazione edilizia che va a descrivere la trasformazione che aveva subito Sanremo, in quel caso lì a causa dell'overtourism, cioè una denuncia di overtourism già nel 1956, e noi adesso, no, magari anche noi, su alcune parti del nostro territorio ci stiamo interrogando. Anche di questo sarebbe bello parlarne magari in un'altra serata, perché è un tema anche lì di equilibrio molto fragile, che come abbiamo visto abbiamo le code chilometriche per andare a prendere le seggiovie, le funivie, no? Nei luoghi montani, abbiamo dei posti che sono completamente gentrificati. Insomma, sono i danni dell'algoritmo, però voglio dire, non è forse questo l'ora di parlarne nel momento, però anche lì bisogna trovare degli strumenti oggi per evitare poi che i danni li abbiamo in futuro e che poi sarà troppo tardi per mettere una pezza. Veramente mi fermo, basta. Vedo che c'è una richiesta di intervento del Consiglio, che però ha già fatto 2 interventi. No, volevo solo vedere se c'è qualcun altro, poi magari concludiamo. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, darei la parola, e altrimenti se è una breve replica. Prego? Allora, sì, per favore, sintetica. Il problema è che quelle case hanno un vincolo dei 99 anni, per questo dicevo che ci fosse un intervento da parte del Comune per fare un'edilizia abitativa, magari anche convenzionata anche per magari le persone disagiate. È questo lo scopo, l'intervento, e qua ho finito il mio intervento. Grazie consigliere.
Sindaco, lei voleva... Ne ha già due, ma è il sindaco, quindi... Un intervento. Va bene, sì, ma figurati se ne riesce. Il primo è l'azione, quindi questo è il mio secondo intervento e mi attengo al regolamento del Consiglio Comunale. No, intervengo solo per puntualizzare e ringraziare degli interventi che sono stati fatti. In particolar modo mi aggancio alla questione appunto evidenziata dalla consigliera Bevilacqua, quando parla della parte storica, no, del recupero, a cui sono molto affezionata anch'io, perché nella storicità, in queste strutture storiche, c'è la nostra identità di Veneto, no, anche, quindi veramente siamo fortemente, almeno io personalmente, legata, con tutte le difficoltà che ci sono, quindi è vero che andrebbero anche premiate, cioè dovrebbero messe in atto delle agevolazioni e delle premialità rispetto a tutti coloro che si mettono su questo cammino della ristrutturazione degli edifici storici, e su questo mi collego direttamente ai nostri borghi, no? Borghi che hanno già un ripopolamento, e con molta soddisfazione i nostri borghi si stanno ripopolando, quindi molte persone che provengono anche da fuori, soprattutto persone che arrivano da Castelfranco, da altre zone, stanno acquistando, stanno recuperando le case storiche all'interno dei nostri centri storici, e quindi c'è un ritorno a questa ricerca, e sta a noi agevolare in qualche modo quelli che potrebbero essere i servizi o la sistemazione della parte di competenza poi dell'amministrazione comunale. E su questo mi viene anche da ringraziare tutti coloro che stanno investendo sul nostro territorio per il recupero, ripeto, delle borgate, e questo è giusto. Per quanto riguarda il discorso consigliere, ma architetto Madalosso risponderà a lei, abbiamo già la scheda per quanto riguarda i volumi metri quadri, magari se volete rispondere come tecnici siete un po' più precisi rispetto a quello che potrei fare io. E invece saluto e ringrazio la consigliera Cutifani per l'intervento, nel senso che Cala entra nell'aspetto della disciplina dell'urbanistica, no? Che l'urbanistica non è puramente occupazione di spazio, ma è molto legata all'aspetto sociale, no? Quindi ci riporta al vero senso dell'urbanistica. Tra l'altro io come formazione, tra virgolette, politica, ho sempre fatto riferimento all'urbanistica e ce l'ho molto a cuore, e insomma mi sono sempre confrontata con gli urbanisti, e quindi dobbiamo cogliere questo aspetto soprattutto sociale, di indirizzo, soprattutto sulla qualità della vita. Per quanto riguarda il consigliere Darè, vorrei non sottrarmi al discorso dell'edificio della Cosmo, no? Dell'ex scuola Cosmo, che più volte è stata citata anche in aula dal consigliere Braido. C'è da fare una valutazione, sono d'accordo con lei. In questo momento noi siamo impegnati su altri fronti in città molto importanti, e quindi voglio dire, questo sarebbe l'ennesimo, e l'ho sempre detto, c'è una questione anche di responsabilità, e dico sempre che un'amministrazione sì, deve indicare alcune strade, ma non ne può aprire 100 di strade, quindi se ne apriamo 2 o 3 è già bene, portiamola avanti. Questo, voglio dire, non toglie che ci possa essere una discussione su quanto riguarda l'edificio della Cosmo. Altre questioni sono i grandi edifici in città, i Talcementi, Colussi, e ce ne sono tanti altri, che però hanno bisogno come si può dire, dell'input dei privati effettivamente, quindi anche qui sta a noi cercare la capacità di stimolare gli investimenti privati in quella che è la nostra città, e per quanto poco stiamo cercando di fare questo sforzo, in modo che penso sia stato fatto anche in precedenza dalle precedenti amministrazioni. Non è semplice e non è facile assecondarlo. Ultima cosa, mi fa molto piacere che il consigliere Darè abbia un'attenzione per quanto riguarda la questione degli impianti idroelettrici delle centraline del Meschio, perché insomma l'avevamo sempre sottolineato durante la precedente amministrazione dai banchi della minoranza, di stare molto attenti a quello che è l'equilibrio
idraulico del fiume Meschio, no? E qui mi viene da dire, sì, avevamo anche contrastato, se così si può dire. Sì, no, sì, alcune sono di competenza comunale, tanto è vero che durante l'amministrazione Miato è stato dato la concessione a una centralina che tra l'altro ci sta dando anche qualche problema, però voglio dire, le altre sono di competenza regionale del genio civile, quelle sotto una certa soglia sono di competenza comunale, quindi comunque su questo c'è un massimo impegno da parte degli uffici di monitorare tutto quello che è l'equilibrio del fiume Meschio che con i cambiamenti climatici, con l'abbondanza di piogge, insomma, dovrà essere assolutamente intenzionato. Grazie. Grazie Sindaco. Penso che la discussione... Vediamo se c'è una risposta. Solo quello parziale possiamo... Già quello parziale del PUA è abbastanza significativo perché sono 430.000 metri cubi. Quindi, 2100 abitanti teorici. Sì, per 2100 abitanti teorici, quindi sì, insomma, abbastanza spazio. Bene, allora sono le 21:13, mi sembra che ci sia stata una bella discussione, che appunto abbiamo detto questa è preliminare a tante altre che verranno. Non c'è una votazione come avevamo detto prima e quindi il documento si conclude che dà atto dell'avvenuta illustrazione da parte del sindaco del documento del sindaco quale atto propedeutico alle variazioni e al piano degli interventi che verranno sviluppate nel corso del quinquennio amministrativo 2025-2030. Dà atto inoltre dell'avvio del procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico della legge regionale aprile 2004. Grazie e adesso passiamo a un altro punto dell'ordine del giorno. Sì, penso che sia uscito. Allora, se il consigliere Tonon è uscito, per favore dovresti... Grazie. Allora adesso diamo inizio alle interrogazioni che avevamo spostato. Torno a capo. Dove è l'ordine del giorno? Eccolo qua. No, ce l'ho. Ce l'avevo in mano. Eccolo qua, se la potete. Grazie. Allora, interrogazione a risposta orale del consigliere Thomas Toffoli ad oggetto mappa rete fibra ottica e punti wifi. Prego, consigliere. No. Un attimo solo. Prenoti, consigliere. Prego. Si sente? Ok, eccoci. Questa interrogazione nasce dalla richiesta di alcuni cittadini che hanno segnalato purtroppo problemi alla connessione, visto che appunto oggi, come spiegava anche prima il consigliere Tonon, che è necessaria la fibra, e ho voluto testare anche personalmente in quella zona. Parlo in particolar modo la zona di Formeniga. Allora ho preso da Bagnolo con il cellulare, parliamo di rete mobile nel frattempo, e ho percorso tutto quel tratto, ho tentato di fare delle telefonate e mi sono anche, sì,
in parole povere, sono riuscito a prendere la linea, però è caduta e non c'era il campo. Da Bagnolo ho percorso Formeniga fino quasi a Cozzuolo poi c'era campo. E che quindi oggi, vista la necessità e che è fondamentale l'utilizzo di internet per chi studia, per chi lavora, per gli universitari, anche che lavorano da casa, volevo capire a che punto siamo con la fibra. Su alcune vie ho visto che sono stati posati, diciamo, le tubature e le riprese fuori di alcune abitazioni, e ho richiesto appunto di verificare al sindaco e al comune, all'assessore appunto ai lavori pubblici, se esiste una mappa, di capire a che punto siamo eventualmente con la posa della fibra, e eventualmente anche potenziare intanto la mobile nelle zone di Formeniga, come anche a Serravalle, penso anche nelle zone montane. Quindi io interrogo il sindaco e l'assessore competente per sapere se esiste una mappa aggiornata della fibra ottica nel territorio comunale, dei collegamenti alle centraline che forniscono il servizio ai privati e per i nuovi lavori in programma di posa fibra nella città. Grazie. Grazie consigliere Toffoli. Risponde l'assessore De Antoni. Sì, diciamo la programmazione della posa della fibra sul territorio, diciamo, per quanto ne sappiamo, è stata, diciamo, fatta un po' sulla base dei programmi delle aziende che sono state incaricate, anche con i finanziamenti del PNRR, di realizzare queste opere. Finora, diciamo, hanno interessato principalmente le zone del comune a più alta intensità, quindi ha ragione la sua verifica. Alcune ditte hanno presentato recentemente la richiesta di intervenire anche in alcune frazioni, quelle che loro chiamano le zone grigie. Ci hanno presentato un giorno una prima ipotesi di intervento in alcune zone, ma diciamo, c'è stata una forte, diciamo, discussione tra le imprese e i nostri uffici, perché purtroppo gli interventi che hanno fatto fino adesso alcune aziende sono state fatte in maniera un po', come dire, senza tanta attenzione. Ci sono una serie di subappalti, quindi c'è Fibercop è una, l'altra è Open Fiber, che operano come titolari del finanziamento, però poi realizzano l'opera attraverso tutta una serie di imprese subappaltatrici, e sono stati numerosi, insomma, le proteste, le difficoltà, gli interventi, i malanni in qualche modo che nella realizzare quest'opera sono venuti. Per cui c'è stata molta attenzione adesso da parte dei nostri uffici. Adesso vi autorizziamo, però diciamo quello che dovete fare: ci dovete indicare esattamente gli interventi su delle planimetrie, non su foglietti, diciamo, A4 dove non si riesce neanche a capire dove siamo. E soprattutto pretendiamo che ci siano dei tecnici sul posto che dirigono i lavori di queste imprese, cosa che purtroppo nel passato non è avvenuta. Tra l'altro, proprio in questi giorni abbiamo preso contatto con una delle due aziende e abbiamo previsto un incontro subito dopo il 4 agosto, perché c'era una serie di ferie che avevano sia i tecnici dell'impresa sia anche il nostro tecnico, e quindi dopo il 4 agosto faremo il punto della situazione, anche per approfondire le ultime proposte, le ultime richieste che hanno fatto di intervenire, quindi di avere le ordinanze per utilizzare le strade per realizzare questa fibra, che sono ferme proprio perché la documentazione che ci hanno presentato non è completa. Per darle solo alcune, a parte che negli uffici abbiamo le planimetrie dei lavori fatti, era impossibile riportare, anche perché molte sono ancora scarabocchiate perché, diciamo, i lavori sono in corso, però ho cercato di avere una prima indicazione sulle tipologie di intervento che vengono fatte e su quanti lavori sono già stati fatti. Allora c'è la tecnologia, quella che si chiama FTTC, che sarebbe quella la fibra fino all'armadio, sì, questo tipo, no? Fino all'armadio, o meglio anche l'ultimo chilometro, che poi quest'ultimo chilometro può essere pochi metri ma anche un chilometro vero. E poi c'è l'altra che si chiama FTTH, che invece è quella che porta dall'armadio fino alla casa. E sulla prima parte, cioè questo che arrivano fino all'armadio, praticamente
tutto il territorio comunale è stato completato, a parte la frazione di Formeliga e di San Lorenzo. Il resto, in tutta la città, la fibra arriva fino agli armadi. Per quanto riguarda l'ultimo passaggio, quindi dagli armadi alle abitazioni, ho qui una serie di vie che le posso lasciare per non tediare tutti, però per esempio rispetto anche a quello che ha detto prima il consigliere Tonon, a Serravalle risulta che ci sia già la fibra fino alla casa per via Gei, la parte bassa, via da Serravalle, da Semaforo fino a via Cavour, viale Cavour, via Martiri della Libertà, via Roma, via da Camino, via Mazzini, via Combassi. Queste ultime invece sono oggetto dell'ultima richiesta e quindi dovrebbero essere, anzi sono state già autorizzate e quindi dovrebbero essere a breve realizzate. E poi c'è tutta una serie di interventi, ci sono poi alcune zone dove è tutto da fare, ad esempio Santa Giustina non c'è il collegamento armadio-casa, Longhere, Forcal, San Lorenzo e poi l'ultima parte da Savasso a Fadalto che è tutto da fare quest'ultimo collegamento. L'idea nostra è appunto di riprendere i contatti con queste aziende, di metterle sulla giusta via per quanto riguarda il rispetto, diciamo, sia la presentazione dei progetti dettagliati, sia anche poi la presenza sul posto di tecnici che possano gestire queste aziende. Esempio hanno, a parte quelli che io chiamo i rappezzi sull'asfalto che in certi punti sono stati fatti malissimo, ma a parte quello hanno rotto i pozzetti, hanno rotto i sottoservizi, l'illuminazione pubblica è stata in più punti rovinata, quindi non possiamo più continuare a lasciare fare le cose così. Loro in base a questi decreti nazionali hanno i soldi, hanno fatto su una carta enorme, hanno individuato le zone e poi partono senza guardare in faccia a nessuno. Da adesso in poi non vogliamo più consentire questo, però vogliamo parlare con loro e capire dove, come e quando completare l'opera. Se volete, ma mi sembra che è un elenco lunghissimo, le lascio poi l'elenco e poi se vuole approfondire anche negli uffici abbiamo la planimetria dove possiamo individuare le zone che più le interessano. Grazie. Consigliere Toffoli, se vuole. Schiacci. Deve prenotare, perché finché non mi appare la prenotazione non riesco a darle la linea. Verde, ok. Sì, prendo atto e capisco appunto la situazione e ho avuto le delucidazioni necessarie, grazie. Interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito al CEI, struttura adibita ad accoglienza. Prego. Ecco, a proposito di sviluppo sociale, integrazione, nuova popolazione produttiva e integrata, dopo 15 anni che abbiamo queste persone a Santa Giustina di Serravalle, mi sarei aspettato in 15 anni che ci fosse un consigliere, uno, che chiedesse come fosse la situazione in questo sito. Evidentemente non interessa a nessuno, però interessa a me. Da anni esiste presso il CEIS di Vittorio Veneto, in Santa Giustina di Serravalle, un immobile adibito ad ospitare decine e decine di stranieri ed extracomunitari. Si chiede se questa amministrazione sia stata contattata dalla prefettura o vi siano contatti fra gli enti per essere edotta della situazione logistica degli stranieri. Se questa amministrazione abbia contezza almeno mensilmente del numero dei soggetti presenti che dimorano presso il CEIS e per quanto abitano e dopo quanto se ne vanno, se se ne vanno. Se è stato notificato ai rappresentanti legali del centro il nuovo regolamento di polizia urbana da esporre agli ospiti in modo tale che siano a conoscenza delle regole in vigore presso il nostro comune. Se gli stessi siano profughi, clandestini o migranti economici.
se gli stessi siano in possesso di documenti che ne attestino l'identità, se questa amministrazione abbia conoscenza della situazione giudiziale degli stessi, vedi casellario o varie, se l'immobile adibito ad ospitalità abbia i seguenti requisiti di idoneità attestati documentalmente: attestato urbanistico, igienico-sanitario e di pubblica sicurezza ed altro vari ed eventuali. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Ceccarini. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, ringrazio il consigliere Giovanni Braido per darci l'occasione di parlare in Consiglio Comunale del cosiddetto CEIS, vale a dire il CAS, il Centro Accoglienza Straordinario, presente a Vittorio Veneto. Una struttura reperita dal prefetto a seguito di un apposito bando di gara, conseguente stipula di convenzioni con la cooperativa Integra, con la verifica di tutti i requisiti necessari. Per fare un po' di storia e chiarezza, quando sono iniziati gli arrivi dei migranti e la prefettura ha individuato il CEIS, continuiamo a chiamarlo così per facilità, ha individuato il CEIS quale centro di accoglienza, gli uffici comunali, l'ULS, si sono interessati ognuno per la parte di competenza. Solo nel primo anno di adesione del CEIS alle convenzioni prefettizie venivano mandati informali elenchi delle presenze agli uffici comunali, poi interrotte per disposizione della prefettura. Agli inizi, a seguito di un accertamento, la polizia locale è intervenuta direttamente nella struttura, ma la prefettura, spiegando che la questione attiene a ragioni di Stato e di pubblica sicurezza, ha ribadito che il centro viene monitorato direttamente dalle forze di polizia coordinate dalla prefettura. La lettera conteneva anche la diffida ad entrare al CEIS senza la preventiva autorizzazione della prefettura. Da quel momento la polizia locale ha sospeso qualsiasi attività di vigilanza, compresa quella edilizia, e tutte le segnalazioni che le sono pervenute sono state inoltrate ai carabinieri. Oggi la polizia locale entra al CEIS solo previo consenso dei gestori e solo per gli accertamenti anagrafici che vengono esperiti nei loro uffici. Sporadicamente la polizia locale è intervenuta all'esterno in supporto alle pattuglie dei carabinieri per motivi di ordine pubblico, che a onor del vero in tutti questi anni sono stati ben pochi, segno di una convivenza nel quartiere, oserei dire, tranquilla. È chiaro che, parlando delle persone presenti in un CAS, Centro Accoglienza Straordinaria, si tratti di cittadini stranieri, entrati in modo irregolare in Italia, che richiedono la protezione internazionale, che vengono accolte in queste strutture per il tempo necessario per le procedure di accertamento dei relativi requisiti e l'ottenimento o meno del permesso di soggiorno. Per completezza di informazioni, al loro arrivo in Italia sono sottoposti ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza, l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, preidentificate e dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale sono fotosegnalate. Tutte queste informazioni naturalmente sono in possesso delle prefetture che sono competenti in materia. Il regolamento ministeriale prevede che una volta acquisito o meno il titolo di permanenza devono uscire dalla struttura di accoglienza, così come quando trovano un lavoro e il loro reddito arriva intorno ai 6.000 euro, pur ancora in attesa di acquisire il titolo, pur non essendo il lavoro continuativo o ancora in essere, pur essendo una cifra che non permette di vivere in autonomia. Devono uscire. E qui si apre un grandissimo problema, perché al netto di chi lascia Vittorio Veneto per altri posti dove ha conoscenze, contatti di lavoro, dove ritiene di avere maggiori possibilità di vita, chi rimane in zona si ritrova con l'enorme problema di trovare un alloggio, anche solo un posto letto. Problema comune, diffuso, gravissimo per chiunque, figuriamoci per una persona di origine straniera. Detto questo, al di là degli obblighi di legge, con i responsabili del CEIS
e con i singoli ospiti, gli uffici comunali, sociale, anagrafe in primis, e l'amministrazione stessa mantengono una buona comunicazione e collaborazione. Per fare un esempio, in occasione delle nuove norme del codice della strada è stato redatto un volantino informativo semplice, chiaro, corredato di immagini, tradotto in inglese e francese, che è stato distribuito al CEIS. Ma colgo questa occasione, scusatemi, per ringraziare quelle associazioni di volontariato che da molti anni si stanno occupando delle tante problematiche e necessità di queste persone di origine straniera, a volte in collaborazione col CEIS, altrimenti in completa autonomia. E sono Riti di Cittadinanza Solidale e l'Associazione 12 Ponti. Il lavoro che fanno i volontari è preziosissimo, prima di tutto affiancandosi a queste persone, ascoltandole, dando supporto morale, facendo corsi di lingua completamente gratuiti e frequentatissimi, predisponendo e gestendo strutture di co-housing che tamponano solo in parte la richiesta di case, aiutandoli nella ricerca del lavoro, di alloggio, nelle pratiche dei vari documenti, sostenendoli quando ci sono problemi di salute, ma anche creando occasioni di socialità, di scambio, di vera integrazione per una reale cittadinanza condivisa. Come amministrazione gli siamo davvero grati. Dal canto nostro stiamo cercando di predisporre degli strumenti di partecipazione attiva anche per gli ospiti del CEIS, per poterli coinvolgere in attività pratiche a supporto della nostra città, per farli sentire sempre più parte di una comunità. Spero di aver risposto. Grazie, consigliere Giovanni Braido. Sinceramente commosso di questa sua ottima, come dire, esplicitazione. Sarebbe bello che tutti questi interessi, questo così, no? Coinvolgimento fosse, visto che lei mi ha visto anche i servizi sociali, fosse anche tenuto di buon conto per gli anziani e per le persone molto deboli che ci sono a Vittorio Veneto. E mi sono reso conto che sono tante purtroppo. E mi piacerebbe che questo stesso interesse e questa stessa premura da parte degli organi dello Stato vi fossero anche per i cittadini italiani, perché innanzitutto, come diceva il buon Malthus, e non lo diceva ieri e neanche l'altro ieri, il famoso bacchetto dell'abbondanza, prima si pensa a dare i nostri e poi se rimane si pensa anche agli altri. Grazie. Grazie. Quindi chiudiamo questo punto e apriamo il prossimo. Interrogazione del consigliere Thomas Toffoli in merito ad una intensificazione dei controlli nella zona del Lungo Meschio. Risponde Sì, questa sera continuiamo a parlare di Meschio, dai, speriamo che venga risolto anche il problema delle esondazioni, speriamo appunto, siamo fiduciosi, sono certo. Allora, qua invece parliamo un po', ritorniamo sul tema, purtroppo, sicurezza. È capitato a me il 25 aprile, ho deciso di fare una gita lungo il Meschio in bici col figlio per andare a fare una partitella a calcio, vicino alle piscine comunali, e di fronte c'è un ponticciolo e un bel albero dove c'è molta ombra. Vabbè, siamo arrivati col pallone per giocare, eccetera, e appena scesi purtroppo siamo stati avvicinati da un cane Doberman. Ho cercato di capire da dove arrivasse e guarda caso appunto arrivava da questo albero dove c'era un gruppo purtroppo di persone, di soggetti che presumo siano un po' quei soggetti che si spostano da una parte all'altra. Avevamo affrontato le tematiche del King Pub all'epoca e così, diciamo, loro hanno tutto il diritto di stare sotto gli alberi, non di bere alcol sicuramente, perché li ho visti con una bottiglia di vodka in mano, e il cane è libero, quindi si è avvicinato a me, al bambino, e era un gruppo anche numeroso. Poi ce n'era un altro gruppo di là con un altro cane legato a un palo,
e diciamo non è stato un bel vedere da parer mio, c'erano anche famiglie con bambini piccoli eccetera, e sì, è da capire come si può intervenire con questi soggetti. Secondo me sarebbe anche, oltre a intensificare con le forze dell'ordine o dei controlli con i vigili urbani, una ronda, in modo che queste persone possano anche intimorirsi un attimino, ma fare un attimino anche un censimento di queste persone, capire che situazione abbiano, se lavorano, se sono senza famiglia, che situazione sociale abbiano, per poter risolvere, magari anche dare un lavoro, perché o dire appunto in quel momento richiamarli, il vigile può richiamarli e dire guarda che il cane deve stare al guinzaglio, se lo vuoi liberare metti la museruola, perché magari può succedere anche l'irreparabile. Vieterei anche l'utilizzo delle bottiglie di vetro, perché per carità io non posso giudicare nessuno, come ripeto hanno tutto il diritto di passare delle giornate nel meschio perché è bello, però non si sa mai, guardiamo anche i fatti accaduti scorsa settimana a Rovigo, purtroppo è mancato un ragazzo di 26 anni tunisino per una rissa con delle punte della bottiglia, è successa una rissa anche banale per chissà che cosa, non voglio dire che accada anche questo a Vittorio, però magari è meglio prevenire che curare, e sì, spero che assieme di trovare una soluzione, e magari appunto l'idea mia era soprattutto d'estate che è maggior frequentazione dei cittadini, dei turisti lungo il Meschio, mandare dei vigili urbani a fare un controllo, insomma, ecco, questo chiedo al sindaco. Grazie. Grazie. Risponde il sindaco. Grazie, ringrazio il consigliere Toffoli perché le sue considerazioni sono insomma anche le nostre preoccupazioni, no? Quello che ha espresso, effettivamente le vediamo anche noi e stiamo cercando un po' di provare a dare delle risposte, di intervenire. Per quanto riguarda il pattugliamento della polizia locale, viene fatto anche a ridosso del Meschio, compatibilmente con tutte le altre zone da coprire che ci sono all'interno della città. Ricordiamo insomma il territorio del comune di Vittorio Veneto è molto esteso, 82 km quadrati, più vorrei ricordare che siamo in convenzione con il comune di Tarzo e Riviere Lago, quindi effettivamente le polizie locali e i nostri agenti escono anche, mi viene da dire, noi abbiamo sollecitato anche la presenza di agenti che possono fare il pattugliamento a piedi, in modo che appunto ci sia un maggiore anche percezione di sicurezza e di intervento nei luoghi insomma, più frequentati della città. Naturalmente, ripeto, consigliere, compatibilmente con gli impegni burocratici da svolgere e anche, ripeto, compatibilmente con il personale in servizio. Quindi adesso molto probabilmente verrà assunto un altro vigile da parte Giulio del comune di Tarzo, quindi entrerà nel nostro organico e anche noi saremo intenzionati. Sto dicendo una cosa giusta? No? No, allora rettifico, scusate, avevo questa... No. Assumerà, scusate, e quindi stiamo cercando di implementare anche il numero di agenti in servizio. Per quanto riguarda la questione dei cani senza guinzaglio, diciamo che esiste l'ordinanza del Ministero della Salute che regolamenta appunto regolamento comunale di polizia urbana. La violazione dell'ordinanza ministeriale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 672 del Codice Penale da 25 a 258 euro, mentre per il mancato rispetto del regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro. Naturalmente i proprietari dei cani si devono tenere il cane al guinzaglio, devono avere con sé la museruola e applicarla ogni volta che ci sono situazioni di la presenza di numerose persone. Ecco, questo è vero, confermo. E poi per quanto riguarda la questione, il punto numero 3,
relativo appunto all'obbligo di presenza sì, rispetto alle molestie o allo stato di ebbrezza anche delle persone, naturalmente tutto regolamentato nei termini di legge. I regolamenti comunali non possono istituire però reati, perché per riserva di legge è un potere esclusivo dello Stato. Significa che solo le leggi e gli atti equiparati possono definire quali azioni o omissioni costituiscono reato. I regolamenti comunali intervengono nella materia di competenza nel rispetto dei limiti di legge alle quali sono subordinati e possono prevedere solo sanzioni amministrative, pertanto rispettando i limiti minimi al massimo stabiliti dal testo unico da 25 euro a 500 euro. Detto questo, condivido con lei la preoccupazione, stiamo provando anche con l'assessorato al sociale, come dice lei, a cercare di capire chi sono questi soggetti, cioè intanto gran parte sono residenti nel comune di Vittorio Veneto, la maggior parte, e cercare di avere un approccio per cercare in qualche modo di provare a dare una visione diversa, una possibilità di riscatto anche, oserei dire, no? Con alcune persone ci stiamo riuscendo, con altre no, ma il nostro impegno è massimo. Grazie. Grazie. Se chiede la replica, la prenoti, prego. Sì, grazie Sindaco per la spiegazione. Vorrei precisare riguardo anche agli animali, che gli voglio bene, i cani, che c'è sempre l'agility dog se vogliono che il cane sia libero, ecco questo, grazie. Questo punto è il quarto, passiamo al quinto, interrogazione. Interrogazione del consigliere Gianluca Posocco, ad oggetto stato iter sostituzione Porfido in via Martiri e lavori primo lotto percorso pedonale di Sant'Augusta. Prego consigliere. Grazie Presidente. Eravamo rimasti a una domanda di attualità nella seduta consigliare del 27 maggio, in cui chiedevo quali fossero i problemi emersi in ordine ai sottoservizi alla gestione di acque meteoriche riguardo alla progettazione appunto del restauro della pavimentazione in via Martiri. E poi, in secondo luogo, se fosse stata presentata la domanda autorizzativa alla competente sovrintendenza. In quel caso l'assessore ai lavori pubblici De Antoni rispondeva relativamente al primo punto che il professionista incaricato della redazione del progetto intendeva effettuare ulteriori approfondimenti, compreso un sopralluogo nei giorni immediatamente successivi, e relativamente al secondo punto che la necessità o meno della richiesta autorizzativa alla soprintendenza sarebbe stata valutata a seguito degli approfondimenti e imminente sopralluogo annunciato. Martedì 11 giugno, in articolo Sant'Augusta e Sentiero è un disastro, si annunciava l'allungamento dei tempi di attuazione dei lavori del primo lotto, già finanziato con 700.000 euro. L'assessore De Antoni affermava che i tempi previsti dalla normativa per poter completare l'iter di applicazione dei progetti sono davvero interminabili e la situazione sembra complicarsi sempre di più. Considerato che relativamente a via Martiri l'assessore De Antoni aveva prima annunciato la caratterizzazione a primavera 2024, poi lo slittamento dei lavori di 6 mesi e infine la valutazione dell'ufficio tecnico comunale delle difficoltà a effettuarle in pieno inverno, che relativamente al primo lotto del percorso pedonale di Sant'Augusta, dopo aver indicato il Consiglio Comunale i primi mesi del 2025 come periodo utile per l'avvio degli stessi, sempre nel citato articolo del Gazzettino dell'11 giugno, l'assessore De Antoni annuncia invece che il progetto stesso era stato approvato dalla Giunta Comunale solo il 5 giugno 2025. Allora chiedo all'amministrazione, relativamente a via Martiri, quali sia stato l'esito degli approfondimenti e sopralluogo del professionista incaricato sugli ipotizzati problemi di sottoservizi della gestione delle acque meteoriche e se vi sia o meno la necessità di richiedere l'autorizzazione della sovrintendenza. Relativamente invece al percorso pedonale di Sant'Augusta, quali siano esattamente le fonti normative
che, come riferito dall'assessore, rendono interminabili i tempi per poter completare l'iter di approvazione dei progetti e soprattutto tali da far sì che la situazione sembra complicarsi sempre di più. Grazie. Risponde l'assessore De Antoni. Sì, sì, forse qualche volta pecco di eccessivo ottimismo, ma diciamo, l'entusiasmo e la voglia di fare qualche volta diciamo, va oltre quelle che sono poi le problematiche per realizzare le cose velocemente. Comunque per quanto riguarda i due punti che mi ha presentato il consigliere, per quanto riguarda Via Martiri sono state svolte diciamo, dal progettista tutte le indagini relative alla verifica dei sottoservizi per vedere se era possibile appunto realizzare la soletta in calcestruzzo armato per garantire la stabilità della fondazione. Il professionista ha fatto queste verifiche, sono andati anche i nostri operai per aiutare a aprire i tombini eccetera, e quindi diciamo, la verifica di fattibilità del progetto per quanto riguarda la realizzazione della soletta in calcestruzzo e quindi poi la posa del cubetti di porfido sopra è stata verificata positivamente. Diciamo, poi c'è stato l'altro aspetto che riguarda la parte della sovrintendenza. Gli uffici hanno verificato che essendo in centro storico, in zona a vincolo monumentale, l'intervento non può essere considerato come si pensava in un primo tempo come una semplice manutenzione straordinaria, ma si tratta di una ristrutturazione complessiva della pavimentazione con la costruzione di questa soletta e quindi diciamo, dobbiamo passare attraverso la sovrintendenza. Comunque abbiamo già convocato la conferenza dei servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione monumentale e le convenzioni sono già partite, quindi adesso ci sono, mi sembra, 90 giorni per completare questa fase legata alla conferenza di servizi. Sapevamo che le problematiche e gli imprevisti possibili per questa sistemazione di Via Martiri sono molto importanti, tant'è che diciamo, è il terzo intervento che viene fatto negli ultimi 15 anni, l'hanno detto anche i precedenti amministratori, purtroppo è una cosa che c'è e che dobbiamo affrontare. Insomma, noi abbiamo perlomeno deciso, credo con responsabilità, di affrontarla seguendo diciamo, quanto era stato fatto nella seconda parte di Via Martiri con il lavoro con la soletta che è stato fatto alcuni anni fa e che questo ha dimostrato di tenere. Naturalmente l'intervento che faremo seguirà questa linea, ci sarà anche il problema di fare in modo che attraverso Via Martiri non passino diciamo, veicoli con un carico superiore a una certa portata, perché insomma, anche l'altro giorno c'era un trattore che io andavo piano piano, un trattore carico che correva come io andavo a 30 all'ora e con la macchina, e questo qui era dietro che mi voleva spingere, ecco, però insomma ecco, anche questa cosa qui dovrà essere assolutamente impedita, anche perché altrimenti avremmo fatto il traforo per niente. Per quanto riguarda invece i lavori per la sistemazione del percorso pedonale di Sant'Augusta, le segnalo che in data 19 giugno si è tenuta la riunione delle commissioni consigliari seconda e terza, credo che lei non fosse potuto essere presente, nella quale abbiamo presentato, anche con la presenza dei tecnici, tutte le problematiche relative alla realizzazione dell'opera. Sono state illustrate nuovamente le fasi della progettazione che è iniziata ancora nel 2023 con la precedente amministrazione, fino a giungere all'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo per l'importo di 700.000 euro, come ricordava, che ci è stato presentato dal professionista il 22 maggio e che il 5 giugno abbiamo approvato. Quindi i tempi sono, diciamo, i ritardi, diciamo, comunque i tempi trascorsi sono dovuti anche a necessità da parte del tecnico di realizzare, diciamo, di dividere il progetto in due lotti come avevamo deciso e quindi di presentarci il primo lotto del progetto esecutivo. In questa occasione, nella presentazione del progetto e nel parlare poi di questo eventuale secondo lotto, il progettista ci ha evidenziato una serie di problematiche che sono insorte, tipo l'applicazione del nuovo preziario, che ha determinato circa un aumento del 6%
dei prezzi, dei costi diciamo, dei diversi interventi, ma anche la necessità di rimodulare alcune lavorazioni formulando nuovi prezzi, perché il preziario 2025 non aveva tutte le voci che erano previste nel preziario del 2023. Poi chiaramente nel fare i sopralluoghi il professionista ha verificato un peggioramento dello stato di degrado del percorso e quindi ha fatto presente la necessità di aumentare alcune lavorazioni, e poi la proposta di dividere il lavoro in due stralci, secondo il professionista, abbiamo condiviso questa sua osservazione, fare il lavoro in due stralci comporta dei maggiori costi, sia per l'allestimento del cantiere, cioè allestire un cantiere e poi un altro chiaramente comporta dei maggiori costi, ma soprattutto ci sono i maggiori costi dovuti alla realizzazione delle opere provvisionali per consentire il passaggio dei mezzi, il transito dei mezzi senza rovinare ulteriormente il percorso. Allora in quell'occasione la Commissione ha espresso, quindi mi sembra che ci fosse solo il consigliere Del Re presente da parte dei consiglieri di minoranza, la Commissione ha espresso un assenso, insomma un parere favorevole, non so come chiamarlo, insomma non era proprio un oggetto specifico, era solo una necessità di presentazione e di avere un consiglio, un parere anche da parte della Commissione. Comunque ha espresso l'assenso alla proposta di procedere all'appalto dei lavori contemporaneamente per i due lotti, quindi senza fare lo stralcio tra il primo e il secondo lotto, e diciamo tenendo conto che in quella data, in quella riunione si è anche detto che forse i soldi che mettiamo a disposizione con i due stralci non saranno sufficienti a completare tutta l'opera, che comunque, e questo il professionista ce l'ha assicurato, comunque l'intero sentiero verrà messo in sicurezza. Ci sarà una parte che probabilmente non riusciremo a realizzare con queste risorse, comunque la decisione dell'amministrazione di andare avanti. Adesso dopo la variazione di bilancio che faremo il 30 luglio procederemo alla gara d'appalto mettendo assieme i due progetti e quindi facendo un'unica gara per evitare proprio le cose che il progettista aveva segnalato. Prego consigliere Posocco per una replica. Grazie Assessore. Allora adesso c'è chiarezza in via Martiri, purtroppo era difficile, quindi penso abbia imparato anche lei che farsi trasportare dall'entusiasmo, dagli annunci, così è meglio stare con... però altrimenti devo dare ragione al mio ex consigliere di Forza Italia che parlava di annuncite, no? Quindi, no, comunque a parte la battuta. Ok, via Martiri sono stato... Mi fa piacere, l'interrogazione era del 13 di giugno, poi la commissione l'avete fatta il 19, quindi magari l'avrei modulata in un'altra maniera. Mi fa piacere che per Sant'Augusta non ci siano, la causa non sia da un punto di vista normativo, tutto sommato, ma la causa è proprio decisionale. Quindi decidete, fate in fretta, perché se oggi su Sant'Augusta si abbatteva quello che si è abbattuto su Carpesica e San Giacomo, altro che il 6% in più di costi, sarebbe stato un 20% in più di costi, perché basta che vengano giù ancora qualche albero, sono 50.000 euro il colpo di lavori in più da fare. Quindi vi sollecito a correre per piacere. Grazie. Grazie consigliere. Allora, il prossimo interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito al servizio MOM nei mesi estivi. Prego consigliere. Allora, per quello che riguarda il punto che aveva detto, può tranquillamente stralciarlo. Era così collegato un po' al problema anziani, parlando del MOM, quando dicevo che mi stupisco, perché è vero che errare è stato disumano, ma perseverare è altamente diabolico. No, mi chiedo come mai da cittadino, adesso io non voglio sparare sulla Croce Rossa perché insomma si può sbagliare, non è che sia quello il problema, però tutti noi abbiamo o genitori o nonni o anziani che hanno una certa età e il pullman lo adoperano o i giovanissimi o gli anzianissimi, spero che non si arrabbi qualche assessore, ma voglio dire,
tutti abbiamo difficoltà ad adoperare il cellulare e quant'altro. Io rimango stupito che quando si va ad amministrare gente che insomma vive la quotidianità e che ha anche dei problemi a casa, cioè che vede, non riesce a cogliere questi tipi di problemi. Come fa un anziano ad operare il cellulare, le app, le IP, le OP, le UP? Cioè, si inizia con un doppio binario, si cerca di fare quello che si è sempre fatto e gradatamente si sperimenta. Sappiamo che quello è il futuro, lo sappiamo tutti. Però anch'io, che insomma anch'io ho una certa età, voglio dire, ho i miei problemi, nel senso anche sul lavoro c'è stato un brusco come dire, cambiamento col digitale e quindi la mia domanda, vice sindaco, è se c'è una strada da percorrere, visto che parliamo di MOM e di Pullman, e se riusciamo a risolvere questa problematica concreta, non virtuale, non eterea, del vivere comune dei cittadini, perché poi ritornerò sempre lì, i problemi sono questi poi, non altre cose, emozioni, idee, fantasie. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Dus. Sì, ringrazio anch'io della domanda perché mi permette insomma di ritornare su questo tema che abbiamo già dibattuto diverse settimane fa e che si porta dietro alcune criticità, come lei sottolineava, e alcune difficoltà poi pratiche nel poter utilizzare i mezzi, soprattutto per un certo tipo di popolazione. Persone che noi abbiamo e continuiamo ad incontrare, a ricevere, lamentele che continuiamo ad incontrare e ricevere e che trasmettiamo, data la nostra limitata competenza in quest'ambito, al gestore del servizio, che in questo caso è stato delegato a MOM, questa società, con la quale, come ho sempre detto e ribadisco, abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo, che anche lei cerca di trovare la quadra in questo mondo molto complesso dei trasporti, in cui la domanda è in continua diminuzione, i costi sono sempre in aumento, il fatto che c'è un socio privato che gestisce una società in parte pubblica e in parte privata, appunto, non è una cosa di poco conto e quindi l'equilibrio si fa molto, molto complicato, lo si fa non solo per noi, lo si fa anche nelle altre città dove MOM opera, eccetera, eccetera. Venendo un po' alle cose concrete, abbiamo incontrato la scorsa settimana, mi pare che fosse, il tempo corre, la società per capire quali potessero essere i prossimi passaggi. Alcune trasformazioni sono già state messe in campo, mi riferisco ad alcune linee che sono tornate ad essere cadenzate con una frequenza oraria invece che sulla mezz'ora e su altre invece si è mantenuto ancora il servizio a chiamata. E come dice lei, è chiaro che siamo in un'epoca di trasformazioni, quindi non ci pare il caso di buttare il bambino all'acqua santa, però capiamo che se abbiamo delle criticità su alcune fasce, quelle vanno risolte, perché l'abbiamo detto molte volte, e lo dice anche lei, nessuno, soprattutto certe fasce, deve rimanere a piedi. E su questo, insomma, è il nostro impegno. Adesso siamo rimasti d'accordo con MOM di presentare noi quella che potrebbe essere non un'ipotesi di programmazione, perché non è che noi possiamo disegnare il servizio di trasporto, che si porta dietro una complessità tale legata a costi, turnazioni, mezzi, sindacati e chi più ha più ne metta. Cioè, voglio dire, è una SPA che è molto complicata da gestire. Però se noi abbiamo un contratto, quel contratto deve valere e sulla base di quello sono partiti i nostri confronti. Un contratto che prevede un contributo da parte del Comune di Vittorio Veneto, che è sostanzioso, e un tot di chilometri in questo caso che il gestore deve erogare e garantire.
Da questa base qui siamo partiti per fare appunto il ragionamento con MOM, che a breve insomma manderemo in maniera scritta, perché a fine di questa sperimentazione, che è durata oltre 6 mesi, appunto era necessario fare un tagliando e tentare quantomeno di trovare delle soluzioni che comunque non sono facili da trovare, ecco. Perché lei ha parlato dell'app, è vero anche che MOM ha affiancato un servizio di centralino per cui si poteva chiamare, che poi si è portato dietro altri 200.000 problemi. Sì, vero, verissimo. Come dice lei, le trasformazioni, ripeto, sono molto complesse e soprattutto purtroppo incidono su chi già magari si porta dietro altri tipi di problematiche che invece dovrebbero essere tutelate invece di essere appesantiti da ulteriori aggravi. Però l'impegno c'è stato, devo dire la verità, se posso dire anche, sono stati numerosi confronti, cose che non ho visto invece in altre città dove il servizio è stato diciamo preso a pacchetto chiuso e non discusso. Noi continuiamo a parlarci, continuiamo a segnalare le nostre criticità, abbiamo fatto anche delle proposte migliorative, non abbiamo ancora trovato la quadra, ripeto, però insomma sono fiducioso che ci si arriverà. Prego il consigliere Braido per la replica. Sì, va bene, nel senso che capisco le problematiche, non entro nel merito in quanto poi ognuno sa e conosce. La mia interrogazione era un po', come dicevo prima, di riflettere sui casi concreti, perché poi ci perdiamo sempre in tante cose, poi quando ci troviamo col problema concreto, quello che poi interessa più il cittadino, rimaniamo, come si suol dire, in braghe di tela. Era un po' il discorso dell'aggiunta all'interrogazione quando dicevo di quella signora anziana di 86 anni che è stata sfrattata perché gli hanno pignorato l'immobile, e sul Gazzettino avevo letto che qualcuno gli aveva detto si paghi l'affitto di una nuova casa, e chi ha avuto, chi ha dato, dopo per carità era un articolo, dopo non entro nel merito di quello che è successo, non è successo un mese, 2 mesi fa quando è avvenuto sul Gazzettino. Quello che io voglio dire è per portare attenzione ai casi concreti, alla vita comune dei cittadini, perché poi per prima siamo noi cittadini e quindi dobbiamo risolvere, cioè il cittadino ci chiede queste cose, non ci chiede cose sicuramente importanti, ma che non incidono nella concreta realtà della vita quotidiana. Grazie. Il prossimo punto, ancora un'interrogazione del consigliere Antonello Uliana sul tema opere di giovani artisti internazionali. Prego, consigliere. Grazie. Allora, Vittorio Veneto nel 2018 è stato un laboratorio sperimentale di dialogo artistico tra i paesi partecipanti al primo conflitto mondiale, con il progetto Giovani Artisti Internazionali. Un progetto che era stato ideato nell'ambito del programma 1918, quando scoppia la pace, da Villaggio Globale International. Era stato curato da Dmitry Orzekov, capo del Dipartimento di Arte Contemporanea dell'Ermitage di San Pietroburgo. E il curatore russo aveva scelto, a suo insindacabile giudizio, artisti e opere da collocare in un percorso a Vittorio Veneto di public art. Quindi la città di Vittorio Veneto si è arricchita in quell'anno, nell'anno del centenario, di 13 opere di artisti contemporanei. E queste opere, terminata la collocazione temporanea che era stata concordata con la sovrintendenza,
apposta per l'occasione, hanno dovuto essere rimosse e risultano difficilmente fruibili sia per la loro dimensione che per la particolarità delle loro caratteristiche tecniche. Quindi soltanto 3 su 13 si trovano ora in loco con autorizzazione permanente. Allora, la mia interrogazione è perché siamo tutti consapevoli che nel corso degli anni questo problema, cioè della messa in sicurezza e o ricollocazione delle opere, non ha trovato una soluzione opportuna, proprio per la difficoltà di trovare uno spazio adeguato a contenerle in sicurezza, visto che si tratta di sculture, di installazioni e di video. Lo ammettiamo tranquillamente e candidamente, anche noi non siamo riusciti a trovare la quadra. Abbiamo avuto, e lo ricordo, periodicamente prova ripetuta di come il tema avesse molto interessato gli allora consiglieri De Bastiani e Bagliana, hanno dimostrato di averlo a cuore, così come il consigliere Dus. Io ricordo per esempio nel Consiglio Comunale del settembre del 20 la mozione fatta dagli allora consiglieri De Bastiani e Bagliana sul destino delle opere d'arte del centenario, nelle quali si chiedeva appunto di impegnarsi per trovare una collocazione. E tra l'altro ho trovato che in quella mozione si parlava anche di quella famosa opera di Nane Zavagno, quella famosa struttura particolare che ci è stato chiesto più di una volta di recuperare, che era stata recuperata, messa nella rotonda e sparita di nuovo, e anche lì mi piacerebbe capire quale sarà la sua destinazione. Poi nel maggio del 22 il consigliere Dus sollecitava l'amministrazione a esporre immediatamente l'opera di Kuzkin in seguito alla situazione verificatasi del popolo ucraino, per rispetto per coloro che in Russia rischiavano la propria libertà per manifestare, nel caso di Kuzkin, contro l'attacco all'Ucraina. E in quell'occasione diceva che era importante che le opere fossero tutte visibili, questo su QDP News. Anche nel marzo del 22 c'è stato un appello del PD con il segretario Fabio Braido che diceva bisogna identificare il miglior sito per l'esposizione. Quindi preso atto dell'interesse da parte di tutti noi che siamo qui per il destino di quelle opere, avendo visto che il Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali, quest'anno ha emanato un bando per il conferimento del titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, che tra gli altri ha questo obiettivo particolare: realizzare, riqualificare e valorizzare spazi da destinarsi alla produzione e alla fruizione dell'arte contemporanea. 1 milione di euro per questa eventuale progettualità. Allora, io chiedevo all'amministrazione se eravate a conoscenza di questo bando promosso dal Ministero, se è stata presa in considerazione l'idea di partecipare e se avete partecipato, che tipo di progetto è stato inviato al Ministero. Grazie. Grazie consigliere Uliana. Risponde Padoan. Si sente, sì. Grazie mille consigliera per l'interrogazione che insomma sicuramente rappresenta un utile reminder, come si dice, e uno stimolo a ragionare per riprendere un percorso. Parto dalla fine, cioè dalla risposta che è piuttosto chiara, nel senso che non è stata presa in considerazione la partecipazione a questo bando, e ora cerco di spiegare il perché. Insomma, il senso politico dell'interrogazione è abbastanza chiaro anche dalla sua esposizione, perché insomma vuole giustamente richiamare tutte le sollecitazioni che ha ricevuto in questi anni, l'ha estesamente
citate. Mi permetto di fare un piccolo appunto, magari nel testo dell'interrogazione, insomma, cerchi già di anticipare qual è il testo, insomma, qual è l'esposizione più completa, insomma, più aderente a quella che poi racconta qui, perché spesso e volentieri non è la prima interrogazione che ricevo e molto spesso, insomma, io mi trovo a rispondere a interrogazioni che poi in aula vengono presentate in altra forma. Comunque questa sera devo dire tutto quello che ha detto era comunque abbastanza chiaro, e mi permetto, prima di andare al punto, di fare una piccola, come dire, ricostruzione anche di quello che è avvenuto attorno a questo progetto, che sin dalla fase, chiamiamola esecutiva, si scontrò con diverse problematiche che in molti casi finirono per ritarare il progetto esistente. Come lei saprà, c'è stata una mancata produzione di alcune opere, un ripensamento o riduzione delle dimensioni delle stesse, e poi evidentemente la difficoltà nel trovare spazi adeguati per l'esposizione di alcune opere con autorizzazione temporanea della sovrintendenza. Ora qui un appunto: le opere che avevano, almeno dalla ricostruzione che ho ricevuto dagli uffici, le opere che avevano autorizzazione permanente della sovrintendenza erano 7, di queste 3 in questo momento sono visibili. Stiamo parlando dell'artista Magiaro all'attore dell'orologio, stiamo parlando della parete, diciamo così, al Foro Boario, e stiamo parlando della scultura in Piazza Meschio, no? D'opera dell'artista ceca. E già nel gennaio 22, cioè 3 anni e mezzo fa, a seguito dell'ennesimo danneggiamento riconducibile a vandalismo ai danni dell'opera di Isidora Illich e Bosco Prostran, cioè i neon sui meschietti, stiamo parlando insomma l'oggi e il domani di ieri, appunto si leggevano rassicurazioni a mezzo stampa sulla prontazione dell'amministrazione, anche a seguito delle varie sollecitazioni, per restituire le opere rimaste alla visibilità dei vittoriesi, e lo stato attuale di fatto è immutato. Stiamo ancora, come dire, abbiamo ancora 3 opere visibili sulle 13, di cui 12 rimaste, perché una era, diciamo così, concepita per essere effimera. Ne rimangono diverse in altre sedi o non comunque disponibili. E devo dire, sì, parto dal presupposto che sicuramente si tratta di opere, voglio dire, la cui localizzazione è difficile. È una partita che personalmente, lo dico anche piuttosto in maniera chiara, non è stata in cima alla mia scrivania o ai miei pensieri in questo primo anno, e appunto per questo colgo appunto l'invito a ripensare a questo tema, perché sicuramente è un tema che qualcuno in città può obiettivamente sentire. E io non ho capito bene dalla domanda, dall'interrogazione, se lei personalmente ritenesse questo bando per la capitale italiana dell'arte contemporanea un'opportunità da cogliere, oppure semplicemente sia una semplice giusta curiosità, insomma, sull'azione di questa amministrazione. Fosse il primo caso specifico, intanto, che il bando è giunto alla seconda edizione quest'anno, era già stato bandita la prima capitale italiana per l'arte contemporanea nel 2024, con un'assegnazione evidentemente nel 2026, quindi si sarebbe potuto anche tentare eventualmente l'anno precedente, anche se con tempi ristretti dettati dall'anno elettorale, per cui sicuramente era partito comunque qualche mese prima il bando. Ad ogni modo, credo sia importante analizzare le condizioni che possono sostenere una candidatura forte, perché questo credo sia, insomma, ci si possa convenire. Partecipare tanto per dare un segnale politico senza avere delle condizioni adeguate è, insomma, nel migliore dei casi uno spreco di risorse, di denaro, anche di denaro pubblico, in termini anche di risorse umane da impegnare. Dunque, la prima vincitrice del bando, quindi anno 2024, fu la piccola cittadina di Gibellina, che è un paesino del Belice che ospita il famoso Creto di Burri, quindi un'opera di land art, no, nel mezzo delle province Trapani, Agrigento, Palermo, che commemora il terremoto del 68. Gibellina ospita anche l'importante museo di arte contemporanea Ludovico Corrao.
e la prima edizione vide 23 progetti, e alcuni anche molto qualificati, devo dire, almeno a vedere da una ricostruzione. Quest'anno i progetti sono stati appena 6, tant'è che, insomma, lei probabilmente lo sapeva già, però insomma è evidente che abbiamo avuto l'intero elenco di città candidate che sono diventate automaticamente finaliste per scarsità di candidature. E i progetti coinvolgono Alba, insieme a diversi comuni delle Langhe, Chioggia, Foligno Spoleto, Termoli, poi Pietrasanta e poi la candidatura congiunta Varese-Gallarate. E questa riduzione, se mi è permessa una considerazione, non è tanto indice di una maggiore possibilità di vittoria, bensì della presa di coscienza del lavoro e della mole di condizioni che possono motivare una candidatura che abbia qualche ambizione. La candidatura di Alba si avvale del supporto della Fondazione Sandretto Rere Bodengo, che ha una storia trentennale, la cui direttrice peraltro era presidente di giuria dell'edizione per l'assegnazione dell'anno prossimo, in realtà 2026, quindi insomma fondazioni e soggetti altamente accreditati. Il Maga di Gallarate, che era già candidato finalista nel 26, è fra i 10 musei più visitati d'Italia. A Termoli pure c'è il Museo Arte Contemporanea di Termoli, il Centro Italiano di Arte Contemporanea di Foligno è attivo dagli anni 60, Pietrasanta, provincia di Lucca, raccoglie in parte la candidatura finalista di Carrara nell'anno precedente. Ha raccolto insomma un dossier con decine di partner attivi sul territorio, è già sede del museo Igor Mitoraj, che è in attesa di apertura, ed è un museo di uno scultore polacco che rivisita sostanzialmente in chiave postmoderna sculture neoclassiche, che ha goduto di 17 milioni di euro di fondi pubblici per la sola apertura, e quindi stiamo parlando comunque di un museo assolutamente ambizioso. Questo per dire cosa? Che una candidatura seria, che sia un minimo ambiziosa, necessita di un lavoro di preparazione e di uno storico artistico territoriale decisamente importante. E a Vittorio non dico che non ci siano queste condizioni o comunque che non possano potenzialmente essere create, anche in collaborazione con soggetti locali, che ve ne sono, insomma, decisamente importanti, mettendo a sistema progetti passati sicuramente, anche valorizzando o comunque comunicando opere che ormai sono identitarie in città e che possono essere incluse all'interno dell'arte contemporanea, però ragionare in termini di candidatura oggi, tra l'altro come lei suggerisce sulla base di un progetto espositivo puntuale come quello del Centenario, che è stato, volente o nolente, è nei fatti accantonato nel corso di tutti questi anni qui, secondo me sarebbe stato abbastanza inutile, insomma, comunque decisamente poco produttivo. Può essere sicuramente, come dire, può avere questo tipo di candidature anche non, voglio dire, con possibilità concrete di vittoria, possono essere uno stimolo per creare nel corso del tempo un certo capitale culturale, però qui davvero siamo, secondo me, molto lontani al momento, insomma, da quello che è stato costruito dagli altri progetti che hanno davvero, voglio dire, storie molto importanti di investimento su questo tipo di progettualità, insomma, contrario di quello che è avvenuto qui a Vittorio negli ultimi anni. E quindi ritengo che Vittorio possa trovare direttrici di posizionamento culturale con maggiori possibilità di riscontro, e quindi ritengo sostanzialmente che non valeva la pena con le condizioni attuali di avanzare questo tipo di candidatura. Grazie mille. Deve schiacciare per la prenotazione. Prego. Allora, il fatto che non ne valesse la pena è ovviamente un'opinione sua e della Giunta, e quindi che avete deciso di non partecipare consapevolmente, perché qui non si trattava, secondo me, avendo letto il bando, semplicemente di ritirare fuori delle opere che erano state fatte per un percorso del centenario, ma qui si poteva usare questo bando per ricollocare le opere, ma anche per far diventare la città un centro di produzione, attirando giovani artisti. Tra l'altro ci sono anche in città, voglio dire, delle personalità che potevano essere coinvolte. Ecco, io invece ritengo che sia un'occasione persa, però
tenetela presente per una prossima volta, magari cominciando a ragionarci per tempo e a poter creare, come dice lei, un progetto che sia credibile e soprattutto ancorato su dei contenuti che diano poi la possibilità di sfondare all'interno di una giuria. Grazie, passiamo al prossimo punto. Di nuovo ancora una interpellanza. Interpellanza del consigliere Tonella Caldart ad oggetto alloggi ERP. Prego. Grazie. Allora, l'interpellanza nasce da un articolo uscito a metà luglio sui giornali locali, una nota prima del consigliere Braido, supportato poi dall'assessora Denardi, a riguardo la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata nel nostro comune. In particolare mi ha colpito, dopo la dettagliata analisi di alloggi disponibili, sia ristrutturati che da ristrutturare, il riferimento, e porto un virgolettato, alla lentezza e carenza sotto il profilo delle strategie strutturali di rilancio a medio e lungo termine riferito alla Regione e ad Ater, necessari, a detta dei due colleghi, per dare risposta adeguata alla crescente richiesta di abitazione da parte della popolazione vittoriese. Fondi con i quali l'Ater sarebbe in grado di provvedere ad ulteriori riqualificazioni. Nei giorni successivi sono stati gli stessi presidente e vicepresidente di Ater a rispondere, sempre a mezzo stampa, parlando di poderosi investimenti fatti a Vittorio Veneto tra il 21 e il 25, equivalenti a 3.300.000 euro, grazie anche, come sappiamo, all'aggiudicazione di fondi del PNRR. Altrettanto chiara è la specifica fatta dai due, presidente e vicepresidente, sugli appartamenti oggi non locati, 70 su 212, di cui 8 oggetto di riqualificazione, quindi siamo a 62, e ben 16 inseriti nel piano di alienazione approvato dalla conferenza dei sindaci, dove oggi sedete voi, per ottimizzare risorse da dedicare successivamente a nuovi investimenti su immobili adatti all'utenza attuale. Questo è il punto focale. Negli anni, infatti, e io l'ho sperimentato da assessore, sono cambiate le caratteristiche degli alloggi richiesti dall'utenza. Una volta c'erano grandi famiglie, oggi abbiamo soprattutto piccoli nuclei familiari, anziani soli, famiglie monoparentali o con 1 o 2 figli, e laddove soprattutto ci sono anziani si richiedono servizi funzionali, primo fra tutti l'ascensore, che purtroppo in tanti dei nostri alloggi, dei condomini dove ci sono i nostri alloggi, non c'è. Quindi a fronte di tale scelta, cioè l'Ater dice non investo in ristrutturazione ma alieno ciò che è datato, che è vecchio, che non riuscirei comunque ad occupare, perché non soddisfa i nuovi richieste. A fronte di tali scelte, che ci appaiono in effetti strategiche, a mio parere, e anche di lungo periodo, e considerando anche il problema che Ater ha a livello di personale, sia amministrativo che tecnico, la vera domanda da farsi è se maggiori fondi, che siano stati regionali o statali, potrebbero davvero migliorare ulteriormente la performance di Ater, che, come si legge negli allegati di bilancio, ha ristrutturato il proprio piano dipendenti per ottimizzare il lavoro in tutti i settori, da quello delle pratiche amministrative, sempre più gravose, a quello tecnico-progettuale, proprio pensando ad investimenti strutturali a lungo termine, anziché, come accadeva in passato, a tamponare i buchi, e non lo dico solo in senso figurato, per avere magari disponibili subito alloggi che però sono vetusti e difficilmente assegnabili. Quindi, trattandosi di rapporti tra enti pubblici, ci saremmo aspettati un impegno reciproco all'ottimizzazione delle risorse e delle strategie per dare soddisfazione alla legittima richiesta di alloggi dei nostri concittadini che ne abbiano diritto. A tal fine ricordo che durante la precedente amministrazione, oltre al costante dialogo che immagino facciate anche voi con i vertici d'Ater, proprio per dirottare quante più risorse possibili nel nostro territorio,
e le ultime assegnazioni dimostrano i risultati, perché ci sono state tantissime assegnazioni negli ultimi anni rispetto al passato, noi avevamo anche inserito nella convenzione con Ater la possibilità per il Comune di intervenire direttamente con fondi e personale proprio nelle manutenzioni necessarie nel passaggio tra un'assegnazione alla successiva, quindi tra un inquilino e il successivo, così da risolvere il problema della tempistica di intervento, che è il reale problema, portando a fine anno a bilancio le eventuali spese da compensare con il dovuto ad Ater. Sapete che è un gioco di dare e avere, no? In base a che lavori si fanno e a cosa fa Ater. Si chiede quindi, è stata data attuazione a questa convenzione che permette al Comune di intervenire per le manutenzioni necessarie a rendere disponibile l'alloggio per un nuovo inquilino dopo che il precedente lo ha lasciato? Considerate anche le attuali disponibilità di bilancio sul titolo 2, si tratterebbe infatti di manutenzioni straordinarie, si ritiene che questa fosse e anche sia tuttora oggi più che mai, considerato l'importo importante dell'avanzo di amministrazione, un'ottima soluzione almeno a parte del problema sollevato. Si chiede inoltre se corrisponde a verità quanto dichiarato dalla vicepresidente Ater Marina Bonotto, che tra i 38 alloggi di proprietà comunale, ben 14, quindi quasi la metà, non sono stati ristrutturati né alienati dal Comune, impedendone quindi l'assegnazione agli aventi diritto e, se è vero, con quali motivazioni non si è intervenuti. E infine, se a chiusura del bilancio 2024, quando si fanno i conti del dare e avere tra Comune e Ater, ci siano stati avanzi che Ater ha reso al Comune in base alla Convenzione e, in caso positivo, come siano stati investiti gli stessi sul patrimonio immobiliare pubblico. Grazie. Grazie consigliere Caldarto. Risponde l'assessore Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Gentilissima consigliera, sono lieta dell'occasione di approfondire questo tema. Anzitutto però credo che per correttezza di tutti, in primis dei cittadini, sia opportuno partire dai numeri e dai fatti. Cosa è stato detto da me e dal consigliere Braido? In estrema sintesi, Ater Treviso non interviene in misura sufficiente anche per via dell'assenza di finanziamenti adeguati da parte della Regione Veneto. Non bastano i fondi PNR che Ater ha già saputo intercettare, serve un vero piano strategico di lungo periodo costruito in sinergia con la Regione per ampliare l'offerta abitativa e garantire a Ater ulteriori risorse da reinvestire sul patrimonio. Cos'è Ater? Perché non tutti lo sanno. Ater, l'azienda territoriale di edilizia residenziale, è un ente pubblico economico strumentale della Regione che opera nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, il cui consiglio di amministrazione è organo di indirizzo politico ed è composto da 3 membri nominati dal Consiglio regionale. L'Ater non è quindi un soggetto indipendente e avulso dalla Regione, ha una connessione politica e di strumentalità di azioni. In quanto ente economico strumentale della Regione, è ovvio che dai finanziamenti di questa dipenda in via principale. Finanziamenti sia per gli investimenti, sia per l'attività, quindi anche il personale che lei citava prima. Quali sono i numeri? Solo per fare un esempio. L'ultimo bando per alloggi ERP del Comune di Treviso, notizia di qualche settimana fa, neanche un mese fa, ha registrato 700 domande, che è più o meno lo stesso numero del bando precedente, 2023. Quindi vuol dire che la situazione è rimasta piatta e quindi non è stata risolta. La Regione del Veneto ha messo su un unico piatto, tutti insieme appassionatamente, 7 Ater, perché ce n'è una per ogni provincia, 560 comuni del Veneto, dando per 3 anni complessivamente 14 milioni di euro. 4,6 milioni di euro per tutta la regione per manutentare gli alloggi ERP. Prevede la stessa regione, per sua ammissione, che con questo bando si riuscirà a avere un riatto totale in tutto il Veneto di 600 alloggi. Se le proporzioni sono semplici da fare e se solo a Vittorio quelli di Ater, che Ater definisce in manutenzione, sono oltre 50 in attesa, è evidente che questi fondi regionali sono insufficienti. Ma andiamo a vedere nello specifico gli alloggi di Ater a Vittorio Veneto come sono messi. Ho confrontato i dati del 23 e del 25 perché parlare per grandi numeri certe volte travia un po' i ragionamenti.
13 alloggi che erano in vendita nel 23, gli stessi cespite per cespite, no 13 in totale, lo stesso identico appartamento, è in vendita ancora oggi, quindi non è stato venduto nessuno, ne sono stati aggiunti 2. Questo è un altro del problema di Ater, che è anche fisiologico e ha in comune con tante realtà pubbliche, comuni, ministeri e altro, perché non facciamo come core business vendere immobili e fare attività di speculazione finanziaria. Ne sono stati riettati in 2 anni 4. 39, quegli stessi 39, erano in manutenzione, questa è la definizione di Ater, e lo sono ancora dopo 2 anni. A quei 39 se ne sono aggiunti altri 15. Degli 8 della regione, che non sono di Ater, ce ne sono solo 8 a Vittorio Veneto, 4 erano sfitti per necessità manutentive, stessa definizione, e la situazione è rimasta esattamente identica, cioè nessuno di quelli è stato sistemato. Se è così a Vittorio, faccio molta fatica a pensare che negli altri comuni vada tanto diversamente, perché mi rifiuto di pensare che Ater faccia preferenze per altri comuni rispetto a Vittorio. Ater ha investito? Sì, e lo abbiamo detto. Oltre ai 4 appartamenti manutentanti in 2 anni c'è stato un forte investimento del PNR che abbiamo citato sia io sia il consigliere Braido. Ma su questo tema la presidenza di Ater, da lei citata, temo si sia un fiantin confusa. Quei fondi, 3,3 milioni di PNRR, non sono serviti alla manutenzione degli appartamenti di cui noi stavamo parlando. Al miglioramento invece energetico di unità immobiliari in via Buozzi. L'intervento è assolutamente pregevole e infatti l'abbiamo citato, ma ciò non ha comportato la possibilità di utilizzare alloggi che prima erano sfitti e in via Buozzi ce n'erano e ce ne sono ancora tanti. E lei questo lo sapeva e lo sa benissimo. Tanto che il 5 settembre 2023, in questa stessa aula, mentre discutevamo della proposta di esentare fatta dalla minoranza Ater dall'IMU sugli alloggi sfitti, purché reinvestisse i soldi risparmiati in manutenzioni e riatti a Vittorio Veneto, lei ha dichiarato: loro hanno questo grosso finanziamento del PNR che ha chiesto Ater, sostanzialmente per l'efficientamento energetico, che però non vuol dire appartamenti, vuol dire efficientare. Una buona parte dell'efficientamento energetico di 33 alloggi di 4 civici di Via Buozzi. Insomma, quello parte o è appena partito o sta per partire. Questa è la sua dichiarazione. Il mio professore di diritto romano, quel Luigi Carofalo che tante volte nello scorso mandato è stato citato in quest'aula, diceva sempre a lezione: nel 3-7 a coppe si risponde coppe, quindi se ti sto parlando di un tema non mi rispondi con un altro. Se stiamo ragionando di manutenzione di alloggi sfitti e riconosciamo l'intervento PNR non facendo finta che non ci sia stato, ma diciamo che serve altro, in teoria non mi dovresti rispondere che hai investito 3,3 milioni, la definizione cos'era? Un poderoso investimento, confondendo il lettore tra quello che è la manutenzione e il riatto e qualcos'altro. Ribadisco, sempre utilissimo. Sempre se si vuol parlare seriamente. E lei, consigliere, deve dedurre o che aveva la memoria corta o che si è confusa anche lei. Alla fine della fiera, se con questi numeri, richieste esorbitanti a livello generale, non solo a Vittorio Veneto, possibilità di manutentare immobili bassissima in rapporto ai finanziamenti, dirmi che non manca una strategia strutturale a lungo termine e che non c'è lentezza, io rimango perplessa. E se lei o Ater, sulla base sempre di questi dati, ritiene che sia sbagliato chiedere alla Regione di più di 4,6 milioni di euro miseri per ogni anno per 3 anni per manutentare tutti gli alloggi, ribadisco, di tutte le Ater e di tutti i comuni, ne prendo atto. Però lo dobbiamo dire anche a tutti coloro che sono in attesa. Io continuo a credere che sia troppo poco. Cosa ha fatto il Comune sui suoi alloggi? Questo ente ha un totale di 45 alloggi, 14 dei quali sfitti da manutentare, quindi la vicepresidente ha dei numeri che non tornano particolarmente, ma non importa. È stata avviata la pianificazione del recupero degli alloggi ERP in questi mesi e di edilizia sovvenzionata, promuovendo una serie di azioni. Immobile in via Graziani, edilizia convenzionata. Il Comune ha avviato la redazione di un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di una porzione di fabbricato residenziale di proprietà comunale con l'obiettivo di riqualificare gli spazi e renderli disponibili per giovani in condizioni di disagio sociale e economico e famiglie, offrendo loro un'abitazione adeguata e funzionale. Si tratta di 5 alloggi. No, quello no. Via Graziani è vicino al seminario. No, quella è la casetta del custode del cimitero Ginevra. Non è ERP quella lì.
L'intervento prevede una spesa di 250.000 euro ed è stato oggetto di richiesta di finanziamento al GAL Alta Marca Trevigiana nel bando di qualche mese fa, di questa primavera. Dopo la trasmissione del tale progetto, gli uffici si sono fatti carico di una complessiva verifica sugli immobili ERP, cui ha fatto seguito per l'immobile in via Da Vinci. L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria di 6 alloggi, di cui uno sfitto. La spesa è di 326.000 euro prevista e l'intervento è stato oggetto di richiesta di finanziamento nell'ambito del bando previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 518 13 maggio 25. La scelta dell'immobile è legata ai requisiti e ai criteri previsti dal bando, non si poteva chiedere su qualsiasi immobile, come potete ben immaginare, per cui gli uffici hanno analizzato quello che c'era e quello che a loro avviso era meglio fare. Altra edilizia ERP. In forza della convenzione per l'amministrazione degli alloggi ERP di proprietà del Comune, che veniva citata prima, è stato richiesto di acquisire i preventivi per i lavori a fini di riatto degli alloggi sfitti ai sensi dell'articolo 7 della convenzione suddetta. 4 alloggi in via Piai, 1 alloggio in via Pretorio, 1 alloggio in piazza Flaminio, 2 alloggi in via da Ponte e 1 in via Da Vinci. Tra questi 4 in via Piai, 1 in via Pretorio, 1 in piazza Flaminio, 2 in via da Ponte e 1 in via Da Vinci, che è lo stesso di prima, che è stato inserito nella malaugurata ipotesi che la Regione non dovesse, vista la scarsità dei fondi complessivi, finanziare il progetto. In attesa di ricevere i preventivi, comunque, e quantificare precisamente i relativi importi, nella variazione di bilancio che votate la prossima settimana è già stata inserita previsionalmente una cifra di 50.000 euro. Ater nel 2024 ha corrisposto al Comune 42.257,11 euro, quale rimborso spese di amministrazione e manutenzione sugli alloggi del 2023, e a fine dello scorso mese sono stati bonificati 16.218,74 euro relativi invece alla gestione dell'anno 24. Gli importi, come negli anni precedenti, ad esempio il 2023, sono stati devoluti al complessivo della spesa corrente. Sì, perché sono entrate correnti, quindi vanno in spesa corrente. Grazie. Sì, non c'è una destinazione, non è come le infrazioni al codice della strada che hanno la destinazione vincolata. Grazie. Allora, innanzitutto, quando io ho riportato, perché la dichiarazione è dei vertici di Ater, il discorso del finanziamento dei 3,5 milioni, è chiaro, cioè forse avremmo potuto esplicitarlo ulteriormente che quello era sull'immobile, però l'immobile, così come esisteva prima, sarebbe stato un immobile che prima o poi sarebbe stato svuotato, quindi è un investimento funzionale al fatto che gli appartamenti possano essere usufruiti, e mi dispiace perché quella volta avevo insistito, ma non è stato possibile, far inserire l'ascensore, perché in quegli immobili di via Buozzi sono tutti senza ascensore ed è un problema che prima o poi si porrà seriamente ecco, quindi tanto per essere chiari. Poi i numeri, voi li sapete meglio di me, io li ho presi ovviamente da quello che ho letto sui giornali. Mi fa piacere sentire che c'è questo investimento del Comune sugli alloggi, perché questo è importante. Mi dispiace appunto che i 42.000 più 16 non possano in qualche modo essere direzionati perlomeno su attività sociali, sempre relativi alle persone che in quelle case abitano. È bene il discorso di fare richiesta di ulteriori fondi. Ho capito che quello di via Da Vinci è un bando regionale, non ho capito gli altri se sono bandi regionali anche quelli. Ah, del GAL, quindi vabbè, insomma, in qualche modo. No, vabbè, non sono soldi che il GAL prende dalla regione anche quelli. Vabbè, quindi diciamo che la mamma in qualche modo è sempre la stessa. Chiaramente la regione fa ciò che può, ok, quindi dall'Europa, la regione fa ciò che può, immagino che nessuna regione abbia interesse a mettere meno fondi se potesse metterne di più, nel caso vinceste voi questa tornata avrete in mano la possibilità di duplicare, quintuplicare o aumentare fin dove si può i fondi per ERP. Grazie. Grazie.
C'è ancora una interrogazione. Un attimo. Interrogazione del consigliere Antonella Caldarta all'oggetto situazione CAV. Prego, consigliere. Sì, grazie di nuovo. Allora, qui si tratta di un problema che poi per fortuna è stato risolto, ma è relativo all'attuazione dell'intesa Stato-Regione del 22, dove appunto in questa intesa si ponevano dei requisiti minimi perché le cooperative che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio potessero partecipare ai bandi, nel nostro caso il bando del Comune di Vittorio Veneto, del CAV Vittorio Veneto, perché sappiamo che è un CAV che serve l'intero nostro territorio, i 28 comuni, e i prerequisiti chiedevano che le cooperative che volevano partecipare dovessero avere nel proprio statuto il requisito della esclusività o perlomeno prevalenza di gestione di un CAV da almeno 5 anni. Chiaro che questo, insomma, non siamo nati ieri, era evidentemente stato pensato per le grandi cooperative che operano in alcune parti d'Italia. Noi siamo subito insorti, all'epoca io sono stata anche dall'assessore, poi eravamo andati attraverso associazioni che si occupano della donna in regione proprio per sollecitare l'assessore Lanzarin che siede al tavolo dell'intesa Stato-Regione perché venisse tolta o cambiata questo prerequisito. Durante questo periodo io non mi sono permessa di intervenire sul tema proprio perché il tema era molto serio e anche molto grave e anche molto delicato, quindi ho, come posso dire, con grande rispetto lasciato che foste voi a muovervi nei modi che pensavo aveste pensato. E questo proprio per evitare di entrare anche con quelle che poi vengono intese come polemiche, anche se polemiche non sono, su un tema che evidentemente è un tema di grande delicatezza e molto grave, che è quello proprio della protezione di donne vittime di violenze. Allora, in questo periodo si avvicinava questa scadenza, perché era mi pare a settembre o a novembre, mi pare a settembre, e sul nostro territorio si sono mosse alcune personalità di peso nel settore delle cooperative. In modo particolare ho letto sul giornale un intervento del presidente di Cooperative di Belluno e Treviso, Lorenzo Bruniera, e poi la dottoressa Raffaella Daros, che è la coordinatrice regionale della Commissione Donne Cooperatrici, oltre ad essere la presidente della cooperativa che in questo momento gestisce il nostro CAV. Ho letto poi, e mi è parsa un'ottima mossa, anche quella dei sindaci di centrosinistra del Monte Bellunese che si sono uniti e sono andati in regione a evidenziare insomma la loro preoccupazione e a chiedere un intervento, però sinceramente non ho visto nulla non ho letto nulla, io spero che l'abbiate fatto, da parte del nostro comune che, non dimentichiamolo, è il titolare del CAV Vittorio Veneto, non del CAV di Vittorio Veneto, perché come ho detto prima il CAV Vittorio Veneto è l'unico CAV centro antiviolenza pubblico dei 28 comuni del nostro ATS. L'assessore Lanzarin evidentemente ha trovato il modo per muoversi al tavolo dell'intesa Stato-Regione ed ha dichiarato, e l'ho letto sempre sulla stampa il 15 luglio, hanno fatto una dichiarazione che ci sarà, che stanno insomma per attuare, una deroga che permetterà il riconoscimento ad operare agli enti già operativi e con maturata esperienza che avevano beneficiato dei fondi regionali ed erano stati riconosciuti dalla Regione prima di quel 14 settembre 22, quando appunto c'era stata l'intesa Stato-Regioni. Quindi una mossa politica importante che permetterà, per fortuna, dico, e penso che ne siamo tutti contenti, la sopravvivenza anche del nostro centro antiviolenza.
Quello che chiedo è quali azioni abbia intrapreso il nostro Comune in qualità di responsabile del CAV Vittorio Veneto per reclamare la legittimità della partecipazione e gestione del CAV stesso a cooperative che non rispondevano ai prerequisiti previsti, quale supporto politico sia stato dato a questi rappresentanti territoriali delle cooperative per sostenere il loro grido d'allarme e soprattutto se la questione sia stata portata in conferenza dei sindaci o nella conferenza dei sindaci o conferenza dell'ATS proprio per ottenere maggior forza verso la Regione e se sì quale documento sia stato presentato, perché ritengo che, come ha fatto Montebelluna, un'azione congiunta, anche perché se è vero che esiste oggi il Comitato dei Sindaci, che esiste l'ATS, è chiaro che questa è una questione decisamente da discutere in quell'ambito. Grazie. Grazie consigliere Caldart, risponde l'assessore Ceccarini. Allora, ringrazio anch'io la consigliera Caldart per darci l'occasione di portare a conoscenza delle cittadine e dei cittadini la bella notizia che permetterà la continuazione del prezioso servizio del nostro centro antiviolenza gestito dal personale del Comune con il supporto di 2 psicologi e un'avvocata di cooperativa. La deroga citata nel discorso fa riferimento all'intesa appunto Stato-Regioni relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza delle case rifugio che è del 14 settembre 22. Per l'applicazione dei nuovi requisiti era stato previsto un periodo transitorio della durata di 18 mesi, poi è stata concessa un'ulteriore proroga di altri 18 mesi viste le numerose criticità segnalate, solo per evidenziare che questo clima di incertezza c'è da 34 mesi. Allora, insieme alle responsabili del CAV sono rimasta in costante contatto con la dottoressa Palmaricci, EQ regionale referente per le politiche di contrasto alla violenza contro le donne e tramite lei col dirigente della Regione Veneto, il dottor Borsellino, dell'unità organizzativa famiglia, minori e giovani. Altrettanto è stato fatto con la dottoressa Durante e il dottor Donadel per quanto riguarda la discussione e l'aggiornamento sulle azioni intraprese dai vari centri antiviolenza e case rifugio congiuntamente, come diceva. È stato garantito l'appoggio dell'amministrazione alle istanze portate avanti fino alla condivisione delle ultimissime novità positive. Ho in diverse occasioni condiviso preoccupazioni e stato di avanzamento dei lavori del tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, con occasioni anche informali con l'assessore di Treviso Gloria Tessarolo. Ecco. E questo è quanto, cercando su internet, sulla stampa, quello che si trova di prese di posizione sono quelle che ha citato lei, quindi i nomi di politici e di gruppi effettivamente che si sono spesi su questa questione sono quelli che ha portato lei nella sua interrogazione, è vero. E proprio quest'anno ricorrono 10 anni dall'apertura del centro antiviolenza a Vittorio Veneto, avvenuta nel 2015, ma già nel 2005 era stato istituito lo sportello donna, quindi una bellissima lunga tradizione. Uno spazio aperto che offre ascolto, sostegno e accompagnamento alle donne che si trovano a vivere situazioni di violenza domestica o stalking, ma è anche promotore di cultura, sensibilizzazione e formazione. A tal proposito stiamo predisponendo una serie di eventi molto diversi tra loro che da ottobre in avanti coinvolgeranno la cittadinanza a vari livelli con spettacoli e conferenze, poi percorsi gratuiti e pratici per donne che desiderano ritrovare il proprio posto nel mondo del lavoro. Ci saranno anche formazioni mirate per gli operatori del territorio, oltre ad attività nelle scuole. Ecco, tutto ciò nella convinzione che di rispetto, parità e diritti è necessario parlare tutti i giorni e non solo il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Assessore, cosa devo dirle? Tutto ciò che lei cita adesso, le attività in programma, eccetera, non sarebbero state possibili se la Regione non si fosse mossa e se non avesse salvato il nostro CAV. Quindi
parlare con la dottoressa Palmaricci, parlare con il dottor Borsellino va bene, però quello non è il tavolo politico è il tavolo della conferenza dei sindaci, e mi sembra di intuire dalla sua risposta che lei non abbia portato questo tema all'ordine del giorno. Beh, insomma, la conferenza dei sindaci esiste da sempre, che poi adesso ci sia anche l'ambito, però il tavolo della conferenza dei sindaci esiste. Adesso che non sia operativo mi sembra un'affermazione forte. Ma ambito o conferenza dei sindaci, che sono le stesse persone con due nomi, comunque, voglio dire, la conferenza dei sindaci esiste. E se le cose che state deliberando, ho letto sul giornale le case, l'assegnazione qua dove c'era la porta, come si chiama, Ceneda, tutte quelle cose che state mettendo insieme tutti insieme funzionano, magari poteva anche pensare di portare un tema così grave, perché se avessero chiuso il CAV sarebbe stato un problema grave. E io capisco il suo imbarazzo, mi dispiace averlo provocato, Assessore, però la realtà è che lei non si è mossa politicamente nel modo corretto. Grazie a Dio lo hanno fatto altre amministrazioni, e tanto di cappello, e l'ha fatto alla fine. Sì, l'amministrazione per esempio di tutto il gruppo, ripeto, io ho letto di Montebelluna, non lo so se l'abbiano fatto altri, però alla fine è la politica che si deve muovere, e alla fine è stata l'assessore Lanzarin che ha salvato, e per fortuna dico, e la ringraziamo. Certo che è regionale, ma bisogna andare a spingerli, perché la regione non fa le cose così, cioè devono avere gli input dal territorio fino a prova contraria, no? Stessa cosa che succede per l'urbanistica e per tutto il resto. Quindi il mio augurio è di lavorare un po' meglio a livello di ambito, anche perché se adesso viene costituito, non so se avete già approvato il nuovo regolamento o meno, Vittorio Veneto sarà il presidente di uno dei 3 subambiti. Quindi essere capofila, non mi ricordo come l'abbiamo chiamato, di uno dei subambiti vuol dire avere delle responsabilità che vanno ben oltre quelle di organizzare gli eventi, con tutto il rispetto, di ottobre. Grazie. Allora si è conclusa con questa la collezione di interrogazioni. Rimane la mozione. Allora, mozione presentata dai consiglieri Giulia Bortolotto, Irene Cotifani e Silvia Bevilacqua, avente ad oggetto la proclamazione di Vittorio Veneto come luogo sicuro per le donne. Illustra Giulia Bortolotto. Prego. Presidente, buonasera a tutti e tutte. Restiamo sul tema. Perché questa mozione appunto nasce da un'evidenza che abbiamo tutti sotto gli occhi, che nonostante dei casi virtuosi e delle iniziative come quelle di Vittorio Veneto, comunque la violenza e la discriminazione di genere sono ancora un tema. Ce lo confermano anche i dati, sono un tema a livello europeo, sono un tema in Italia e sono un tema in tutte le comunità. Per poterlo affrontare, chiaramente, oltre al fondamentale supporto dei servizi di accoglienza e di protezione di cui abbiamo appena parlato, c'è anche, forse e soprattutto, però, la necessità di un cambiamento culturale. E da questo punto di vista le istituzioni a tutti i livelli devono essere coinvolte, perché possono fare molto, e siamo però convinti che le istituzioni come noi, quindi le amministrazioni locali, essendo le più vicine ai cittadini e presenti nella quotidianità delle persone, abbiano un ruolo importante in questo senso. Queste sono le premesse per cui abbiamo deciso di proporre al Comune di adottare una risoluzione europea, Safe Place for Women, che ci permette di proclamare Vittorio Veneto come luogo sicuro per le donne. Questa risoluzione nasce nel 2023 da un'iniziativa della Regione di Valencia, è stata poi notata e quindi proposta all'interno della Commissione europea dal Comitato delle Regioni.
e già nella sua prima formulazione contiene, definisce una serie di azioni minime per i comuni che intendono adottarla. Quindi non è una risoluzione simbolica, non è una mera dichiarazione, un atto politico, però già nel suo intento prevede un impegno concreto, prevede delle attenzioni, delle iniziative, delle attività che effettivamente possano contribuire alla sicurezza da un certo punto di vista e al cambiamento culturale da un altro. Quello che abbiamo fatto noi è stato studiare evidentemente questa risoluzione e però abbiamo dovuto adattarla al nostro comune, perché lo abbiamo scritto nelle premesse, ma ne abbiamo parlato fino a 2 minuti fa. Su questo fronte il comune di Vittorio Veneto ha già attuato molte iniziative virtuose. Lo abbiamo citato, dal 2006 c'è lo sportello donna, nel 2015, quindi adesso siamo al decennale del centro antiviolenza che proseguirà la sua opera, come ci siamo appena detti, e queste strutture, assieme a un impegno concreto del Comune, insieme a vari altri enti e istituzioni, hanno anche organizzato negli anni tutta una serie di attività, sia di formazione specifica per il personale, ma anche di sensibilizzazione della popolazione. Se ci fossimo fermati qui, con queste premesse, Vittorio Veneto avrebbe già avuto i requisiti per adottare la risoluzione, però chiaramente non era nemmeno nel nostro intento renderlo un mero proclama o peggio vantarci di qualcosa che a posteriori in qualche modo. E quindi abbiamo deciso che questo fosse il punto di partenza e di andare a proporre qualcosa per costruire oltre. Non posso evidentemente illustrarvi tutta la risoluzione perché sono 15 punti, però questi 15 punti si muovono comunque su 3 macrofiloni principali. Un macrofilone chiede all'amministrazione di prendere sistematicamente in considerazione in tutte quelle che sono le decisioni, e faccio un esempio, quello che può riguardare l'illuminazione piuttosto che la mobilità, la sicurezza, il controllo della sicurezza, quelle che sono, e nelle relative allocazioni di bilancio, quelle che sono le esigenze di sicurezza delle donne. Abbiamo detto le esigenze di sicurezza delle donne, è chiaro che questo poi si traduce in una sicurezza generale se andiamo a prendere in considerazione queste, queste scelte. Un altro filone è quello di rafforzare, ampliare e informare, quindi con la comunicazione quanto più precisamente possibile, sui servizi di supporto di cui abbiamo appena parlato, di modo da appunto farli conoscere sul territorio e facilitarne in questo modo l'accessibilità. E infine di continuare a promuovere quello che ci siamo detti e rafforzare quelle che sono le attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, ma anche sostegno psicologico, sin dall'età scolare, e con una particolare attenzione ad alcune fasce d'età che sono cruciali, come l'adolescenza e la preadolescenza anche, mi viene da dire, per la costruzione del senso del rispetto, dell'autodeterminazione e di una cultura di contrasto alla violenza. Ho solo vinto tanto, quindi volo, perché in realtà volevo soffermarmi solo su 3 attività specifiche che si inseriscono in questi macrofiloni, ma vanno a spingersi un po' per là proprio chiedendo una tipologia di attività. La prima è la richiesta di organizzare delle attività pubbliche di sensibilizzazione per riconoscere, reagire e supportare chi subisce qualsiasi forma di violenza. Mi spiego. È un'attenzione specifica alle cosiddette violenze minori, che sono delle violenze, ad esempio come quella psicologica, economica, comunque le conosciamo, che tendono a essere meno visibili e quindi possono essere non riconosciute. Questo non riconoscimento potrebbe essere anche un deterrente per le persone per chiedere aiuto, perché possono aver timore della reazione, di essere sminuite, di non essere comprese. Quindi crediamo che sia importante offrire gli strumenti a tutta la popolazione per riconoscere tutti i tipi di violenza, per decodificarla e quindi per poter indirizzare e accompagnare le eventuali vittime verso il supporto corretto.
La seconda invece è la richiesta dell'organizzazione di un evento che abbia come protagonista anche la componente maschile, perché riteniamo sia fondamentale ormai esplicitare il ruolo fondamentale di tutte le persone nel contrasto alla violenza. Ormai sempre di più, e ci sono tantissime iniziative che lo testimoniano, ci si sta rendendo conto che la violenza e la discriminazione di genere non sono un problema solo delle donne, sono evidentemente un problema sociale, tutta la popolazione ne è vittima. E quindi è fondamentale che anche gli uomini, con la propria voce e con il proprio esempio, diventino parte di questo cambiamento. Visto che ho finito il tempo, posso prendermi gli altri 5 minuti adesso? Ho finito in realtà, era giusto per non sforare eccessivamente. È un vezzo, ma questa è la serata delle citazioni, quindi a questo proposito mi piacerebbe citare l'incipit di un podcast proprio su questo tema, proprio perché, come vi sto dicendo, sta diventando sempre più presente e sentito, che a me è piaciuto moltissimo e che tratta proprio del coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza sulle donne. Questo incipit dice così, il podcast, se mi interessa, si chiama Il silenzio parla, seconda edizione. Dice: non è un problema solo delle donne, per questo anche gli uomini prendono la parola, perché se alcuni di loro sono parte del problema, la maggioranza deve essere parte della soluzione. Uomini e donne, e a me viene da aggiungere persone, insieme contro la violenza di genere. È molto interessante questo podcast perché racconta la violenza di genere vista da chi è vicino alle donne che hanno subito violenza, quindi dagli uomini che sono vicini a queste donne. L'ultima richiesta invece è quella di avviare, possibilmente in sinergia, no, sicuramente in sinergia con i comuni vicini, proprio perché il centro antiviolenza Vittorio Veneto non è il centro antiviolenza di Vittorio Veneto, una campagna di comunicazione che garantisca la massima informazione. Oltre forse ai comuni, diciamo i 28 comuni di riferimento, sarebbe auspicabile andare anche oltre e addirittura arrivare ad altri comuni dotati di un centro antiviolenza, perché chiaramente anche analizzando i dati anche del nostro centro antiviolenza vediamo che le donne non per forza si rivolgono al centro antiviolenza più vicino o a quello che sarebbe di riferimento. È comprensibilissimo il motivo, può essere per ragioni di riservatezza, riconoscibilità, distanza psicologica, e quindi riteniamo che sia davvero importante una comunicazione capillare proprio estesa sul territorio che informi esattamente sull'ubicazione dei supporti disponibili. Un'ultima nota su queste 3 attività nello specifico, ma nell'ultima più di tutte. L'avevamo in qualche modo anticipato con il consiglier Braido da ritorno da Bruxelles, avremmo provato a proporvi possibilità di accesso ai finanziamenti europei. Quest'ultima attività in particolare, prevedendo un consorzio tra enti ed essendo facilmente replicabile sul territorio europeo, potrebbe concorrere ai bandi del CERV, che arrivano a una copertura delle spese anche del 90% per l'attività. Chiudo solamente su un'altra cosa, se avete letto la risoluzione, l'avete visto nelle premesse, anche noi avevamo rilevato la questione dei centri antiviolenza e le notizie confortanti che erano arrivate al riguardo. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, la Commissione non si è ancora riunita, quindi attendiamo anche noi sviluppi e conferme e aggiornamenti specifici su questa cosa. Solo una piccolissima nota, in realtà si è persa una notizia su attività che sono state fatte a supporto. Il 15 luglio, quindi esattamente il giorno dopo sì, esatto, a cui facevamo riferimento, c'è stata una conferenza stampa del gruppo del PD, quindi diciamo capitanata dalla capogruppo Vanessa Camani, in cui sono state chieste
alla Regione di sapere esattamente quale fosse lo stato di avanzamento e cosa, chiedendo che ci fossero risposte puntuali sulla revisione e l'assicurazione del perdurare dei centri antiviolenza sul territorio. Grazie. Grazie, consigliere. Allora, do la parola al consigliere Marta De Nardi, prego. Grazie Presidente. Oggi presentiamo una mozione per proclamare Vittorio Veneto luogo sicuro per le donne. Lo facciamo partendo da dati molto preoccupanti. In Italia il 31,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale, il 5,4% delle donne è stata vittima di stupro e il 43,2% ha subito violenza psicologica da parte di un partner. Solo il 12,3% delle vittime però denuncia l'aggressione subita e questo significa che nella maggior parte dei casi la violenza resta nascosta. Ogni settimana nel nostro Paese 2 donne sono vittime di femminicidio. Nell'Unione Europea le cifre sono simili, 31% per le donne vittime di violenza fisica, 5% vittime di stupro, invece si innalzano i femminicidi ogni settimana, arriviamo a 50. La mozione che presentiamo non è una dichiarazione formale, come ha detto Giulia Bortolotto, ma un atto di indirizzo che si traduce poi in impegni concreti. Come membro di diritto della Commissione Pari Opportunità tengo particolarmente a sottolineare che questa tematica è stata centrale fin da subito nell'attività della Commissione, che è nata a gennaio, in poco più di un mese ha dimostrato attenzione e sensibilità verso la questione di genere. Proprio l'8 marzo scorso, infatti, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo promosso l'iniziativa Camminata di Pari Passo, che ha coinvolto circa 400 persone. Un segnale di partecipazione forte e sensibilità da parte della cittadinanza, che dimostra vicinanza a queste tematiche. La nostra città non parte da zero, come è già stato detto anche dall'assessora. A Vittorio Veneto esistono già strumenti importanti. Dal 2005 lo sportello Donna, il centro antiviolenza comunale, operativo dal 2015, realizzato in collaborazione tra il comune, l'ULSS, le forze dell'ordine e i servizi sociali. Queste strutture hanno promosso numerose attività di formazione, di informazione e sensibilizzazione rivolte a operatori cittadini e cittadini. Con questa mozione chiediamo per esempio innanzitutto di dichiarare Vittorio Veneto luogo sicuro per le donne, considerando che stiamo aderendo alla campagna europea Safe Place for Women, tutelare e rafforzare l'accesso ai servizi di sostegno per le vittime di violenza, difendere il nostro CAV, evitando appunto che venga indebolito o chiuso, promuovere formazione specifica per il personale dei servizi di primo contatto, come le forze di polizia, i sanitari, gli insegnanti, applicare una politica di tolleranza zero verso la pubblicità sessista negli spazi pubblici, integrare la prospettiva di genere nelle politiche urbane, dai trasporti all'illuminazione, dai servizi sociali alla sicurezza, promuovere incisivamente l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Questo vorrei sottolinearlo perché mi sento che a me è un po' mancata per varie ragioni. Avviare azioni di comunicazione e coinvolgimento del territorio con attenzione anche alla componente maschile, come ha detto la consigliera Giulia Bortolotto. Lavorare in rete quindi con altri comuni dotati di CAV come Pordenone e Venezia. In conclusione, l'obiettivo è uno: costruire una città in cui le donne si sentano sicure, che possono sentirsi ascoltate e supportate, cioè proclamare Vittorio Veneto luogo sicuro per le donne. È un passo sia politico sia culturale ed è un impegno a non minimizzare e a non lasciare sole le vittime e a lavorare per prevenire la violenza con strumenti concreti e duraturi. Vi invito dunque a sostenere questa mozione con convinzione e senso di responsabilità. Io da giovane donna lo farò. Dispiace che alcuni consiglieri uomini abbiano lasciato l'Aula prima della discussione e la votazione della mozione. Questo, a mio avviso, dimostra che c'è ancora molto lavoro da fare. Grazie. Grazie.
Giuliana. Allora, è tutto molto bello e molto condivisibile, ovviamente, quello che avete detto. Peccato che poi, alla luce dei fatti concreti, io mi trovi ad avere 3 nomi che presentano questo tipo di documento, ma non ho sentito una sola parola quando in quest'Aula c'è stato un momento in cui si è mancato di rispetto delle donne, né prima né dopo. Oltre a questo direi che, ma non per andare molto lontano, perché qui parliamo della città sicura per le donne, rimaniamo all'interno di quest'Aula. Io continuo all'interno di quest'Aula a sentire un lessico che non è adeguato. E quando dico che non è un lessico adeguato, intendo dire che si continua ad utilizzare una dissimmetria di linguaggio. Anche questa sera lo notavo, anche il Presidente continua a dire sindaco, assessore, sindaca, assessora. Quindi anche nella lingua si perpetuano, nell'utilizzo del linguaggio si perpetuano delle disparità di genere. Quindi questo insomma, è un qualcosa che mi fa riflettere nel momento in cui voi agitate questo problema. Vero, legittimo. Poi dite e mettete lì tutta una serie di azioni che dovrebbero essere portate avanti e realizzate, ma sono tutte cose che sono state fatte, vengono fatte, nella normalità di un assessorato alle politiche sociali, si trattano e si mettono in campo. Non credo ci sia bisogno di una mozione che vincoli a fare determinate cose quando queste cose comunque si fanno, perché fa parte della logica e di quello che tra l'altro è contenuto all'interno di un DU e di un programma che noi tutti abbiamo, che voi avete ben esposto e che noi abbiamo qui condiviso. Quindi sì, per carità, città sicura per le donne, ma sicura per tutti, per gli uomini, per gli anziani. Io vorrei una città sicura per tutti. Quindi io mi asterrò dal votare. Grazie consigliera Giuliana. Consigliere Errante. Grazie Presidente. Io sarò più sintetico. Ringrazio chi ha portato la mozione e mi sento anche, visto le interrogazioni, di ringraziare anche chi ha portato avanti negli anni il centro antiviolenza Vittorio Veneto. Da uomo, lo dico perché mi ha fatto un certo che vedere consiglieri che non hanno potuto dedicare 10 o 15 minuti in più del proprio tempo per votare questa mozione. E quindi, al di là dell'appartenenza politica, io voglio solo dire che se è possibile cambiare qualcosa, ognuno di noi ci prova, anche con un semplice voto io ci sono. Grazie. Grazie. Sì, grazie. Allora, io ho molto apprezzato veramente il tono e la modalità con cui la consigliera Bortolotto, a nome anche dei colleghi, ha presentato questa mozione e sono certa che creda fortemente in quello che ha detto. Quindi questo è indubbio ed è una premessa importante. E in questi giorni sui social purtroppo si è scatenata una serie di battute di pessimo gusto relativamente a questa mozione. La somma di tutto ciò è chi l'ha definita aria fritta. Ecco, io condanno una definizione del genere perché non credo veramente, assolutamente, che si tratti di aria fritta, perché ogni qualvolta si susciti interesse
per la sicurezza della donna, per i diritti della donna, per le pari opportunità, si dà un contributo a prescindere al miglioramento della nostra società. Quindi il tema è un tema assolutamente serio, importante e anzi che vale la pena, su cui vale la pena di tanto in tanto anche discutere in Consiglio Comunale. Ora, il problema quindi non è il tema. Ciò che io trovo debole in questo documento è il contenuto, nel senso che lei stessa ha elencato tutta una serie di attività e ha anche detto sono attività già in essere. Questa è una mozione rivolta alla Giunta, alla Sindaca e alla Giunta. Ecco, mi sarebbe piaciuto impegnare la Sindaca anziché il Sindaco, ma insomma questo è un altro tema. Voi, che tra l'altro siete maggioranza, state dicendo alla vostra Sindaca e ai vostri assessori di fare delle cose che o non sono state fatte, ma allora c'è qualcosa che non va, oppure stanno già facendo, ma allora è ridondante ciò che state dicendo. Cioè è qui dove io trovo la debolezza del documento, non ribadisco sul tema in sé. Voi chiedete di adottare politiche a tutela della sicurezza, però la sicurezza è il primo compito che una prima cittadina ha. Oltretutto, e avete fatto benissimo, l'abbiamo fatto anche noi, un tema che abbiamo presentato come uno dei nostri obiettivi in campagna elettorale. Quindi non capisco cosa ci sia di nuovo e possiamo analizzare i vari punti. Per esempio, vabbè, adesso alcuni sono molto specifici, tipo quando dite garantire la rapida reazione dei servizi, che è come dire che oggi al CAV non c'è una risposta. È vero che abbiamo visto tutti, maggioranza e minoranza, quella mail di quel signore che si è lamentato della lentezza, anzi del fatto che il CAV non avrebbe risposto, però io spero e credo, nella mia esperienza, che sia un caso e può succedere che ci sia un misunderstanding con il centralino, eccetera. Quindi dire che sollecitate la reazione dei servizi competenti è abbastanza forte, perché è come dire non state rispondendo. Poi dobbiamo renderci conto, anzi non renderci conto, dobbiamo ricordare, è mio compito ricordare che sono 3 le finalità su cui lavora il centro antiviolenza. La prima, la più importante, è quella di tutelare la donna beh sì, il centro antiviolenza è donna, altrimenti c'è il centro per l'uomo, la donna che abbia subito un qualche tipo di violenza. È chiaro che questo è il 90% del lavoro. Le altre 2 finalità su cui lavora il CAV sono la formazione e l'informazione. La formazione, bene, voi dite, è bene formare soprattutto il personale. Abbiamo fatto, ma penso che siano stati fatti anche successivamente alla mia presenza, corsi di formazione per le forze dell'ordine, corsi di formazione per le assistenti sociali, cioè con tutti coloro che hanno a che fare immediatamente, no? Per esempio, un lavoro importantissimo è stato quello fatto con le forze dell'ordine, quando abbiamo cercato, ovviamente con degli esperti che parlavano, di omogeneizzare il linguaggio delle forze dell'ordine. Cioè diverso è avere un poliziotto, un carabiniere che ti parla da carabiniere, da poliziotto, no? Magari dandosi in quel modo che hanno loro, che è noto. Diverso è da usare un linguaggio accogliente. Sapete che sia a Vittorio che a Conegliano e anche in altre città, tra l'altro è stata realizzata la cosiddetta stanza tutta per sé all'interno delle sedi dei carabinieri e anche della polizia a Conegliano, che è stata attrezzata da un'associazione, dal Sor Optimis Conegliano Vittorio Veneto, non solo per renderla una stanza accogliente, con un angolo per i bambini, eccetera, ma anche con un'attrezzatura di registrazione che permetta che la dichiarazione della donna divenga poi oggetto direttamente da passare al giudice, senza che questa debba essere interrogata 2 o 3 volte. Quindi sono stati fatti parecchi passi avanti. E poi la formazione dei giovani. Allora c'è il CAV che lavora con i giovani, credo che l'assessora faccia parte della Fondazione di Comunità, dove c'è il progetto, come si chiama, Alice incontra Pollicino, che è proprio destinato
a parlare di rispetto con i bambini piccoli e così via, con tanti altri, con tutti i livelli della scuola, senza dimenticare il bellissimo progetto che da anni va avanti con il Liceo Flaminio, dove si parla proprio di pari opportunità e di linguaggio di parità, che è molto importante. C'è poi, quindi i temi sono temi importanti, cioè c'è la formazione, c'è l'informazione, però chiaro che si può fare di più. Però è brutto dire a questa sindaca, a questa assessora, a questi assessori fate queste cose che state già facendo. Ecco, trovo molto interessante il punto 8, il punto quello sui lavori pubblici, che non trovo più, il 7, sul quale io non sono riuscita ad ottenere niente dal mio collega dell'epoca, perché questa è una lotta che veramente ho perso, una lotta impari, perché l'assessore ai lavori pubblici si è rifiutato di ascoltarmi ed era proprio, mirava ad avere un coinvolgimento della donna nel momento in cui ci fossero delle progettazioni, per esempio sull'illuminazione pubblica, pensiamo ai Meschietti, pensiamo alla pista ciclabile, cioè a quei luoghi dove purtroppo noi non ci sentiamo sicuri. Io vado a allenarmi tutte le sere e effettivamente ci sono luoghi dove mi sento a disagio, preferisco andare su per il bosco che lungo la pista ciclabile. E anche qui non lo citate, ma di tanti servizi che vanno a beneficio della donna, la donna madre, la donna lavoratrice, quindi si può andare ben oltre quello che è scritto qua, ma qua non è stato scritto. Chiudo ricordandovi, se non lo sapete, ricordandovi 2 documenti da cui potete senza dubbio prendere spunto. Uno è il BES, il benessere equo sostenibile, che abbiamo presentato, ma è agli atti del Comune lo scorso maggio, sì, lo scorso prima delle elezioni, dove si parla anche, c'è l'analisi proprio della percezione di sicurezza delle donne su Vittorio Veneto, molto interessante, e poi questo fascicoletto che sono andata a ricercarmi oggi, prodotto dalla come si chiama, consigliera di parità della provincia di Treviso, che si chiama Linee guida per la promozione delle pari opportunità attraverso il linguaggio amministrativo. Sono 30 paginette molto interessanti perché parlano non solo, tra l'altro si rifà ai suggerimenti dell'Accademia della Crusca, che è il principale punto di riferimento sia linguistico che filologico in Italia, che invita proprio a rappresentare negli atti e nei provvedimenti amministrativi donne e uomini declinandoli coerentemente con il maschio e la femmina. E poi fa molto di più, perché parla del linguaggio educato, del linguaggio rispettoso, del tono della voce, di come oscurare per proteggere la privacy e di molte altre strategie. C'è proprio un elenco molto concreto, esempi concreti, per la visibilità di genere nei documenti. Questo documento è stato presentato in provincia, siamo andate un po' di noi, tra cui 2 dipendenti dell'ufficio personale, che poi lo hanno diffuso a tutto il personale. Quindi sono documenti da valorizzare in questo percorso che voi volete intraprendere. Ecco. Quindi mi devo un po' rifare a quello che dice la consigliera, la collega Uliana, cioè io non ho nulla in contrario, anzi tutto ciò che fa bene alle donne e che può aiutarle ben venga, solo che in questo momento sinceramente io ho troppo rispetto e anche fiducia, devo dire, di questa sindaca con la A, per votare un documento che implicitamente, ma neanche tanto implicitamente, abbastanza esplicitamente, le sta dicendo che non sta facendo, non dico nulla, ma che non sta facendo abbastanza di ciò che dovrebbe fare per tutelare la sicurezza delle donne e delle pari opportunità. Quindi anch'io mi asterrò, ma senza dubbio vi accompagnerò, se volete, se è possibile, nel vostro percorso. Grazie. Grazie. Giulia Bortolotto, prego. Prego. Perché non ci fossero assegnati intenti che evidentemente non avevamo, pensavo di averlo detto in maniera esplicita, so che la sindaca e l'assessora lo sanno perfettamente, è la prima cosa che ho detto. Qui si fa già tanto, c'è già un'attenzione, non a caso in tutti i punti abbiamo utilizzato parole come rafforzare,
ampliare, fare attenzione perché qualsiasi cosa è perfettibile, ma non stiamo in alcun modo dicendo che il lavoro che non viene fatto è egregio o che questa attenzione non ci sia già. Diverso è perché l'abbiamo fatto, perché siamo consiglieri comunali e il nostro ruolo è ribadire che questa attenzione che stiamo già apprezzando per noi è importante e quindi stiamo semplicemente dicendo vi chiediamo di andare avanti così e vi chiediamo, laddove si può spingere ancora un po' di più sull'acceleratore, di spingere ancora un po' di più sull'acceleratore. Credo sia legittimo, credo che non sia offensivo per nessuno della Giunta. Per quanto riguarda l'aleatorietà dei punti proposti, non sono personalmente d'accordo, semplicemente perché i primi punti sono l'evoluzione dei punti già presenti nella risoluzione, l'avevo dichiarato, mentre gli ultimi sono delle attività molto specifiche, che sono state pensate a evoluzione dell'egregio lavoro che già viene fatto. Mi spiace che sia andata via la consigliera Oleana, perché in realtà anche su quello che è stato fatto presente prima sono molto d'accordo sul linguaggio, me ne scuso perché io sono una dei primi che questa sensibilità ancora non l'ha introiettata, motivo per cui la sensibilizzazione al cambiamento culturale ci coinvolge tutti, me in primis, anche su quelli che sono stati dei momenti dove ci può essere effettivamente stata una mancanza di rispetto all'interno di questo Consiglio. Non è vero che nessuno l'ha fatto presente, è stato fatto presente da entrambe le parti. Mi risulta che siano state comunque porte delle scuse e in qualche modo forse è un momento di crescita ed educativo anche quello. C'è una persona che ha ammesso di aver fatto un errore, se ne è scusato, probabilmente ha cambiato e sta evolvendo la sua sensibilità. Quindi non posso accettare che venga detto che non l'abbiamo fatto presente o che da entrambe le parti politiche questa cosa non sia stata rilevata. È anche vero che prendiamolo come un momento di miglioramento fino a prova contraria. Quindi vi ringrazio. Grazie. Sì, allora, innanzitutto grazie davvero alle consigliere, ma a tutti coloro che hanno lavorato, pensato, preparato questa mozione. È ripeto, una risoluzione europea con un respiro europeo che portiamo nella nostra Vittorio Veneto, che vada a rafforzare, confermare quello che è stato fatto, quello che si fa e quello che si vuole continuare a fare. Quindi io ringrazio veramente chi ha dedicato risorse, energie, tempo a pensare una risoluzione che doveva essere approvata, votata all'unanimità in una città che si considera avanti e che vuole tanto riempirsi la bocca e tutte le azioni di sicurezza e accoglienza per le donne e il centro antiviolenza di Vittorio Veneto, anzi Vittorio Veneto. Quindi ecco, io esprimo il mio dispiacere, mi sembra che si noti anche dalla voce, di vedere poltrone vuote in una risoluzione che doveva essere semplicemente appoggiata. Punto. Ripeto, il respiro europeo ci sta, avremo una visibilità europea, internazionale, accogliamo con molta tranquillità tutte le vostre sollecitazioni, i vostri suggerimenti, quello che è scritto qua. Non mi sento minimamente messa in discussione né come assessora, né come responsabile del centro antiviolenza, né come vicepresidente della Commissione Pari Opportunità. Credo che insieme e solamente insieme si possa parlare di abbattimento della violenza che può essere espressa in tantissimi modi molto subdoli. Grazie ancora. Grazie. Non vedo altre prenotazioni. Grazie Presidente. Allora anch'io ringrazio le consigliere firmatarie della mozione. Anch'io ho percepito il livello della mozione, nel senso quello che è stato detto dall'assessore
dal mio punto di vista, diciamo che vengono riportate quelle che sono anche le istanze a livello europeo, no? C'è questo di costruire questa rete con l'Europa, con gli altri stati, e quindi questo dal mio punto di vista è un valore aggiunto, no? Perché poi vengono, tra virgolette, quando ci si mette in relazione anche con realtà diverse, è un valore aggiunto, no? Quindi possiamo anche trovare delle risposte diverse a delle situazioni diverse caratterizzanti anche dell'Italia, quindi è anche per il nostro aspetto culturale intrinseco in quello che è la nostra nazione. Quindi anch'io ho colto questo aspetto di rilancio, così, di far rete anche con altre situazioni europee, tanto è vero che la consigliera Bortolotto ha citato anche l'eventualità di partecipare a dei bandi europei e quindi con altre realtà in partnership con altri stati e con altre città europee. Detto questo, sono consapevole che quando parliamo di sicurezza dobbiamo parlare di sicurezza a 360 gradi e non ci nascondiamo che oggigiorno sempre più donne hanno anche paura di uscire di casa. Effettivamente più di una volta io ho sentito insomma, persone di media età insomma, dire ma io dopo le 6 di sera d'inverno non esco neanche più di casa, e questo ci deve veramente far riflettere. A me ogni volta che me lo dicono mi prende veramente un tonfo al cuore, nel senso che per me non esiste limitare la libertà di nessuno, ma tantomeno della donna. La donna deve essere libera di poter uscire di casa a qualsiasi ora della giornata e della sera e sentirsi sicura, e questa è una cosa che vogliamo che a Vittorio Veneto possa stare, no? Perché poi c'è la percezione di quello che viene mediato anche dalla comunicazione nazionale o dai telegiornali, e quindi questa insicurezza aumenta in modo esponenziale anche in città come la nostra, che sul discorso sicurezza mi sento di dire che siamo, voglio dire, tutelati, ecco. L'insicurezza è anche però nella donna, molte donne oggigiorno, purché siamo anche nel 2025, ma hanno difficoltà a esprimere un loro parere, una loro considerazione all'interno di gruppi di lavoro. Molto spesso troviamo i gruppi di lavoro, più di una volta ci confrontiamo con enti dove c'è una gran parte sono maschi e uomini, e poche volte quando ci sono le donne hanno il coraggio di dire una propria opinione, e quindi anche questo è qualcosa che dobbiamo cercare di ribaltare e di cambiare. Dico che questo Consiglio Comunale, forse, non vorrei sbagliarmi, ma c'è la presenza in Consiglio Comunale del maggior numero di donne da sempre, e quindi questo ci apre anche a una strada che abbiamo iniziato a percorrere, che spero ci porti anche lontano, e un po' era questo. Sono d'accordo con quello che ha detto la consigliera Bortolotto, e qui mi sento di esprimere forse in ritardo rispetto al passaggio, diciamo, come si può dire, non corretto fatto dal consigliere nei consigli precedenti, o un consiglio in particolare. In quell'occasione il clima, la tensione era molto molto alta, e io penso che adesso sia arrivato il momento anche che la tensione è un po' più tranquilla, di esprimere naturalmente la solidarietà a lei, assessore Caldarte, e all'assessore Ugliana, per quello che insomma non è stato, secondo me, un atteggiamento corretto. Ecco, lo volevo dire, non l'ho detto in quel momento perché veramente avevo paura, e quindi lo dico stasera veramente. Ecco, io recepisco gli inviti sottoposti alla nostra amministrazione, e quindi ce ne faremo carico per portarli avanti. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola l'assessore Marco Dusso. Sì, io credo che questa tematica sia assolutamente rilevante per una molteplicità di fattori. Molti sono stati elencati, io come sapete non mi sono mai occupato in maniera precisa di questi temi, che non
non mastico e non maneggio, però è chiaro che in realtà sono dei temi che interessano tutti perché interessano la nostra società, il modo in cui ci rapportiamo gli uni agli altri. E, mi fa piacere che siamo qui a parlarne, perché credo sia sempre importante parlare di queste cose. E, è importante anche che noi come città sappiamo alzare ogni tanto lo sguardo e relazionarci con realtà che non sono solo locali e localistiche, ma che ci presentano anche dei punti di vista, come in questo caso qui, europeo. Il punto di vista europeo era in questo caso uno stimolo, un escamotage se volete, per portare poi e mettere a terra anche qui sul locale queste tematiche. E visto che prima abbiamo parlato di io, la sindaca, di spazi e di urbanistica, eccetera, è interessante che adesso parliamo di Vittorio come diamo una visione di Vittorio come uno spazio che può essere anche altro e che fino adesso non se ne era discusso, non se ne è mai parlato nel piano di assetto del territorio come Vittorio per una città, no? Come luogo sicuro per le donne. E questa è un'altra visione territoriale, molto pragmatica e molto concreta, di come ci immaginiamo la nostra città. Quindi il fatto che venga dal Consiglio questa proposta, io credo che sia una chiave, una visione assolutamente condivisibile e che possa anche dare là appunto altri ragionamenti che si possano concretizzare. Quindi da parte mia un ringraziamento. Prego, Assessore Denardi. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io chi ha lavorato per la presentazione di questa mozione. 10 anni fa ho avuto l'onore come assessore di aprire il centro antiviolenza e non posso che ringraziare chi con me all'epoca decise di avviare questo percorso. È un percorso che sembrava sembrava così strano, nel senso riuscire a essere il primo centro antiviolenza gestito da un comune della provincia di Treviso, partire sostanzialmente non da zero, nel senso che di esperienze ce ne sono tante, come avete giustamente rilevato c'era lo sportello donna, ma era una novità nel nostro territorio. Sono state fatte tante cose che sono continuate anche dopo che io ho smesso di essere l'assessore di riferimento del centro antiviolenza, la formazione nei confronti degli operatori, la formazione nei confronti delle forze dell'ordine, nei confronti degli infermieri e dei medici, soprattutto quelli di pronto soccorso che più facilmente vengono a contatto con episodi di violenza fisica. Mi piace però che sia stata inserita una voce, la sensibilizzazione per riconoscere la violenza non soltanto nei confronti, cioè sensibilizzazione fatta non soltanto verso operatori professionali o soggetti come noi avvocati. All'epoca facemmo un convegno per avvocati e assistenti sociali perché per aiutare e anche psicologi per aiutare a comprendere la violenza esistente ma non raccontata da chi viene a contatto con il professionista, al quale magari viene raccontata un'altra storia, tipo voglio separarmi perché non mi trovo più bene con mio marito, ma in realtà quel non mi trovo più bene nasconde qualcos'altro. Dicevo, mi piace che si ragioni di sensibilizzazione nei confronti di chiunque, perché non nascondiamocelo, chiunque di noi può venire a contatto con episodi di violenza e non rendersene conto. Io personalmente porto dentro di me il peso di non essermi accorta in passato, quando ero molto più giovane, di essere molto vicina a un episodio a delle persone che vivevano questo dramma e di averlo scoperto solo tanti anni dopo, e da allora continuo a domandarmi ma mai non me ne sono accorta, forse non ero preparata, forse non ero pronta, forse ero troppo giovane. Chissà cosa avrei fatto e cosa avrei potuto fare, come avrei potuto cambiare in qualche modo il corso degli eventi. La violenza può essere nella famiglia che è nel nostro pianerottolo, può essere in un collega di lavoro,
può essere nei vicini di casa, e quindi è importante che abbiamo quantomeno qualche strumento. Non siamo tutti professionisti, è giusto che l'assistenza venga fornita da persone formate professionalmente, ma rendersi conto di quello che succede è importante. E mi piace anche un ragionamento sulla componente maschile. Gli uomini non sono soggetti avulsi da questo ragionamento, non solo perché, ad esempio, ricordo che il primo anno del centro antiviolenza ci fu anche un uomo che venne a raccontare la sua storia di violenza subita, ma anche perché la loro presenza tra le file di coloro che cercano di portare un cambiamento culturale nella nostra società è fondamentale. Non può essere un ragionamento limitato solo alla componente femminile. La sindaca prima faceva riferimento alla libertà di uscire di casa in sicurezza. C'è anche l'altra faccia della medaglia, la sicurezza dentro casa. Ricordiamoci che la gran parte delle violenze avviene dentro le mura domestiche, a opera di partner, familiari, amici, conviventi. Non dimentichiamo mai questa cosa. Soprattutto nel tema della violenza sessuale vi è un tasso di percentuale fra persone con cui si ha una relazione di qualche tipo, amicale, appunto parentale o sentimentale, è circa del 75%, per cui è rilevantissima. Per cui ringrazio di nuovo chi ha proposto questa mozione, che è utile soprattutto per parlare di nuovo di questo tema, per affrontarlo, per sensibilizzare le persone, perché episodi che si sono verificati anche in questo Consiglio Comunale, ma non solo, sui social. Penso che tante delle donne che sono presenti in questo Consiglio abbiano subito atteggiamenti sessisti, discorsi sessisti, offese sessiste nella loro vita, e è sempre da condannare. Però il fatto che se ne parli, il fatto che si inizi a reagire a queste cose, cosa che 10 anni fa non avveniva neanche in questo Consiglio Comunale, è il segnale che qualche mattoncino, qualche gradino è stato fatto, e quindi è sicuramente è importante, e non si può per questo mollare il ragionamento e mollare la presa. Solo una piccola notazione: non è stato il sindaco di Montebelluna o i sindaci del Montebellunese, è stato il Partito Democratico di Montebelluna a proporre la mozione, Partito Democratico che è in minoranza a Montebelluna, e che ha diffuso la mozione anche a altri circoli, perché siccome dopo è stato detto i sindaci del Montebellunese, non sono i sindaci siccome dopo è venuto fuori il ragionamento i sindaci del Montebellunese, non sono i sindaci del Montebellunese. Sono contenta che i colleghi del PD abbiano presentato questa mozione, e anche che il gruppo consigliare regionale del PD abbia in questi 2 anni presentato mozioni, una nel 23 approvata all'unanimità sulla vicenda di cui si parlava prima, quindi dei requisiti dei centri antiviolenza, che sollecitava appunto un'azione forte per salvarli, e 5 interrogazioni, quindi non poco in uno spazio di 2 anni, contribuendo anche loro a mettere questi piccoli semi che daranno sicuramente grandi fiori. Assessore Paolan. Sì, grazie Presidente. Anch'io davvero ringrazio tantissimo
le consigliere e i consiglieri che hanno lavorato su questo testo, che hanno portato avanti questo tema e credo sia evidentemente un tema culturale centrale, perché si tratta di una battaglia che non può non passare per un dibattito anche profondo su quello che è il nostro modo di porci, e quando dico nostro intendo nostro sia maschile che femminile, a proposito del tema della parità di genere e della sicurezza della donna. E io credo che uno dei tanti pregi di questa mozione sia quella intanto di cercare di risemantizzare il concetto di sicurezza, che spesso viene veramente, così come il tema della cultura in generale, viene molto spesso circoscritto a una parte di ciò che è in realtà cultura all'interno di una società. E la stessa cosa avviene per evidenti fini politici quando si parla di sicurezza, facendo equivalere sicurezza e quello che in maniera abbastanza, a volte anche un po' brutale, viene considerata decoro urbano, o comunque in generale il tema della criminalità, quando invece io ho apprezzato l'inciso che ha fatto questa sera il consigliere Braido quando diceva che la politica più difficile si fa risolvendo le piccole situazioni, le piccole cose, le aspettative della gente, più puntuale, perché lì davvero è una sfida considerando le attività amministrative che esistono. E voglio dire, tante donne, la maggior parte, direi tutte le donne, si sono trovate, insomma, presumibilmente in situazioni che hanno leso la loro dignità, o comunque le hanno, ridotte nella loro identità, trattandole e categorizzandole, quindi comportandosi nei loro confronti di conseguenza in maniera, e questo dico a livello più banale. E quindi sicuramente c'è un tema culturale da affrontare, un tema culturale che oggi molto spesso viene un po' volgarizzato attraverso questo concetto di politicamente corretto, no? Secondo cui stiamo in questa dittatura del politicamente corretto, non si può più dire nulla. La verità è che non è che non si possa dire nulla, la verità è che oggi la sensibilizzazione nei confronti di certe cose che prima venivano dette senza replica, oggi invece si trovano a dover avere finalmente giustamente a che fare con qualcuno che risponde. E in generale il tema della parità di genere è una delle tante sfere in cui si concretizza poi ciò che è una cosa vecchia come il cucco, e cioè la disuguaglianza di potere. E chi ha una certa visione politica sa riconoscere e vuole riconoscere che ci sono disuguaglianze di potere e le vuole evidentemente combattere. E una cartina di tornasole per capire se ci sono delle evidenti disparità strutturali di potere è piuttosto semplice. Basta farsi la domanda: è più facile nascere uomo o è più facile nascere donna? Cos'è che porta a una vita più semplice? Perché è facile dire le donne non si può più dire niente, invece se fosse successo un uomo lo stesso insulto non si sarebbe trattato di body shaming, ma si sarebbe trattato di una burla. No, evidentemente, insomma, le donne soffrono di questa condizione e soffrono di una società che è costruita anche attraverso una disuguaglianza di potere fra uomo e donna, a cui si cerca di porre rimedio in tanti modi, anche ovviamente attraverso strutture di welfare che rispettino il principio universalista, che cerchino di avanzare per promuovere, ad esempio, anche culturalmente, insomma, il bilanciamento del carico del lavoro di cura, cose a cui siamo assolutamente lontani. E mi permetto di dire, quando sento dire in quest'Aula che la mozione richiama cose scontate, no, non sono cose scontate, sono cose che non esistono tuttora. È chiaro che sia così, io credo sia anzi veramente una banalizzazione di quello che c'è scritto, perché quando si scrive tolleranza zero verso la pubblicità sessista, è tolleranza zero verso la pubblicità sessista, e questa cosa non c'è e si dovrà lavorare per poterla fare. E aggiungo che questo implica anche, da certe posizioni, anche un ripensamento
di preconcetti che dicono che certe cose sono da uomini e certe cose sono da donne. E non è così banale, non è così banale questo, perché va a investire credenze molto solide, e quindi io credo che questa mozione nemmeno nasconda, centri pienamente tanti aspetti che sono fondamentali. Dico diseguaglianza di potere perché è una delle tante forme di disuguaglianza di potere che esistono. Dire che le donne sono più protette oggi rispetto agli uomini per certi tipi di reati, per cui esiste il femminicidio ma non il maschicidio, e sono banalità che vengono continuamente ripetute, è come dire che ne so, chi percepisce il reddito di cittadinanza, o meglio il nullatenente è più fortunato del milionario, perché il milionario paga l'imposta progressiva e il nullatenente invece riceve il reddito di cittadinanza. È chiaro che si va a sanare delle posizioni evidentemente di differente classe sociale, quindi io tendo anche a scaldarmi quando si parla di queste cose, perché insomma, se c'è una linea rossa per me sono, voglio dire, sessismo e classismo. E devo dire che, qua faccio un mea culpa, questa cosa è aumentata da quando sono diventato padre di 2 figlie, nel senso che ti sensibilizza ancora di più, e questo probabilmente è una cartina di tornasole, che c'è una certa protezione, retaggio anche di una responsabilità che viene assegnata agli uomini dalle aspettative sociali, è comunque foriera di poi una costruzione di priorità. E dico questo perché, oltre a quello che ha giustamente detto l'assessora Denardi, il problema dei valori che reggono questa società oggi è dannoso anche per l'uomo, anche per il maschio, se non altro perché carica molto spesso le figure maschili di responsabilità che vengono considerate, come dire, appunto, responsabilità da uomini, e a cui nella società d'oggi si fa sempre più fatica a rispondere con una qualche possibilità di successo. È il mondo della competitività, è il mondo della competizione. 25 secondi, consigliera Caldardo, per piacere. No, io mi permetto di... No, insomma, chiedo scusa per aver sforato, è solo per dire che, voglio dire, viviamo in una società che impone certi valori, che caricano coloro i quali storicamente, purtroppo, vengono considerate le figure che devono competere, di ansie che sono sempre, voglio dire, più pesanti. Il dato più evidente, storico, è quello dei suicidi. Sappiamo che il tasso di suicidio maschile è chiaramente più alto, e questo non è perché evidentemente nasce, se vogliamo, da una situazione di privilegio dell'uomo, del maschio, a cui però fa fronte anche, voglio dire, condizioni d'ansia che nel mondo d'oggi ancora di più diventano pesanti. Per cui, se si vuole leggere questa mozione seriamente, secondo me c'è tanto da fare. Grazie ancora a chi vi ha lavorato. Grazie. Consigliere Cuti. Sì, grazie. No, non ero un po' indecisa se intervenire o no, però è un tema che mi è molto caro sia a livello personale che professionale, quindi una cosa veloce perché sono state dette ormai tantissime cose importanti. A me dispiace sentire queste cose già si fanno, esistono già, ma a quanto pare non basta, e come diceva la consigliera Bortolotto, nella mozione è chiara l'intenzione, quella di rafforzare, di incrementare tutto quello che c'è, perché faccio un esempio: l'educazione sessuaffettiva nelle scuole esiste, purtroppo non è promossa e finanziata dallo Stato, non è obbligatoria, e questo dovrebbe esserlo non solo dalla scuola media, dalle scuole superiori, dalle scuole elementari, ma ben prima. Una formazione ai genitori, una formazione ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze, perché è evidente come non sia abbastanza quello che c'è, è evidente nella quotidianità delle notizie che purtroppo dobbiamo sentire. E poi riprendo un po' anche
no? Un discorso che va oltre, Noi stiamo qui parlando di donne che sono considerate minoranza e vengono trattate da minoranza, ma non siamo minoranza, ma veniamo minorizzate, no? Siamo continuamente minorizzate, e so che dico una cosa forse impopolare, anche per chi la pensa come me, però un esempio di questo è proprio il fatto che debbano ancora esistere le quote rosa e il fatto che qualcuno debba imporre che ci siano dei numeri che garantiscano un'equità di genere. E nel mondo della politica, dato che siamo qui, parlo di quello, è all'ordine del giorno atteggiamenti sessisti, svalutazioni della figura della donna anche in Parlamento, e i giornalisti non ne parliamo. Sul tema della politica io parlo di questo, ma potremmo aprire a qualsiasi ambito. E quindi è fondamentale parlarne, ma non solo parlarne, è fondamentale poi mettersi in discussione, ma ognuno, uomo o donna che sia, non ha importanza, mettere in discussione se stesso, perché per quanto possiamo aver capito e essere consapevoli di questo tema e di quello che c'è da fare, è un fattore culturale, la cultura è radicata dentro di noi, non possiamo estirparla leggendo semplicemente come un decalogo di come ci si comporta, come si comporta la persona che rispetta le donne, non è questo. Per esempio, si faceva più volte l'esempio dei social. Nel momento in cui vediamo un post che è sessista, oppure ci suona non rispettoso, i social hanno i loro meccanismi, si segnala, si blocca, si agisce concretamente, si dice questo non va bene, non si legge e si scrolla, perché dobbiamo anche imparare ad utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. E quando, e mi è successo in prima persona di ricevere dei commenti sui social sessisti, e se ci sentiamo sole rischiamo davvero di sentirci isolate, di non riuscire più a tirar fuori la voce, e quindi parlarne non basta. Nel momento in cui ne parliamo dobbiamo metterci in discussione o poi uscire nel mondo e agire in un modo diverso e più consapevole. Grazie. Grazie. La parola a Silvia Bevilacqua. Ce la finiamo per mezzanotte. Allora, tre parole. Uno, questo documento, rispetto a tanti altri che girano, per carità, questo parla molto di uomini, per me è molto importante. Finisco qua, nel senso che non solo come gente, una parte da educare, ma proprio anche con anche loro hanno delle situazioni di questo tipo. Io ad esempio non sapevo, avevo una volta chiamato il CAV per sostenere un amico vittima di violenza, ma mi era stato detto che gli uomini non potevano essere accolti, e da nessuna parte in Veneto. E la seconda cosa è l'ascolto a scuola. Allora, l'educazione a scuola, eccetera, l'abbiamo già detto. Le nostre scuole dobbiamo impegnarci affinché ci siano in tutte le nostre scuole delle persone che ascoltano i ragazzi. Non è così dappertutto, quindi questa è un'azione molto concreta. L'ultima cosa, questo documento è stato letto, riletto, ognuno ha messo le sue cose cercando di sottolineare, eccetera, quindi sentirlo trattato come aria fritta mi ha fatto un po' un brivido, soprattutto sui social. Io non sono molto social, lo uso per aspetti così miei, professionali, non tanto per chiacchierare, però se quello che ha appena detto la consigliera Cutifani sul fatto che non dobbiamo scrollare eccetera, sarei ancora più puntuale. Se qualcuno ha scritto sui social che questa mozione era aria fritta, sicuramente qualcuno di voi lo conosce e quella persona va intercettata, gli va parlato, sarà amico di qualcuno, se io non so, non l'ho letto personalmente.
No, ma insomma, sarà qualcuno di Vittorio, lo conosciamo, e da là chiediamogli, ma perché hai definito aria fritta una roba del genere? È già violenza. Basta, ho finito, guarda, 0-0. Fabio Braido. Grazie Presidente, l'orario mi impone un intervento veramente brevissimo, a mezzanotte veramente spaccata. Io ringrazio la collega Bortolotto per aver presentato una mozione su un tema così sensibile. Non ho capito bene quale fosse il vostro intento, francamente, e se il vostro intento era quello di sminuire la mozione, sappiate che avete sortito l'effetto opposto, perché probabilmente non saremmo intervenuti tutti per dire la nostra su questo tema. Un'altra cosa che ho un po' avvertito più a livello, come posso dire, epidermico più che razionale, io l'ho letta anche come una mancanza di solidarietà verso la componente femminile di questo Consiglio Comunale. Accusare di mancanza di sensibilità verso il genere femminile per l'utilizzo del genere maschile esteso, in forma estesa, mi sembra un po' una forzatura e francamente una strumentalizzazione che non era il caso secondo me di portare alla nostra attenzione. Un'ultima nota. Abbiamo parlato di linguaggio, è stata la collega Oliana a fare riferimento a questo. Colgo l'occasione per dire una cosa che in realtà avrei voluto dire già da tempo, che non ho completamente scordato. C'è stata un'occasione in cui lei, collega Caldart, si è rivolta alla minoranza, in particolare ad alcune consigliere, definendole un cartone animato. Un cartone animato. E anche questo è un uso, a mio avviso, violento del linguaggio. Okay. Comunque concludo dicendo che se fosse stata lei o la collega a presentare la mozione e non l'avessi condivisa al 100%, io comunque l'avrei votata. Mi dispiace per l'ora, ma ovviamente devo rispondere e chiarire questo punto. Andate a vedere quello che c'è scritto. Io quella volta, quando è stato presentato il documento di programmazione del sindaco, ho detto: se ci fosse una canzone di un cartone animato che accompagna ciò che viene detto in questo documento, e cioè adesso non me lo ricordo neanche, ma il significato era che era piuttosto fragile, no? Ma era riferito esclusivamente al documento. Non so perché poi sia nata questa questione che io avrei preso in giro voi ragazzi, ma figuratevi, io guardate sono, e ve lo dico, potete chiederlo per esperienza, chi ha lavorato con me, una delle persone più rispettose dei giovani e fiduciosa dei giovani, quindi ve l'ho detto fin dalla prima volta, sono veramente, no, non fare così, consigliera Denardi, perché io so quello che dico. Ho 64 anni e so quello che dico e le assicuro che il mio atteggiamento verso i giovani è un atteggiamento di massimo rispetto. Io ascolto tutto quello che dite, poi posso rispondere, però mi metto sempre in ascolto dei giovani, di tutti in generale, ma dei giovani in particolare. Quindi mi dispiace che ci sia stato questo misunderstanding, ma non era assolutamente nei miei intenti. Andate a leggervi i verbali e vedrete che è così. Comunque, consigliere Braido, mi dispiace che lei interpreti la nostra possibilità di esprimere un parere come un preconcetto e tutto ciò che ha detto, che adesso non mi sono annotata, sono anche stanca, perché, vede, qui dentro siamo in un consesso democratico dove ognuno esprime il proprio parere, ok? Adesso io sono rimasta qua da sola e sembra che voi vi siate tutti espressi su cose su cui io sono assolutamente d'accordo, cioè io non ho nulla da obiettare a nessuna delle cose che sono state dette qua. Il punto è che ciò che avete detto
non c'entra direttamente con questo documento, perché questo documento sta impegnando la Giunta a fare tutta una serie di cose che sono già in essere, che possono essere migliorate, ma che l'assessore, il sindaco e gli assessori avrebbero dovuto comunque fare. Volete presentarlo sotto forma di documento? Io non ho niente in contrario, però non potete chiedermi di esprimere un parere di condivisione perché non condivido il contenuto. Ci fossero stati altri contenuti, ripeto, l'unica cosa che ve l'ho detto, che mi è veramente piaciuta è stata quella sulle strade, la sicurezza, eccetera. Tra l'altro, assessore Dus, visto che vuole metterlo nel suo documento, non consideri solo la sicurezza delle donne, si ricordi anche quella, a parte degli uomini ovviamente, ma anche quelle dei bambini. Mi ricordo che avevamo fatto una simulazione di come un bambino si sente davanti ad un passaggio pedonale. Essendo piccolo non vede quello che vede una persona alta e anche quello comporta delle piccole soluzioni che possono essere importanti. E chiudo qua. Quindi il mio e il nostro astenerci dal votare questo documento non vuol dire che non condividiamo i contenuti, è che ci aspettiamo di vedere che cosa veramente adesso ne verrà prodotto concretamente. Io spero che tutto ciò che avete detto diventi e si realizzi, lo spero, perché per prima sono sempre stata dalla parte delle donne, solo che qui non trovo veramente, come posso dire, non trovo spunti innovativi. Se ci saranno, sarò la prima ad applaudire, si dice così, sì, ecco, applaudire, scusate, allora, applaudire ai vostri, a ciò che voi otterrete. E mi permetto a margine di ricordare all'assessore che girando per la città sto vedendo che le panchine del percorso I colori e la violenza, e voi prima avete citato, no? Non solo la violenza contro le donne, stanno degradando. La prima che aveva pensato l'allora assessore Denardi, che è quella che è stata rimessa a nuovo e spostata lì nella piccola rotondina di Pontavai, è a pezzi e così anche le altre. Date un segnale concreto, il primo, date un segnale concreto, rimettetele a posto perché è nel rispetto di tutta quella commissione, uomini e donne, che hanno lavorato per sensibilizzare i cittadini sulla problematica della prevenzione della violenza a vario genere. Chiudo perché è tardi. Grazie. Allora, io prima di chiudere la discussione devo capire se c'è qualche dichiarazione di voto, ma dopo una discussione del genere penso di no, quindi chiudo la discussione. Pronti? Grazie Presidente. Naturalmente a nome del gruppo Lista Civica Mirella Baliana Sindaco faccio la dichiarazione di voto, anzitutto ringraziando le consigliere Cutifani, la consigliera Bevilacqua, la consigliera Bortolotto, che hanno portato avanti questa iniziativa e hanno presentato la mozione che è stata discussa questa sera e che adesso ci accingiamo a votare. Consigliera Cardalt, magari può vederla come un rafforzativo eventualmente. Ovviamente, essendo un atto politico, non sappiamo poi dove arriverà, però di certo è un primo tassello. E per questo motivo la lista ha appoggiato fin da subito questa mozione e altrettanto convintamente questa sera la voterà. Grazie. Grazie. La mia dichiarazione di voto è che nella mozione non è citata Rinascita Civica, in quanto io come Presidente ricevo la domanda di mozione, per cui sarebbe stata una cosa in contrasto che io stesso firmassi una richiesta a me stesso. Questo è il semplice motivo per cui Rinascita Civica non appare nel testo della... Quindi discussione. Apro la votazione. Votate.
Chiudo la votazione. Mozione approvata, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 1. Assenti 6. Bene, il Consiglio Comunale è concluso, ci diamo appuntamento per il giorno 30. Grazie a tutti, buonanotte.